Giuseppe si alzò nella notte, prese con sé il bambino e sua madre, si rifugiò in Egitto e vi rimase fino alla morte di Erode. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giaciglii. Le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani, Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti. per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro. Per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Giuseppe si alzò nella notte, prese con sé il bambino e sua madre, si rifugiò in Egitto e vi rimase fino alla morte di Erode. Signore, tu sei Dio, le tue parole sono verità e hai promesso questo bene al tuo servo. Degnati dunque di benedire ora la casa del tuo servo, perché sussista sempre dinanzi a te, poiché tu, Signore, hai parlato e per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà benedetta per sempre. Dio lo fece Signore nella sua casa. Dio lo fece Signore nella sua casa. Dio affidò i beni più cari Nella sua casa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dio lo fece Signore nella sua casa. Giuseppe stabilì a Nazaret la sua dimora. Così si avverò la parola dei profeti: il Messia sarà chiamato Nazareno. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
e ha suscitato per noi una salvezza potente. Nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso, per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. e tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, della remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Giuseppe stabilì a Nazaret la sua dimora. Così si avverò la parola dei profeti. Il Messia sarà chiamato Nazareno. Supplichiamo il Signore, datore di ogni bene e principio di ogni santità. Santifica il tuo popolo, Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Signore Dio, che hai chiamato alla fede i nostri padri, perché camminassero davanti a te con fedeltà e rettitudine, aiutaci a vivere secondo lo spirito del Vangelo. Santifica il tuo popolo, Signore. Hai scelto San Giuseppe come custode e guida di Gesù, fanciullo e adolescente. Fa che impariamo a servire il Cristo nei nostri fratelli. Santifica il tuo popolo, Signore. Hai affidato la terra all'uomo per farne il suo regno e la sua dimora. Insegnaci a lavorare per la giustizia e la pace, a lode e gloria del tuo nome. Santifica il tuo popolo, Signore. Ricordati, o Padre, dell'opera delle tue mani. Fa che tutti abbiano un lavoro sicuro e una condizione degna di uomini liberi. Santifica il tuo popolo, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
O Dio Onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
Giuseppe, servo fedele e saggio, il Signore affidò la sua famiglia. A Giuseppe, servo fedele e saggio, il Signore affidò la sua famiglia. Signore, il Re gioisce della tua potenza, quanto esulta per la tua salvezza. Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, non hai respinto il voto delle sue labbra. A Giuseppe, servo fedele e saggio, il Signore affidò la sua famiglia. Gli vieni incontro con larghe benedizioni, gli poni sul capo una corona di oro fino. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, lunghi giorni in eterno senza fine. A Giuseppe, servo fedele e saggio, il Signore affidò la sua famiglia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore: quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio. Grazie a Dio. In eterno durerà la sua discendenza. In eterno durerà la sua discendenza. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. In eterno durerà la sua discendenza. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. In eterno durerà la sua discendenza. Egli mi invocherà
tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. In eterno durerà la sua discendenza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi, come sta scritto: «Ti ho costituito padre di molti popoli, davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono». Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: «Così sarà la tua discendenza». Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Beato chi abita nella tua casa, Signore, senza fine canta le tue lodi. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, la sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, in questo cammino della Quaresima, oggi facciamo questa sosta su questa solennità di San Giuseppe. San Giuseppe, che è colui al quale Dio ha voluto affidare suo figlio, affidare Gesù.
Giuseppe che è chiamato uomo giusto qui in questo Vangelo. Ma qual è la giustizia di Giuseppe? Ecco, perché Giuseppe conosceva bene qual era la legge, conosceva bene quale sarebbe dovuto essere il suo comportamento avendo trovato questa situazione. Ma la legge, ecco, un semplice rispetto della legge non era ciò che davvero indicava la giustizia, avrebbe seguito la giustizia, perché la vera giustizia, come abbiamo sentito nella seconda lettura, è quella che deriva dalla fede. Giuseppe si inserisce in questa discendenza, ecco, che ha avuto origine da Abramo, con la giustizia di Abramo, che è stata quella di credere nella parola di Dio, credere in quell'annuncio inizialmente in cui Dio mandava Abramo lontano dalla sua terra. E Giuseppe anche si inserisce, ecco, in questa discendenza di uomini che hanno avuto fede. Questo brano del Vangelo viene dopo la genealogia di Matteo, all'inizio del Vangelo di Matteo. Ecco, Dio si inserisce in una storia umana, fa irruzione concretamente nella nostra storia e si inserisce dentro una storia di fede, dentro uomini e donne che hanno creduto a una parola, che hanno creduto, si sono stati aperti a una novità portata da Dio nella loro vita. E allora ecco, Giuseppe, davanti a questa situazione che ha vissuto, avrà anche avuto un dubbio, però si è fidato allo stesso modo sia di Dio sia di Maria. Ecco, la sua relazione con Maria era forte, era salda, e allora Giuseppe la anche preservare, fino a che non è giunto, ecco, il Signore con il suo annuncio. Ecco, questo passaggio lo possiamo considerare l'annuncio di Dio a Giuseppe. E Dio gli si rivela in sogno e gli mostra questa nuova via che sta aprendo, questa grande novità che sta introducendo nel mondo. E allora ecco, Giuseppe ha fiducia in Dio, ha fiducia in Maria e fa proprio come gli ha ordinato l'angelo del Signore. Allora chiediamo per tutti noi davvero di poter guardare al Signore, ascoltare la sua voce, essere pronti a cogliere quella via per cui ci vuole mandare il Signore, quella via di novità, quella via che vuole introdurre una vita nuova nel mondo e che noi possiamo, ecco, collaborare con Dio a introdurre. E quando, ecco, riceviamo questa parola, fidiamoci del Signore, fidiamoci di Lui e seguiamolo ovunque ci voglia mandare. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce,
Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla tua gloria e Gesù, per il nostro strumento alla tua santa. Donaci, o Padre, di servire al tuo altare con la stessa purezza di cuore che animò San Giuseppe nella fedele dedizione al tuo Figlio unigenito, nato dalla Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità di San Giuseppe.
Egli, uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di Maria, vergine e madre di Dio. Servo saggio e fedele, fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico Figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo,
perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, e la che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola
ed io sarò salvato. Canto numero 4. La Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Alla tua paternità affidiamo ogni nostra supplica, facendoci voce di chi non ha più voce. Con fiducia preghiamo, Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci. Per la Chiesa, sposa di Cristo, sparsa in tutto il mondo, San Giuseppe ne custodisca il cammino, il travaglio e la crescita, lungo il suo pellegrinaggio terreno. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Per tutti i papà, i genitori e per quanti hanno un compito educativo nella società, San Giuseppe insegni l'arte del parlare e del tacere, della presenza e dell'assenza, per favorire la crescita di quanti sono loro affidati. Preghiamo. Padre, ascoltaci. Per le famiglie provate dalla crisi economica e dalle incomprensioni, San Giuseppe interceda per ciascuna di esse l'amore e il perdono, la pazienza e la speranza, per assumere ogni giorno il mistero della propria esistenza. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Per noi riuniti intorno all'altare, perché assumendo la vita così come si presenta, la riscopriamo generata dallo Spirito Santo e ce ne facciamo carico con mitezza. Preghiamo. Mentre ricordiamo i nostri confratelli in Cina e in Romania, ricordiamo anche i nostri due Giuseppe nella custodia del Sacro Convento e pure Fra Jorge, nostro fratello che compleanno oggi. Per loro e per tutti i Giuseppe nel mondo preghiamo. Buono, ascoltaci. Tu che sei buono, Padre, ascolta le nostre preghiere. Non manchi mai a ciascuno di noi la protezione di San Giuseppe e la sua cura silenziosa e discreta per Cristo nostro Signore. Canto pagina 184.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Donaci, o Padre, di servire il tuo altare con la stessa purezza di cuore che animò San Giuseppe, nella fedele dedizione al tuo Figlio unigenito, nato dalla Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi Ti lodiamo e Ti benediciamo, Ti glorifichiamo nella solennità di San Giuseppe. Egli, uomo giusto, da Te fu prescelto come sposo di Maria Vergine, Madre di Dio. Servo saggio e fedele, fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico Figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore e ti inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concede, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da Oriente all'Occidente offre il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti.
Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne e gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Domenico, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, la potenza e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Santo sei tu, Signore, il pane, pagina 151. Amen.
Preghiamo. Proteggi sempre la tua famiglia, o Signore, che hai nutrito a questo altare nella gioiosa memoria di San Giuseppe, e custodisci in noi i doni del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Si tu vestas uta cretis, lacelor mansoterat, aleus blas splendis de lutis, dal mio sangue stat bagnat, segnalo necrosute ies colpide vita cred, fracis stellis nas larmute sodilo io duar puliet, frages stellis nas larbute, sodilo io duar puliet. Sol su sol oneste lute, ieri qual dei mestri men, tui daras debus adute, e poplati letan se, piazzas etus es sole, di cur tu prester men, in mio spirito ad ortis volle, io e la stelle circunte, il mio spirito ad ortis volle, io e la stelle circunte.
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno lunedì 20 marzo, San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. San Giuseppe è lo sposo di Santa Maria, in un certo senso anche il papà di Gesù, un uomo straordinario, scelto da Dio per prendersi cura di suo figlio e per prendersi cura di Maria. E tuttavia un santo che raramente è preso da noi come punto di riferimento per la nostra spiritualità. Eppure, anche se il Vangelo non ci dice molto di lui, ci lascia alcuni spunti molto interessanti. E a mio parere il senso di paternità di Giuseppe, il prendersi paternamente cura di un bimbo che non è suo, è qualche cosa di straordinario. Come l'aver accolto Santa Maria come sua moglie, sapendo però che la sua famiglia non sarebbe mai stata una famiglia normale. Ci mostra la grandezza di San Giuseppe. Tutto questo testimonia una mitezza, un'umiltà, una tenerezza straordinarie. E in tutto questo sicuramente Giuseppe è stato ripagato il centuplo, poiché da quell'amore che lui ha donato gratuitamente ha ricevuto in cambio il dono di poter essere chiamato il papà di Gesù. E questo è per noi un esempio che dovrebbe rimanere stampato nel nostro cuore, per prenderci paternamente cura amorevole anche di coloro che non sono nostri figli, di coloro che non sono nostri fratelli e sorelle, almeno non per legami di sangue, ma per un legame spirituale a Dio, che è Padre di tutti. Tutti noi siamo chiamati a incarnare l'amore paterno e incondizionato di Dio verso ogni uomo. E l'intercessione di San Giuseppe ci sostenga nel nostro impegno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E qui dal convento della Santissima Annunciata di Rovato ti auguro di cuore una buona giornata e una buona settimana vissuta sempre in grazia di Dio. L'ascolto del Vangelo porti luce e pace nelle tue giornate. Ciao ciao!
e abbi cura di te. Bentrovati in aggiornamento con la tendenza per la giornata di lunedì, quando una perturbazione modesta interesserà l'Italia. Da ovest però ritornerà l'alta pressione, rimonterà dalla Spagna verso l'Europa centrale, le regioni settentrionali martedì e poi via via anche il centro-sud a metà settimana. Nel dettaglio, ecco la perturbazione con piogge in mattinata sull'Emilia-Romagna, poi migliora al nord, piogge e rovesci sulle regioni centrali e dentro la serata anche parte del sud. In sintesi la mappa dell'Italia, questa gran variabilità con piogge concentrate soprattutto tra Emilia-Romagna e regioni centrali, poi verso sera anche al sud, specie la Campania. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica tutti. Sono le 5:30 del mattino, oggi è 20 marzo 2023, preghiamo tutti insieme le preghiere mattutine a Maria. Oggi la Chiesa celebra il lunedì della quarta settimana del tempo di Quaresima. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo queste preghiere per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni, per tutte le nostre famiglie, per tutti coloro che portiamo nel cuore e per tutti coloro che ci chiedono preghiera. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti gli anziani, soprattutto quelli soli e maltrattati, e una preghiera per la sorella Teresa e la sorella Rosina. Preghiamo anche per la sorella Gemma e per il suo cammino di fede. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i giovani, per tutti i bambini, per tutti i senza tetto, i poveri. Preghiamo per tutta la Chiesa, per il Santo Padre Francesco e per tutto il clero. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per la pace nel mondo, per la pace nei nostri cuori, per la pace nelle nostre famiglie. Preghiamo forte, fratelli e sorelle, affinché il dono della pace sia un dono duraturo per tutta l'umanità. Un'ultima preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i nostri cari defunti, per le anime del purgatorio, per i sacerdoti e religiosi defunti, e preghiamo per tutti i fratelli e sorelle ortodossi e per Catalina e i suoi figli. Una preghiera come sempre per Monsignor Damiano, Monsignor Francesco, Monsignor Orlando e per il fratello Fausto. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo, illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione.
aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato.
ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica tutti. Sono le 5 del mattino, oggi è 20 marzo 2023, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino. Oggi la Chiesa celebra il lunedì della quarta settimana del tempo di Quaresima. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo queste preghiere per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni, per tutte le nostre famiglie, per tutti coloro che portiamo nel cuore e per tutti coloro che ci chiedono preghiera. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti gli anziani, soprattutto quelli soli e maltrattati. È una preghiera per la sorella Teresa e la sorella Rosina. Preghiamo anche per la sorella Gemma e per il suo cammino di fede. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i giovani, per tutti i bambini, per tutti i senza tetto, i poveri. Preghiamo per tutta la Chiesa, per il Santo Padre Francesco e per tutto il clero. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per la pace nel mondo, per la pace nei nostri cuori, per la pace nelle nostre famiglie. Preghiamo forte, fratelli e sorelle, affinché il dono della pace sia un dono duraturo per tutta l'umanità. Un'ultima preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i nostri cari defunti, per le anime del purgatorio, per i sacerdoti e religiosi defunti. E preghiamo per tutti i fratelli e sorelle ortodossi e per Catalina e i suoi figli.
Una preghiera come sempre per Monsignor Damiano, Monsignor Francesco, Monsignor Orlando e per il fratello Fausto. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra d'ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre.
Pace e bene, Ave Maria. Il nome di San Giovanni Nepomuceno si incontra quasi infallibilmente in ogni libro di apologetica al capitolo sulla confessione. Giovanni fu infatti martire della confessione e i cittadini di Praga nel passare il ponte sulla Moldava si tolgono, o almeno una volta si toglievano, il cappello in omaggio al santo. Da quel ponte infatti i sicari del re Venceslao gettarono Giovanni, reo di non aver voluto rivelare il segreto sacramentale. Si racconta che durante un pranzo di gala venne servito un arrosto non perfettamente cotto. Il re credette di mostrarsi spiritoso e potente, ordinando così di far arrostire il cuoco. Informato di ciò, il confessore accorse per impedire tale idiota scelleratezza. Dinanzi all'atteggiamento fermo e ardito di Giovanni, il re dovette ritrarre l'ordine, ma covò ancora di più il proprio risentimento contro colui che credeva complice o perlomeno partecipe di presunti tradimenti da parte della regina. Chiese così, prima in confidenza, poi sempre più insistentemente, infine prepotentemente, che Giovanni gli svelasse i segreti della confessione della moglie. Naturalmente la risposta del confessore di corte fu quella che tutti i sacerdoti cattolici avrebbero dato: il segreto della confessione assoluto non può essere rotto per nessuna ragione. Neanche dietro l'ordine di un re geloso, Giovanni scosse la testa. Neanche dietro l'ordine di un re furioso, Giovanni si preparò alla morte. Si recò a pregare in un celebre santuario della Madonna. Poi, sereno e sicuro della sua buona causa, rientrò in città. Il re lo fece arrestare, gli ripeté le insane richieste e le terribili minacce. Giovanni non aveva nulla da rivelare. Scese la notte. Il re ordinò che fosse gettato nella Moldava. Dal Vangelo secondo Matteo. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. San Giuseppe è prima di tutto il custode di Gesù e della Vergine Maria e perciò è anche il patrono della Chiesa. A lui potete affidare certe situazioni un po' complicate in cui ci si accorge che le nostre forze non bastano, che non ci sono soluzioni a portata di mano. Allora potete rivolgervi a San Giuseppe nella preghiera. Lui è uno di poche parole. Nel Vangelo non parla mai, non c'è parola di Giuseppe. Di poche parole ma di molti fatti. Provate. Un uomo che ascolta la volontà di Dio e la mette in pratica senza tentamenti. Io lo prego sempre, per questo bisogno, quell'altro, e lui sempre risponde. E sapete che in che modo Dio gli rivelava la sua volontà? Nel sonno, mentre lui dormiva. Questo è un fatto raccontato dai Vangeli e ha anche un senso simbolico. Non si tratta solo di sogni in senso psicologici, ma di rivelazione nel disegno divino che lui riceveva nel sogno e poi al risveglio subito realizzava. Non sempre i disegni di Dio sono chiari, spesso si manifestano con il tempo, richiedono pazienza, richiedono soprattutto fede, tanta fiducia che Dio vuole solo e sempre il bene, il maggior bene per noi e i nostri cari. E allora bisogna, come fece San Giuseppe, abbandonarsi a Dio,
questo significa il sonno, per ricevere dei suoi messaggi. Sia lodato Gesù Cristo. Sappiamo fare la distinzione tra la visione degli occhi e la visione del cuore. Si può avere gli occhi che vedono bene e avere un cuore cieco, oppure avere un cuore che vede bene e essere cieco. Cari fratelli e sorelle, eccoci alla quarta domenica di Quaresima, la domenica di retare, cioè la domenica della gioia, la gioia che viene dall'incontro con il Signore, la gioia di professare la nostra fede in Gesù Salvatore. Nel Vangelo si narra della guarigione miracolosa di un cieco nato. Gesù tocca gli occhi di questo cieco e gli dona la vista fisica. Questa guarigione però mette in mostra che ci sono altre cecità forse ben peggiori di quella fisica. Per primi sono i discepoli di Gesù a dimostrare di essere ciechi spiritualmente quando non riescono a vedere Dio per quelli che veramente è. Per loro Dio è uno che punisce a seconda dei peccati. Per questo domandano a Gesù se il cieco è così dalla nascita per i suoi peccati o quelli dei suoi genitori. Sono ciechi anche i cosiddetti vicini di casa di questo cieco che non riescono a riconoscerlo ora che è guarito e ci vede. Per loro era solo un povero malato ed ora che è guarito non sanno chi è. Quante volte anche noi siamo ciechi, non vedendo le persone per quello che sono davvero e ci fermiamo solo a delle caratteristiche parziali che non ci raccontano tutta la persona, il colore della pelle, la provenienza geografica, un limite fisico, una cosa che abbiamo sentito di lei. Sono ciechi i farisei e nel Vangelo odierno vediamo tutta la loro cecità spirituale fatta di chiusure mentali e rigidità. Questi farisei fanno di tutto per non vedere quello che è evidente e finiscono per allontanare dai loro occhi proprio il segno più evidente che Dio è in mezzo a loro. Il meno cieco di tutti sembra essere proprio questo cieco che si fida ciecamente della parola di Gesù anche se non lo conosce. Sembra che lo veda più con il cuore che con gli occhi. Piano piano nel racconto si comprende che non solo ha acquistato la luce negli occhi, ma soprattutto quella spirituale che lo rende forte e coraggioso. Da cieco povero diventa un annunciatore di fede.
Credo, Signore. Cari fratelli e sorelle, ci sono i ciechi guaribili e ci sono anche quelli che non si lasciano guarire perché presumono di essere sani. In questa Quaresima lasciamoci guarire da Gesù che può e vuole donarci la luce di Dio. Confessiamo le nostre cecità, le nostre miopie e soprattutto l'orgoglio. Santa Quaresima a tutte e a tutti. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è la solennità di San Giuseppe, il più grande santo dopo la Vergine Maria. San Giuseppe è lo sposo virginale dell'Immacolata, il padre putativo di Gesù. Dio ha messo nelle sue mani i suoi tesori più grandi, Gesù e Maria. Era ben giusto che accanto alla Madonna ci fosse anche San Giuseppe, perché il Figlio di Dio, divenendo bambino, aveva bisogno di una presenza paterna oltre che di una madre. San Giuseppe ha educato il Figlio di Dio, gli ha insegnato l'arte del falegname, è stato per Gesù rifugio e protezione. Gesù si è abbandonato completamente nelle sue mani paterne e ha ricevuto da Lui tutto ciò che gli serviva per vivere su questa terra. San Giuseppe, inoltre, è stato il custode della Vergine, vero sposo di lei, animato dallo stesso ideale di verginità. Maria e Giuseppe erano veri sposi, ma hanno vissuto virginalmente il loro matrimonio come angeli e più degli angeli. Vogliamo soffermarci su alcune riflessioni. San Giuseppe è il padre della provvidenza. Come provvide per la Sacra Famiglia, così San Giuseppe provvede per ciascuno di noi, per tutti i suoi devoti. Affidiamoci a Lui per tutte le grazie di cui abbiamo bisogno. Santa Teresa diceva che ogni volta che aveva pregato San Giuseppe era stata sempre esaudita. La grande tentazione di oggi è quella di sentirsi impotenti, in balia del caso. Sbagliatissimo. Siamo nelle mani della Divina Provvidenza e quindi nelle mani di San Giuseppe. Preghiamolo con fiducia. Ogni sua richiesta è vista dalla Madonna e da Gesù come un comando. Così per la casa, per il lavoro, per la salute. Imitiamolo nel silenzio, neppure una sua parola riportata nel Vangelo, e questo è un grande insegnamento, l'importanza del silenzio. Nel silenzio si trova sempre Dio. Il silenzio è l'atmosfera indispensabile per la preghiera. San Giuseppe ha tanto gioito accanto a Gesù e a Maria, servendoli in tutte le loro necessità. La sua vita aveva un solo significato, servire i suoi grandi tesori, e in questo umile servizio ha fatto più lui da solo che tutti gli apostoli insieme. Ha tanto gioito, ma anche ha tanto sofferto in previsione della passione di Gesù. Il suo più grande dolore è stato quello di morire quando ancora non era giunta l'ora di Gesù. Avrebbe voluto soffrire con lui e con la Madonna, avrebbe voluto aiutarli, ma ciò non è stato possibile. Certamente Dio avrà premiato questo suo ardente desiderio.
Il brano del Vangelo di questa solennità riporta il cosiddetto dubbio di San Giuseppe. Non era un dubbio riguardante l'onestà e la purezza dell'Immacolata, che sapeva essere senza macchia. Era un dubbio che riguardava ciò che Dio voleva da lui. San Giuseppe fu preso da un grande sentimento di umiltà. Non si sentiva degno di vivere accanto alla Madonna. In lei scorgeva qualcosa di grande, di divino. Probabilmente intuì che la sposa sua era la Vergine predetta dal profeta Isaia, la madre del Messia. Questa è stata l'interpretazione che San Bernardo da Chiaravalle diede di questa pagina evangelica. Riporto la sua citazione tratta dalla sua seconda omelia mariana. Perché volle lasciarla? Dico, non il mio, ma il parere dei padri. Giuseppe volle licenziare Maria per la stessa ragione per cui San Pietro allontanava da sé il Signore dicendo: «Allontanati da me, Signore, perché sono un uomo peccatore». Per lo stesso motivo anche il centurione non voleva che il Signore entrasse in casa sua dicendo: «Signore, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto». Così dunque anche Giuseppe, ritenendosi indegno e peccatore, andava dicendo a se stesso che egli non doveva più oltre condurre vita comune con una donna di cui riconosceva con tremore la superiorità e l'ammirabile dignità. Egli vedeva tremando nella sposa gestante un certissimo indizio della divina presenza e non potendo penetrare il mistero voleva lasciarla. Pietro fu atterrito vedendo la grandezza della potenza, il centurione fu spaventato dalla maestà della presenza di Cristo, tremò anche Giuseppe, considerando come uomo la novità di questo così grande miracolo, la profondità di questo mistero. Perciò pensò di licenziare di nascosto Maria. Intervenne l'Arcangelo Gabriele a dissipare il dubbio di San Giuseppe, rassicurandolo con queste parole: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quindi San Giuseppe, rassicurato, prese con sé Maria sua sposa e iniziò la sua missione di prendersi cura con tanto amore della Vergine Madre e di Gesù suo Figlio. E così San Giuseppe si prende cura di ciascuno di noi. Mettiamoci nelle sue braccia paterne. Alcune statue raffigurano Gesù che dorme tranquillamente nelle braccia di San Giuseppe. Quelle immagini raffigurano tutta la fiducia che Gesù aveva in San Giuseppe. Gesù si sentiva al sicuro nelle sue braccia. E così dobbiamo fare anche noi, soprattutto in questo periodo così difficile. Sperimenteremo la sua provvidenza paterna. Infine, come San Giuseppe, anche noi prendiamo Maria Santissima nella nostra vita e questo lo faremo consacrandoci a lei e vivendo in unione con lei. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con la preghiera e la benedizione. Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o caro mio protettore San Giuseppe, che mai si udì aver alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia io vengo a te e a te fervorosamente mi raccomando. O San Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe,
vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe. Trinità d'amore. Vieni, o Spirito Creatore.
Manda il tuo Spirito, Signore. O Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi i credenti alla piena luce della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria, proteggete la nostra famiglia religiosa, custodite la fede della mano, sostenetela nelle difficoltà, rivolgete su tutte su ciascuno di noi, con uno sguardo di misericordia e di amore, provvedete a tutti i nostri bisogni spirituali e temporali, benedite i nostri superiori e concedete loro la fortezza
sei Dio e le tue parole sono verità e hai promesso questo bene al tuo servo. Degnati dunque di benedire ora la casa del tuo servo, perché sussista sempre dinanzi a te, poiché tu, Signore, hai parlato, e per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà benedetta per sempre.
Supplichiamo il Signore, datore di ogni bene e principio di ogni santità. Santificare il tuo popolo, o Signore. Signore Dio, che hai chiamato alla fede i nostri padri, perché camminassero davanti a te con fedeltà e rettitudine, aiutaci a vivere secondo lo spirito del Vangelo. Hai scelto San Giuseppe come custode e guida di Gesù fanciullo e adolescente. Fa che impariamo a servire il Cristo nei nostri fratelli. Hai affidato la terra all'uomo per farne il suo regno e la sua dimora. Insegnaci a lavorare per la giustizia e la pace, a lode e gloria del tuo nome. Ricordati, o Padre, dell'opera delle tue mani. Fa che tutti abbiano un lavoro sicuro e una condizione degna di uomini liberi. Signore, ti preghiamo per Suor Raffaella, nel giorno che ricorda il dono della vita. Continua a proteggere il suo cammino, rendila attenta a scoprire per quali vie il Dio con noi continui a essere presente nella sua vita. E per intercessione di San Giuseppe, aiutala a rispondere con amore e disponibilità alla tua volontà. Preghiamo. Padre nostro, o Dio Onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. E accogli, Signore, nella comunità dei tuoi santi la nostra sorella Suor Bernadette, ella che per amore di Cristo ha seguito la via della perfetta carità, esulti con Lui nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e la sua parola ci guidi sempre nel cammino della vita.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria. All'inizio di questa celebrazione chiediamo perdono per i nostri peccati. Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni fu rivolta a Nathan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai coi tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi, come sta scritto: Ti ho costituito padre di molti popoli, davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli,
come gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Parola di Dio. Beato chi abita nella tua casa, Signore, senza fine canta le tue lodi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore. Oggi celebriamo la solennità di San Giuseppe e qualche volta mi sono un po' in ammirazione quando vedo tutta la devozione che c'è nel mondo, la devozione a San Giuseppe, no? Eppure è un uomo che nella Bibbia e nel Vangelo non parla quasi mai. Magari questo silenzio di Giuseppe ha sviluppato questa devozione, non lo so. Però per la nostra meditazione oggi, due piccoli punti per la nostra meditazione. Allora, Giuseppe voleva ripudiare sua moglie, ma lo voleva fare discretamente. E già a questo livello vediamo tutta la delicatezza di Giuseppe. No? Quindi vuole ripudiare sua moglie, ma discretamente. E poi il Vangelo precisa che mentre stava considerando queste cose, quindi è una cosa che era per lui molto importante, però voleva trovare il modo giusto di farlo. Voleva trovare il modo giusto di farlo. E su questo mi fermo un attimo. E sempre lo dico, nelle nostre relazioni è sempre importante trovare il modo giusto di avvicinarsi agli altri. Trovare il modo giusto di avvicinarsi agli altri. E questo San Giuseppe ce lo insegna, di essere molto delicati, di trovare i modi giusti nei confronti degli altri. È importante nelle relazioni umane, perché siamo di sensibilità diverse.
E bisogna considerare la sensibilità dell'altro. Non possiamo essere egoisti e pensare soltanto a noi nelle nostre relazioni. La sensibilità dell'altro conta anche. E questo ci insegna Giuseppe oggi. La seconda cosa è la prontezza con la quale Giuseppe risponde al messaggio dell'angelo di Dio. Vedete il tempo del verbo. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece subito l'immediatezza, la prontezza. Quindi Giuseppe si presenta come non soltanto un servo, sì, un servo, anche un soldato che riceve ordini e obbedisce subito. E noi che siamo, noi cristiani, noi che abbiamo scelto una via particolare per seguire il Signore, è anche un insegnamento per noi, la prontezza, l'immediatezza nell'obbedire al Signore. E quindi chiediamo oggi, mentre celebriamo San Giuseppe oggi, di aiutarci a vivere di queste due virtù. La virtù della delicatezza, ce ne sono tante qua, l'umiltà di San Giuseppe, però riteniamo per oggi la delicatezza che è fondamentale nelle nostre relazioni e poi la prontezza nell'obbedire alla voce del Signore. Possa lo Spirito Santo aiutarci. Credo in un solo Dio. Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio, che in ogni generazione sia scelto uomini giusti e ha riservato per essi attenzione e fedeltà. Preghiamo insieme. Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci. Signore, hai costituito Abramo padre di tutti i credenti e solerte esecutore dei tuoi ordini. Concedi anche a noi di camminare davanti a te con rettitudine e generosità. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Ai patriarchi e profeti hai elargito una speranza solida come roccia. Aiuta anche noi, Signore, a non perdere mai di vista te, nostro principio e nostra fine, nostra legge e nostro premio. Preghiamo.
Padre nostro, ascoltaci. Hai scelto San Giuseppe come custode e guida di Gesù fanciullo e adolescente. Fa che impariamo a servire Cristo nei nostri fratelli. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Il Verbo incarnato si è affidato alle cure di San Giuseppe e la Chiesa non ha esitato a proclamarlo suo particolare protettore. Accresci in noi devozione e fiducia verso questo esimio esempio di santità. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Guarda con bontà ai moribondi e fa che oggi tutti i defunti siano eternamente felici con Gesù, Giuseppe e Maria. Preghiamo. Padre nostro, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Donaci, o Padre, di servire al tuo altare con la stessa purezza di cuore che animò San Giuseppe nella fedele dedizione al tuo Figlio unigenito, nato dalla Vergine Maria. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità di San Giuseppe. Egli, uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di Maria, Vergine e Madre di Dio. Servo saggio e fedele, fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico Figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto, concedi, o Signore,
che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati oggi in modo particolare di Guerino, di Giorgio, di Augusta, di Silvia.
Ricordati di Duilio, di Giuseppe, di Don Fausto, dei defunti delle nostre famiglie, di tutte le anime del purgatorio, di tutte le vittime delle guerre nel mondo. E nella tua grande misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona-le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Proteggi sempre la tua famiglia, o Signore, che hai nutrito a questo altare nella gioiosa memoria di San Giuseppe, e custodisci in noi i doni del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona giornata e buona festa a tutti. Oggi siamo a Clauiano, uno dei borghi più belli d'Italia, in comune di Trevignano Udinese. Visto la sua vicinanza con Aquileia, potete capire dunque che questo territorio vanta una storia antichissima, addirittura precedente all'epoca romana, come testimoniano alcuni ritrovamenti rivenuti in zona San Marco che andremo a visitare più tardi. Già questo dunque è un motivo di pregio di per sé. Non solo, di recente c'è stata anche l'elezione, come dicevo, del borgo tra i club più belli d'Italia. Quali sono i requisiti per farvi parte? Beh, indubbiamente lo stato di conservazione e il mantenimento delle strutture originarie. Il borgo nel suo primo insediamento risale al periodo medievale, anche se la zona era abitata anche in periodo romano, e non a caso la chiesa campestre di San Marco si trova sulla direttrice che andava da Aquileia a Cividale, poi al Norico. La prima volta che però troviamo il nome di Clauiano citato in un documento, che era una pergamena che è ancora conservata all'archivio arcivescovile di Udine, è il 1031, quando il patriarca d'Aquileia, Poppone, in occasione dell'inaugurazione della ricostruita Basilica di Aquileia, costituisce il capitolo a cui dona una serie di ville, tra cui proprio questa di Clauiano. La struttura del borgo viene modificata in seguito a quelle che sono state le incursioni turche che hanno segnato un pochino tutta la pianura friulana. Nel 1477 le invasioni turche hanno distrutto e incendiato molti borghi, tra cui quello di Clauiano. Dopo questa data il borgo viene ricostruito mantenendo questa struttura a cortina cosiddetta, che era tipica del villaggio medievale, quindi case una addossata all'altra che nascono attorno a quelle che sono le due chiese di riferimento, la chiesa di San Giorgio, che è l'attuale parrocchiale, e la chiesa di San Martino, che non esiste più.
Sui colori del vino si è espresso a modo suo anche Luca Missoni, creando dei patchwork ispirati dal gioco cromatico del vino locale. Un vino favorito dal terreno ghiaioso nel fondo, con argille fertili, ghiaie fine in superfici e dalle notti estive, durante le quali si registrano buoni sbalzi di temperatura rispetto al giorno. La viticoltura di livelli eccellenti non esclude comunque la possibilità di espandere la produzione locale su altri prodotti della terra, seguendo in parte la passione, in parte il mercato. Sì, c'è una passione, c'è anche un interesse aziendale dove abbiamo incominciato a mettere giù un po' di olivi. L'intenzione è di aumentare la superficie e di produrre dell'olio. Clauiano si sviluppa a ridosso dell'arteria che attraversa il paese, lungo la quale è possibile ammirare le case del borgo. Case recuperate e risistemate, adibite non solo a dimora, ma anche ad attività per servire la gente del posto. E queste attività sono legate in un certo senso alla vita d'un tempo, con l'intento di mantenere vive le tradizioni pur adattandole alla tecnologia moderna. Il forte legame d'un tempo tra la vita di paese e i prodotti della propria terra è rimasta ancora viva e oggi, in questa puntata, abbiamo la possibilità di riscoprire le lavorazioni artigianali, dalla lavorazione del formaggio e dei latticini prodotto nella latteria sociale alla coltivazione del farro. Il farro ha la particolarità di rimanere sempre avvolto dalle sue glumelle fino alla lavorazione, quindi si conserva nel tempo. E per quale motivo però poi questa coltura è andata perdendosi nel tempo? Si è persa perché con l'avvento della scoperta dell'America hanno portato i concimi e il farro, che invece è un elemento povero che ha bisogno di niente, con i concimi rendeva molto poco, mentre il frumento, che è il cereale subito dopo il farro, rende molto di più col concime e il farro è rimasto dimenticato. E dunque Giancarlo, chissà quante buone cose si possono fare con il farro. Con il farro, oltre al classico minestrone alle verdure, con il farro si può fare, noi facciamo i maltagliati con la farina di farro, che all'inizio nasceva da una ricetta della mamma con la farina classica, normale, mentre adesso l'abbiamo cercato di modificare usando appunto la farina di farro, che gli dà un gusto molto particolare, più digeribile, molto più ricco, carico di gusto. Come ultima tappa di questa piacevole giornata trascorsa a Trivignano, vi porterà in località San Marco, dove si trova la chiesetta campestre di San Marco Evangelista, immersa in un piacevole prato verde. Risale al XIV secolo e sorge nei pressi dell'antica strada che un tempo collegava Aquileia a Cividale e che ora noi invece ripercorriamo per raggiungere la vecchia dogana. Questa costruzione della seconda metà del XIX secolo, che attualmente ospita un ristorante
e un albergo, un tempo invece ospitava la vecchia dogana che fino al 1919 segnava il confine tra il territorio italiano e quello austriaco. Dovete tra l'altro sapere che Trevignano appartiene al territorio italiano dal 1866 e fino al 1918 era proprio l'ultimo paese posto a nord-est. Bene, con questo tuffo nella storia io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero della gioia. Gesù nasce a Betlemme. Ti contempliamo, Gesù,
nel mistero della tua nascita. Donaci, per intercessione di Maria, di accogliere e proteggere la vita nascente. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero della gioia. Maria offre Gesù al Tempio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua presentazione al Tempio. Donaci, per intercessione di Maria, di essere un'offerta a Dio gradita. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero della gioia. Gesù è ritrovato nel Tempio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo ritrovamento nel Tempio. Donaci, per intercessione di Maria, di ricercare in ogni avvenimento la volontà del Padre. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo le intenzioni di Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esseri figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso lunga, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo Figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Da sempre le cime delle Alpi orientali sono il confine naturale tra il mondo latino, quello germanico e quello slavo. Una di queste cime è il Monte Lussari, che è alto 1790 metri. In prossimità della vetta sorge un piccolo borgo costruito attorno a una chiesa che fin dall'origine è un santuario mariano. Secondo la tradizione, il santuario venne costruito per ordine del patriarca di Aquileia nel 1360, in seguito a una serie di fatti miracolosi avvenuti in quel punto e attribuiti alla Madonna. Della chiesa antica non ci sono più tracce e quella attuale è stata edificata nel XVI secolo.
dopo facciamo il giro di là? L'amico è andato a pregare sul servo. Sì, adesso mi faccio male io. Il cellulare. La chiesa dell'Ussari è chiamata anche dei Tre Popoli, in quanto ogni anno, nel mese di luglio, ha luogo un pellegrinaggio per i fedeli provenienti dall'Italia, dall'Austria e dalla Slovenia. Il santuario è raggiungibile a piedi, attraverso il sentiero del pellegrino, oppure con telecabina che parte da Camporosso. Putin a sorpresa in Crimea. Nel nono anniversario dell'annessione russa si combatte ancora accanitamente nell'area di Bakhmut. Martedì mi arrestano, protestate. Donald Trump esorta i suoi sostenitori a riprendersi il paese dopo aver annunciato il suo imminente arresto. A Bergamo le manifestazioni per la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Il presidente Mattarella riconoscenza per chi ha lottato contro un pericolo così grave. Controlli rafforzati a Roma, Napoli e Milano, direttiva del ministro Piantedosi ai prefetti dopo gli ultimi episodi di tifo violento, più attenzione attorno alle stazioni. 20-30 minuti e una manciata di secondi, benvenuti al TG 2000, buonasera. All'indomani dunque del mandato d'arresto ricevuto dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra, Putin visita a sorpresa la Crimea. Antonio Soviero.
L'allarme aereo è scattato oggi in tutta l'Ucraina dopo la segnalazione di jet da combattimento bielorussi in volo. Nel pomeriggio almeno 2 persone sono state uccise a Kramatorsk in un attacco russo con bombe a grappolo su edifici civili. Bakhmut resiste nonostante l'assedio dei mercenari della Wagner, il cui capo Prigozhin annuncia di voler reclutare altri 30.000 nuovi combattenti. Buone notizie sull'accordo del grano, seppure col giallo dei tempi, prorogato per 4 mesi, secondo Kiev, 2 mesi invece per Mosca. Per quanto riguarda Putin, il giorno dopo l'incriminazione della Corte Penale Internazionale, il presidente russo fa una visita a sorpresa in Crimea in occasione del 9° anniversario dell'annessione della regione ucraina alla Russia. Il capo del Cremlino si reca anche in un centro per bambini a Sebastopoli, dove proprio questa mattina c'è stata una forte esplosione che ha seminato il panico fra la popolazione. Dall'altra parte dell'Atlantico, il presidente statunitense Biden plaude al mandato di cattura su Putin per deportazione di bambini emesso dalla Corte Penale Internazionale, nonostante il suo paese non aderisca al tribunale che ha sede all'Aia nei Paesi Bassi. Il procuratore capo della Corte, Karim Khan, in un'intervista alla CNN, afferma che il presidente russo può essere processato come è stato fatto per nazisti e Milosevic, anche se la Russia è fuori dal trattato. E lunedì andrà a Mosca il presidente cinese Xi Jinping per la prima volta dall'inizio della guerra. L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna prepotentemente in scena, esortando i suoi sostenitori a riprendersi il paese dopo aver annunciato il suo imminente arresto. Marco Burini. Giocare d'anticipo, mettere le mani avanti, gridare alla persecuzione, ammiccare all'insurrezione, giostrare come nessun altro la comunicazione. Trump torna tra le notizie principali per gli sviluppi di una delle tante inchieste che lo riguardano. Martedì potrebbe essere incriminato a Manhattan. Avrebbe dato $130.000 all'attrice di film porno Stormy Daniels per comprarne il silenzio su una vecchia relazione. L'ha annunciato lui stesso, col suo stile, sul suo social. Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l'ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana. Manifestate, riprendetevi il nostro paese, ha scritto l'affarista newyorkese, che ha un sacco di guai con la giustizia, ma finora non è mai stato incriminato. Se accadesse, sarebbe il primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti ad affrontare un processo penale. I fedelissimi gridano al complotto. Lo speaker repubblicano della Camera, McCarthy, parla di vendetta e minaccia indagini, mentre il boss di Twitter, il suo amico Elon Musk, sostiene che l'arresto avrebbe l'effetto di farlo rieleggere a valanga alle presidenziali dell'anno prossimo. Trump punta tutto su quell'appuntamento e trasforma i guai legali in carburante per i seguaci. Se non combattete come l'inferno non avrete più un paese. Così l'incitava il 6 gennaio 2021, poco prima dell'assalto al Congresso. Protestate, riprendetevi il nostro paese, ripete oggi. La guerra civile americana è diventata una serie cupa e asfissiante. Rinnovo sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari delle vittime e nello stesso tempo esprimo riconoscenza a quanti hanno contribuito a contenere un pericolo così grave. Così il Presidente della Repubblica, in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid, l'impegno profuso nello scongiurare le conseguenze della pandemia, ha aggiunto Mattarella, costituisce un patrimonio di valori fondamentali da preservare per essere in condizione di far fronte a ogni sfida di portata internazionale. A Bergamo, una delle città più colpite dal virus, si sono svolte le manifestazioni principali in ricordo delle vittime. Sentiamo Raffaella Furlone. Il taglio del nastro consegna ufficialmente il bosco della memoria alla città di Bergamo. Siamo al Parco della Trucca, a pochi passi dall'ospedale diventato luogo simbolo della pandemia, il Papa Giovanni XXIII. È qui che il Comune di Bergamo, insieme all'associazione Comuni Virtuosi, ha voluto dedicare uno spazio commemorativo, 1300 metri quadrati, 750 alberi ed uno spazio per non dimenticare chi ha perso la vita in quel 2020 ancora così doloroso da ricordare. Dopo 3 anni, finalmente, abbiamo un segno che rimarrà in eterno, che ricorderà per sempre i nostri cari. È sicuramente un momento sia di ricordo sia di ripartenza per poter essere comunque il più possibile vicino alle persone che hanno sofferto più di tutte questa drammatica situazione. Ho perso mio papà e 3 anni fa, proprio all'inizio della pandemia, era il 5 marzo, e appunto questa cosa è una cosa molto, molto bella perché ricorda appunto tutte le vittime. Noi fortunatamente, essendo stato all'inizio, siamo potuti comunque stargli vicino. Questi 2 o 3 anni
abbiamo un pochettino allontanato, forse sono delle reazioni che fanno parte di noi, no? E in queste occasioni poi ovviamente ritorna tutto davanti agli occhi. Sì, sono un chirurgo toracico, abbiamo vissuto dei momenti terribili durante la pandemia, ma vogliamo qui testimoniare una rinascita con questi alberi che possano essere simbolo per tutti di un qualche cosa che va in positivo. Dobbiamo crescere, chissà che questi alberi possano essere un simbolo per tutti, per non dimenticare, un simbolo di crescita, di una speranza per il futuro. Il bosco è un vero e proprio memoriale con i nomi di chi è morto e i totem che raccontano quello che è avvenuto 3 anni fa, nel giorno in cui per la prima volta in Lombardia non ci sono letti in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. Sale ad 87 il numero delle vittime del naufragio di migranti avvenuto domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro. A quasi 3 settimane dalla tragedia, stamattina è stato recuperato il corpo di un uomo di circa 40 anni, il cadavere avvistato da alcuni pescatori. Il naufragio di Cutro non doveva avvenire e bisogna fare tutto il possibile perché non si ripeta. Papa Francesco incontra in Vaticano i rifugiati giunti in Europa con i corridoi umanitari. Il servizio di Cristiana Caricato. Cutro, quel naufragio non doveva avvenire e bisogna fare di tutto perché non si ripeta. Papa Francesco incontra oltre 5.000 profughi arrivati in Europa attraverso i corridoi umanitari e nel testo, preparato e pubblicato ma non letto interamente, evoca anche la tragedia sulle coste calabresi. Nella sua voce tutta la sofferenza per la perdita di vite umane. Il Mediterraneo si è convertito in un cimitero, è duro questo, no? E i corridoi umanitari è per assicurare vita, salvezza, poi dignità, inserimento, eccetera. Dal 2018 i corridoi umanitari a cui hanno lavorato in spirito ecumenico la comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche, la Tavola Valdese e la Chiesa Italiana hanno strappato agli scafisti 6.080 persone. Molti di loro sono nell'aula Paolo VI, migranti di cui il Papa conosce il calvario. I lager libiani, terribile. Il traffico di esseri umani. Dobbiamo andare avanti. Francesco loda l'esperienza dei corridoi umanitari, alternativa praticabile ai barconi e alle pericolose traversate in mare aperto. Realtà che garantisce una migrazione sicura, ordinata, regolare e sostenibile. Insieme al grazie ai paesi che hanno percorso questa via, l'invito all'Europa a non rimanere bloccata nella paura, ma ad applicare questo modello che si concentra anche sull'integrazione. Infine, rivolgendosi ai profughi ucraini, anche la promessa di non rinunciare a cercare la pace. Ci spostiamo in Iraq, un paese ormai diventato invivibile per i cristiani. La dura denuncia arriva dal vescovo di Al-Qosh dopo gli ultimi casi di violenza. Sentiamo Maurizio Dischino. L'Iraq è diventato sempre più instabile dopo la guerra, continua a pagare la tensione tra Stati Uniti e Iran e non è più un paese per cristiani. Lo denuncia Monsignor Paulus Tabet Yusuf Mecco, vescovo iracheno di Al-Qosh, a 20 anni dall'invasione americana e britannica decisa senza un mandato dell'ONU e lanciata il 20 marzo del 2003 come operazione Iraqi Freedom. Prima della guerra americana contro il regime di Saddam Hussein, ricorda il vescovo, il paese contava oltre 1 milione di cristiani. Ora ce ne sono circa 300.000. Vogliono costringerci a emigrare. Dal 2005 al 2014 i gruppi armati di Al-Qaeda e ISIS hanno attaccato i cristiani, li hanno perseguitati a Baghdad, a Mosul e nella piana di Ninive, costringendo la gran parte di loro a scappare. Hanno voluto le loro case, ma anche prendere le loro posizioni negli uffici dello Stato. I cristiani sono vittime di una guerra politica fondamentalista tra musulmani sciiti e sunniti, conferma Monsignor Mecco, il quale è molto preoccupato per il suo paese, ora vittima di gruppi che non sanno governare, non progettano per il futuro e benedicono la corruzione. L'Iraq del 2023 quindi è un paese che dipende solo dal petrolio ma non c'è lavoro, fa notare il vescovo di Al-Qosh. Ci sono controlli sui mass media e sui cristiani in Parlamento. La situazione in Iraq è davvero molto complicata. A Piazza della Scala, davanti alla sede del Comune di Milano, la manifestazione Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie, indetta dalle associazioni LGBTQ+, e dalle famiglie Arcobaleno per protestare contro lo stop imposto al Comune alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali. In piazza anche con il PD con la segretaria Ellie Schlein.
È il trevigiano Adriano Bordignone il nuovo presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari. La carica è stata assegnata stamane a Roma dall'Assemblea. Le parole del neopresidente raccolte da Leonardo Possati. Sentiamo. Che sfide attendono la famiglia in Italia? Sono prima di tutto sfide culturali, far capire che la famiglia non è uno sfondo, non è un soprammobile, ma è la parte viva del paese. Troppo spesso la famiglia è considerata come il luogo delle povertà, dei problemi. Viene all'attenzione quando ci sono dei fatti di cronaca, dei problemi educativi, dei problemi economici. Ecco, le politiche familiari sono tutta altra cosa, sono capacitazione di un corpo vivo che è la vera risorsa del paese. Le famiglie vanno rinforzate, per farlo bisogna riconoscerle, dare stima e mettere in pratica dei progetti stabili e continuativi a favore della famiglia. Ecco, al pratico il primo obiettivo quale sarà? Fare in modo che l'assegno unico per il nucleo familiare, per la famiglia, diventi una risorsa sempre più significativa in termini di peso economico e più semplice da utilizzare. A fianco a questo abbiamo alle porte una riforma fiscale che può permettere che per la prima volta in Italia si consideri la famiglia come un soggetto fiscale vero e proprio e quindi venga rispettato l'articolo 53 della Costituzione e che si paghino le tasse anche in base al carico dei figli presenti in famiglia. Questi sono due aspetti di immediata e tempestiva necessità. A Foggia un anziano trovato morto in casa, sepolto sotto un cumulo di oggetti che aveva accumulato negli anni. Alessandra Camarca. È un dramma della solitudine quello che si è consumato a Foggia. Raffaele Lioce, l'80enne che sembrava scomparso nel nulla, è stato ritrovato morto nella sua abitazione, solo e dimenticato da tutti, scivolato sotto il letto, circondato da un cumulo di oggetti che aveva accatastato lui stesso per anni nell'abitazione. Dopo una denuncia di scomparsa presentata dalle autorità, i vigili del fuoco erano entrati in quella casa stipata di roba per lo più inutile, facendo persino fatica ad aprire il portone d'ingresso per l'enorme quantità di rifiuti che riempivano l'ambiente. Avevano escluso però che Lioce fosse là dentro. C'è voluta un'impresa di pulizia incaricata dall'ASL per ritrovare il corpo senza vita del dipendente delle poste in pensione. Della scomparsa dell'anziano si era occupata anche la trasmissione televisiva Chi l'ha visto, allertata dai vicini di casa preoccupati di non vedere più l'anziano. Quelli come lui li chiamano accumulatori seriali, persone affette da un disturbo quasi sempre riconducibile a un trauma affettivo come la perdita di una persona cara o una delusione amorosa. Chi ne è affetto tende a colmare tali carenze collezionando oggetti inutili con l'idea che un giorno o l'altro potrebbero servire. Lioce infatti non aveva più rapporti con la moglie e i due figli e gli era stato assegnato dal tribunale un amministratore di sostegno. Quello che sta finendo è il secondo inverno consecutivo con pochissime piogge. Già a marzo i fiumi e i laghi sono in secca e ce ne parla Barbara Masulli. Una passeggiata così a marzo non si potrebbe fare. Oggi invece è possibile perché l'acqua del fiume Adige è a un livello bassissimo. Siamo a Verona, in uno dei luoghi più famosi della città, Ponte di Castelvecchio, che collega il centro storico con il quartiere di Borgo Trento. Qui di solito c'è acqua che scorre e che va, e invece adesso si passeggia. Qui l'acqua dovrebbe scorrere tranquillamente sotto anche questo ponte, da là fino a qua, e dovrebbe andare fin lì. Purtroppo la siccità è questa ormai, speriamo che venga a piovere. Analoga situazione a Pescantina, sempre nel veronese. C'è quando siamo di solito luglio, agosto che abbassa così, però a marzo è sempre stata molto più alta di adesso. L'emergenza idrica sta colpendo tutto il nord, anche il Lago Maggiore, come spiega questo residente. Qui c'è il segno dove l'acqua più o meno arriva quando è normale, con ciò siamo molto al di sotto della normalità. Negli ultimi 15 mesi ci manca il 50% della pioggia e quest'inverno è mancata anche la neve in montagna che potrebbe portare un apporto importante idrico nel Lago Maggiore nei mesi primaverili, quando la richiesta di acqua al lago sarà molto importante per l'irrigazione. Una situazione che si ripercuote sulle coltivazioni. Il caldo anomalo le ha mandate in tilt e ha stravolto le offerte stagionali dei mercati. Allarme tifosi violenti, dal ministro Piantedosi arriva la direttiva ai prefetti. Controlli rafforzati a Roma, Milano e Napoli. Federico Plotti.
l'onda lunga dei disordini di Napoli causati dalla violenza di centinaia di tifosi tedeschi prima e dopo la partita di Champions tra i partenopei e l'Eintracht di Francoforte continua ad alimentare timori e preoccupazioni anche in vista dei prossimi appuntamenti calcistici di aprile che vedranno le italiane ancora protagoniste in Europa. Si guarda al derby di Coppa dei Campioni tra Milan e Napoli, ma anche all'arrivo dei tifosi del Lech Poznań a Firenze per i quarti di Conference. Ma gli occhi sono puntati in particolare sul match di Europa League tra Roma e Feyenoord, che si disputerà all'Olimpico il 20 aprile prossimo. Devasteremo Roma, minacciano i tifosi olandesi sui social, proprio come fecero nel 2015, quando misero a ferro e fuoco le vie del centro, danneggiando la fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna. In 28 vennero fermati, ma nessuno pagò €1 per i danni. Il sindaco della capitale ha chiesto al ministro dell'Interno Piantedosi di vietare la trasferta e di aumentare i controlli nelle stazioni e negli aeroporti. Serve fermezza e un atteggiamento più duro nell'interesse della città, dice Roberto Gualtieri, che per il momento ha incassato la piena disponibilità da parte del Viminale. Ma monta la preoccupazione anche per il derby di domani tra Lazio e Roma in programma alle 18. Si temono scontri tra le due tifoserie. Allertati già centinaia di uomini delle forze dell'ordine che presidieranno tutti i luoghi sensibili, anche quelli lontani dallo stadio. Sergio Perez conquista la pole a Jeddah partirà davanti ad Alonso e Russell nel Gran Premio dell'Arabia Saudita. Sainz scatterà dalla quarta posizione, Leclerc 12° a causa della penalità di 10 posizioni per la sostituzione della centralina dopo un super secondo posto in qualifica. Verstappen deve fermarsi per un problema ed è solo 15°. Bene, per oggi è tutto, ora vi lascio le interviste di Sol che ospita stasera il filosofo Vittorio Possenti. Buon proseguimento di serata, arrivederci. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per Papa Francesco, per tutti gli ammalati e i tribolati e per quanti ci sono stati segnalati anche via email o via telefono. Affidiamo tutti e tutto a Maria l'Immacolata Concezione.
Ci guida nella preghiera di oggi la contemplazione dei misteri della gioia. Primo mistero, l'annuncio dell'angelo a Maria. Maria è una ragazza come tutte e vive la vita ordinaria del suo villaggio. Ma quel giorno, di fronte a quelle parole dell'angelo, rimase turbata. La parola di Dio non lascia mai indifferenti quando la si ascolta. Maria vince la diffidenza, anzi si fida totalmente dell'angelo. Da quel giorno cambiò non solo la sua vita, ma anche la storia del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero, la visita di Maria a Elisabetta. Maria va in fretta dalla parente Elisabetta. Il Vangelo non fa mai restare fermi dove si è, fa alzare dall'egocentrismo e spinge ad andare in fretta verso gli altri, soprattutto se sofferenti e bisognosi. Solo così saremo pienamente e profondamente gioiosi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero, la nascita di Gesù a Betlemme. È la notte del mistero di Dio che si fa bambino e fatto da donna. A noi è chiesto di continuare ad ascoltare le parole dell'angelo. Vi è nato un Salvatore, un bambino. Alziamoci dalla nostra autosufficienza e uniamoci a quei pastori. Vedremo anche noi il bambino Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero, la presentazione di Gesù al Tempio. Il cuore dei due anziani Simeone e di Anna sono sorpresi nel vedere questo bambino che prendono in braccio. Ora il loro cuore sa che la fede non è stata vana. Ora sono consolati dalla gioia di aver visto e accolto il Dio fatto uomo, il Dio con noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero: Gesù è ritrovato tra i dottori del Tempio. Maria e Giuseppe insegnano ad avere la giusta preoccupazione, non perdere mai il Signore. Essi, quando lo persero, non smisero di cercarlo e lo ritrovarono, ma non nel luogo dove essi pensavano. Lo trovarono nel luogo della preghiera. Gesù lo si trova anzitutto nella preghiera, nel Vangelo, nei fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Per il Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostendens. O clemens, o via, o dulcis, Virgo Maria. Insegna anche a noi, Signore, te lo preghiamo, l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno. Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che il Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno, prima ancora che lo domandiamo. Ottienici uno sguardo di fede, capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'ora del combattimento e della prova e, se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono. Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la patria beata, dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Maria Madre della Consolazione, Prega per noi. Santa Bernardetta, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Maria Immacolata, in te noi crediamo e sotto il tuo manto conforto cerchiamo. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sia
Lodato Gesù Cristo. A tutti buonasera. Carissimi amici, pace e bene a tutti. Credo che vi siate accorti come da un certo periodo in qua, in modo particolare, la televisione parla di apparizioni della Madonna, ma non solo la televisione, anche la radio, la stampa, eccetera, e in modo particolare concentrandosi sulle apparizioni della Madonna a Medjugorje in Jugoslavia. Chi è che non ha sentito parlare almeno qualche volta delle apparizioni della Madonna a Medjugorje? E naturalmente poi c'è chi ci crede, chi non ci crede, suscitando quindi
tante discussioni e tante polemiche. Ricordatevi sempre che noi di fronte a queste cose, finché non ne parla la Chiesa, siamo liberi di crederci o di non crederci. Io stesso, io ci credo alle apparizioni della Madonna di Medjugorje, ho fatto un documentario, eccetera, e credo anche nelle apparizioni della Madonna a Oriveto Citra, su cui ho fatto un documentario e ho scritto un libro. San Paolo dice che bisogna guardare e poi giudicare, ecco, non avere un giudizio a priori. Alcuni, quando sentono parlare di apparizioni, subito dicono no, sono chiusi. Altri dicono subito sì e magari poi si ingannano. Bisogna indagare, esaminare e poi farsi un giudizio personale, aspettando ovviamente la decisione della Chiesa. Se la Madonna di Medjugorje, per chi ci crede, appare da oltre 30 anni, non so se abbiate mai sentito parlare invece delle apparizioni della Madonna nell'isola di Ischia. E io vorrei soffermarmi in questa trasmissione proprio sulle apparizioni, sulle cosiddette apparizioni della Madonna a Zaro, e ne voglio parlare con Anna Maria Baratto, buonasera, alla quale do un cordiale benvenuto, e con Stefano Petrazzuolo. Buonasera. Ecco, guardatelo bene perché sarà soltanto nella prima parte della trasmissione, in quanto poi ci sarà una seconda parte in cui scomparirà e avremo la signora Liliana. La prima domanda che vorrei rivolgere a Anna Maria Baratto, che poi vi presenterò, vi farò conoscere chi è Anna Maria Baratto. La prima domanda che vorrei farle è: Anna Maria, dicevo che tutti conoscono Medjugorje, non c'è nessuno al mondo che non abbia sentito parlare di Medjugorje perché se ne fa tanto chiasso, in modo particolare sulla televisione. Quando i nostri telespettatori adesso hanno sentito che sono oltre 20 anni, mi pare 21 anni, che appare la Madonna a Zaro in Ischia, molti diranno: ma come? Mai sentito? Non so, si possono dare 1000 spiegazioni, tu che idee ti sei fatta? Anche per me è stato così. Io sono una pellegrina di Medjugorje, la mia conversione inizia proprio nel 1986 a Medjugorje, e per puro caso sono entrata in contatto con la realtà di Zaro in luglio del 2007. Quello che anche a me ha reso particolarmente strano, ecco, mi è sembrato particolarmente strano che in un luogo dove si diceva che già fossero in atto delle apparizioni dal 94, poche persone conoscevano, poche persone sapevano. E quindi anche a me ha destato un grande interesse. E quindi questo. Forse proprio per questo che tu ti sei messo un po' a organizzare sicuramente dei pellegrinaggi. Non da subito, perché inizialmente ho voluto, proprio perché io credo nelle apparizioni di Medjugorje e credo che sia un grande faro per tutta l'umanità. E temevo che queste apparizioni volessero mettere un po' in ombra la luce di Medjugorje. Questo è il motivo per cui ho approfondito queste apparizioni. Quindi ci hai creduto subito? No, sono stata prudente, diciamo così. Ho avuto un atteggiamento di grande prudenza rispetto alle apparizioni di Zaro. Quello che ha fatto però per me la differenza da subito è stato l'incontro con Don Ciro Vespoli, il sacerdote, un ragazzo che all'età di 12 anni faceva parte del gruppo dei veggenti e che poi attraverso queste apparizioni è scaturita la sua vocazione sacerdotale, e quella sera del 27 di luglio del 2007 sono stata invitata a partecipare alla Santa Messa e celebrava appunto questo giovane sacerdote, Don Ciro Vespoli. Io sono andata molto incuriosita, però sin da subito all'inizio della messa e della celebrazione io ho visto qualcosa e ho sentito qualcosa nel mio cuore di importante, perché vedevo un giovane uomo, un giovane sacerdote, ma che teneva una grande platea con grande autorità, e lui era molto breve in quello che diceva, ma molto efficace. Quindi questo è stato già un input positivo per me. Quindi ho capito bene, lui a 12 anni era un Faceva veggente. parte del gruppo dei veggenti. Poi ha sentito la vocazione sacerdotale. E io l'ho incontrato per puro caso, perché magari
ecco, io non fitto mai una casa di vacanze, ma quell'anno il Signore ha voluto che io fittassi casa e quindi è nata questa storia. Quando ho approfondito sono voluta essere lì personalmente di nuovo per l'apparizione il 26 di agosto del 2007, io ho sentito nel mio cuore una grande pace, una grande gioia che soltanto a Medjugorje avevo trovato, dove era nata la mia conversione. Ho sentito l'amore di Dio. E questo Comunque è stato scusa, ma importante. Don Ciro, che adesso è sacerdote, non è uno dei veggenti oggi, lo è stato nel passato. Faceva parte del gruppo dei veggenti. Adesso non vede più la Madonna adesso. Non conosco i rapporti che Don Ciro abbia. Perché in realtà può darsi che... Quello che io so è che apparteneva al gruppo dei veggenti, Sì. e da questo è nata poi la sua vocazione al sacerdozio. Ma quando i pellegrini vanno a Zaro, diciamo, Don Ciro sta sicuramente presente là, ma non è lui che vede la Madonna, sono No, due... assolutamente. Sono Ce le gli descrivi un po' strumenti. queste due persone, chi sono? Sono due mamme, sono due mogli, giovani mogli. E Giovani, non è che sono, per me diciamo, sono giovani perché io 60 sono anni. diventata vecchiettina, insomma, nel frattempo. Una è quasi quarantenne, diciamo, e l'altra avrà 45-46 anni. Quindi Per 21 me anni sono fa delle giovani donne, che anche avevano... perché quando parliamo delle cose dello spirito, per me siamo nella giovinezza. Quindi la prima volta che hanno cominciato a vedere la Madonna quando avevano una ventina d'anni. Sicuramente parliamo di 21 anni fa, quindi erano delle giovani donne. Cosa all'epoca. fanno queste due giovani donne nella vita? Loro sono mogli e madri e vivono una vita di preghiera. Ecco, loro testimoniano con la propria vita quello che è il messaggio che la Madonna dà a ciascuno di loro da 21 anni. Le veggenti e i veggenti di Medjugorje ci hanno un po' abituato, almeno un poco, a pensare che non necessariamente chi vede la Madonna deve farsi prete o frate o suora, no? Perché difatti a Medjugorje tutte Anche le il veggenti e i matrimonio è una veggenti vocazione. si sono sposati, è vero? Un sacramento, è una vocazione. E quindi, però mi pare che queste due veggenti, come si chiamano? Angela Fabiani e Simona Patalano, le attuali uniche testimoni delle apparizioni. Sento dire che anche loro all'inizio pensavano, mi appare la Madonna, forse mi devo fare suora, e invece poi hanno scelto di sposarsi, perché anche a Medjugorje la Madonna lasciava liberi, no? Sia i maschi sia le ragazze di sposarsi o entrare in seminario, o di farsi suore. In realtà poi tutti si sono sposati, perché come hai detto tu ottimamente, anche il matrimonio è un sacramento benedetto da Dio, creato da È Dio. una vocazione anche. Tornerò a te, adesso veniamo al nostro Stefano. Chi è Stefano? Chi è Stefano? Io studio medicina, sono al 4º anno e contemporaneamente ho avviato questo processo di conversione da circa un annetto e mezzo. Come purtroppo accade nella maggior parte dei cristiani, è dovuto a un periodo di grande sofferenza. Sono stato malato per circa 5-6 anni di una patologia che viene detta sindrome dell'intestino irritabile. È una patologia psicosomatica in cui si tende a somatizzare le ansie, le paure a livello gastrointestinale per via di un carattere molto sensibile, e questo mi aveva gettato in un periodo di grande disperazione, di tristezza, e tutto ciò era dovuto a un forte vuoto, un vuoto di senso che avevo dentro di me, non avevo dei riferimenti. E quindi questo mi ha portato a cercare delle strade sbagliate fino a quando non ho scelto la strada giusta, che è quella di Gesù e Maria, e loro con amore grande hanno colmato quel vuoto che avevo dentro. Mi hanno profondamente cambiato, è stato un periodo di cambiamento che comunque continua ancora adesso, di trasformazione, che è stato abbastanza faticoso, però non ho mai perso la speranza di essere accompagnato dal Signore. Non mi sono più sentito solo, senza alcun riferimento, ma mi sono sentito parte di un progetto di amore molto più grande di me. Ma e questo Stefano, mi ha dato... se mi dici questo mi togli il terreno sotto i piedi. Ti volevo fare un'altra domanda, ma non la posso fare più. La faccio lo stesso, cioè interpretando un po' il pensiero dei nostri telespettatori, quando hanno sentito un giovane come te, bello e tanto, eccetera, Può sembrare una cosa insolita. che studia medicina, 4º anno, uno scienziato, insomma, chissà perché si ha l'idea che gli scienziati non credono, non debbano credere, invece ci sono tanti scienziati che ci credono. Sì.
Allora la domanda, tu hai detto io mi sono trovato meravigliosamente bene, Sì. ecco, credendo. Ma questo ha dato accettando. anche forza ai miei studi, li ha rinvigoriti, perché adesso studio con un maggiore entusiasmo e una maggiore consapevolezza. Allora diciamolo a tutti i giovani come te, che hanno gli stessi problemi magari che hai tu, anche più forti, no? Sì, di Se affidarsi. noi crediamo in Dio e nella Madonna, sentiamo un Si grande possono aiuto. fare cose molto, molto più buone. Sentiamo un grande aiuto come per andare E poi avanti. magari adesso, oltre che medico del corpo, potrò essere anche un po' medico dell'anima. Per Bacco, non mi togliere il posto a me poco. sacerdote perché va bene, no, guardi chissà quante persone, chissà quanti colleghi tuoi, no, che magari dicono di non crederci, però dopo Sì, ti fanno delle domande Perché il problema dei giovani è la vergogna di parlarne con gli altri. Parliamo di tutti gli argomenti possibili e immaginabili, ma parlare della preghiera, di Gesù, di Maria, è un po' difficile fra i ragazzi. Ma una domanda difficile che ti voglio fare è questa, ma perché ci credi? Io ci credo perché l'ho sentito proprio nel cuore, sono stato proprio toccato dalla grazia del Signore. Questo mi è successo in quest'ultimo anno diverse volte e anche alla prima volta che sono stato a Zaro nel bosco, io mi sono sentito proprio consolato, proprio abbracciato. Cos'è sto dalla Madonna. bosco? Bosco di Zaro, Bosco Benedetto, ad Ischia, dove ci sono le Sì? apparizioni mariane. Io sono stato la prima La volta... Madonna appare in un bosco? Sì, il Bosco Benedetto di Zaro. Io sono stato la prima volta il 26 aprile e ho conosciuto Anna Maria che mi ha parlato della possibilità di aprire un cenacolo di preghiera, perché la Madonna richiede questi cenacoli sia in famiglia che ai giovani. Io avevo dentro di me questo senso di ringraziare, questo desiderio di ringraziare il Signore per questo cambiamento, questa trasformazione, e quindi ho abbracciato insieme alla mia fidanzata Paola. Sei anche fidanzato? Sì, Beata da 11 lei. anni. Beata lei che è una fidanzata come te. Lei anche ci crede, la fidanzata? Sì, sì. Quindi frequentate la chiesa, frequentate i Sì, sacramenti? sì. Che Questo bello! è iniziato molto di più intensamente nell'ultimo anno. Prima frequentavo la chiesa, però comunque avevo comunque dei riservi, dei freni. Col Signore non bisogna agire con i freni. Hai dato Bisogna tutto, lasciarsi hai andare. dato tutto, sei felice, gli studi vanno bene, Sì. i rapporti con la fidanzata vanno bene, benissimo. i rapporti con la famiglia Benissimo. benissimo, con gli amici. Allora vale la pena, no? Vale la pena essere fedeli, credere in Dio, credere quando ne abbiamo dei motivi sufficienti, credere anche nelle apparizioni della Madonna finché non abbiamo un motivo per dubitarne, perché io credo, in genere mi regolo così, no? Se uno mi dice io vedo la Madonna, io guardo in faccia, dico ma fammi vedere se sei un po' scemo oppure una persona dritta, no? Sta sui piedi. E mi faccio un'idea già dalla persona, insomma, che mi parla. E se mi sembra una persona quotata, io per onestà ci devo credere, perché dico se mi ha detto che vede la Madonna, perché non ci devo credere? Se dice che è andata a Milano ci credo, se dice che vede la Madonna non ci devo credere, perché no? Allora io ci credo fino a quando non ho un motivo per dubitarne. Io Questo credo fermamente nelle apparizioni mariane perché siamo in un momento, si parla tanto di crisi economica, ma la vera crisi è quella spirituale. Spirituale, bravo. La Maria è la mamma nostra, mamma di Gesù, ma anche madre nostra, e non potrebbe mai lasciarci soli e abbandonati in questo momento di difficoltà, e quindi ci viene in aiuto con i suoi messaggi, indicandoci la via. Che bello. Poi noi siamo sordi e cerchiamo altre strade. Stefano, mi dispiace che sono le ultime parole che hai detto, perché Va adesso, bene. dopo il filmato che io invito la regia di mandare in onda, cari amici, abbiamo realizzato un brevissimo filmato appunto le apparizioni della Madonna a Zaro, dove vedrete anche le due veggenti, Angela e Simona, nel momento in cui vanno in estasi e secondo quelle che ci credono, in quei momenti stanno parlando con la Madonna, e poi leggono anche i messaggi. Pensate un po', la Madonna, per chi ci crede, appare contemporaneamente a tutte e due le veggenti, però è vestita finanche in un modo diverso e dà dei messaggi diversi, come vedremo. Allora salutiamo Stefano, perché dopo avremo Buonasera. al posto suo Liliana, mentre prega la regia di mostrarci il filmato. Tutte le nostre... O Dio, vieni a salvarci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in
cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Vergine di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ricordo che stiamo contemplando il mistero glorioso della nascita di Gesù. Ave o Maria, piena di grazia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Nel quinto mistero glorioso contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù, Reduttore del Tempio. Prega per noi peccatori, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, Prega per noi. Ho visto mamma, aveva un velo bianco sul capo, con la corona da regina, sulle spalle un manto rosso e un vestito verde, in vita una cintura d'oro. I suoi piedi scalzi poggiavano sul mondo. Tra le braccia aveva Gesù bambino, vestito con una tunica rossa, sul capo una corona da re, e tra le sue piccole manine stringeva un piccolo globo del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre, sia lodato. Cari figli, vengo a voi come madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Figli miei, io sono la porta, il mezzo e non il fine. Io vengo per portarvi tutti al mio amato figlio Gesù. Egli, figli, vi ama immensamente e ha dato la sua vita per ciascuno di voi, per salvarvi. Figli miei, io vi amo, vi chiedo ancora preghiera. Figli miei, come una madre veglia sul suo neonato che dorme nella culla, così io veglio su ciascuno di voi. Ma, ahimè, figli miei, troppe volte voi non ascoltate la mia voce e fuggite lontani da me, così lontani che io non riesco più a proteggervi come vorrei. Figli miei, il Signore Dio Padre, nel suo immenso amore, vi ha creati liberi anche di non amarlo, di allontanarvi da Lui. Figli miei, vi prego, ascoltatevi, lasciatevi amare, lasciatevi cullare tra le mie braccia. Figli miei, vi amo e ancora una volta vi chiedo preghiera per la mia amata Chiesa, per i miei figli prediletti, che sono i più tentati e che spesso cadono, trascinando con sé tante anime. Figli miei, vi amo e sono felice di vedervi qui riuniti nel mio bosco benedetto, luogo di grandi grazie,
Passo in mezzo a voi e vi accarezzo, accolgo le vostre preghiere e le pongo ai piedi di Dio Padre. Vi amo, figli. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi a me. Questo pomeriggio mamma si è presentata come regina e madre di tutti i popoli. Era avvolta in una luce bianchissima, era completamente vestita di bianco, i bordi del suo vestito erano dorati. La mamma aveva il mondo sotto i suoi piedi scalzi, nelle mani giunte in preghiera una lunga corona di luce del Santo Rosario. Alla destra di mamma c'era San Michele Arcangelo, era grandissimo, come un grande condottiero, aveva la spada sguainata e scintillante. La teneva ferma, puntata verso il basso, sopra l'Italia. La mamma era triste e una lacrima scendeva sul suo volto. Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, grazie che anche quest'oggi avete risposto a questa mia chiamata. Vi amo, figli, vi amo immensamente e vedervi qui numerosi a riempire il mio bosco benedetto mi riempie il cuore di gioia. Figli miei, anche quest'oggi vengo ad implorare preghiera. Vi prego, figli, pregate, apritemi i vostri cuori e fatemi entrare. Figli amatissimi, tempi duri vi attendono, ma voi non temete. Io vi sono accanto e prego e imploro misericordia per ciascuno di voi. Figli miei, vi prego di non giudicare, ma di perdonare. Il giudizio non spetta a voi, ma a Dio. Uno dei peccati più gravi è quello di pensare di non essere perdonati da Dio. Non pensate questo, figlioli. Non c'è nessun peccato così grave da non poter essere perdonato. Chiedete perdono, affidatevi al mio cuore immacolato e così vi farò passare per la sorgente d'amore che porta a mio figlio Gesù. Figlioli miei, ancora una volta vi chiedo di confessarvi e di restare davanti a mio figlio presente nel Santissimo Sacramento dell'altare almeno 10 minuti al giorno. Pregate, figli, pregate per la salvezza dell'intera umanità e pregate San Michele Arcangelo che protegga l'Europa. Pregate e non temete, io vi amo e vi tengo tutti nella culla del mio cuore. Voi siete i miei bambini e io tengo a ciascuno di voi, tengo a voi come a mio figlio Gesù. Pregate ancora per la Santa Chiesa e per tutti i miei figli prescelti. Benedico tutti, in modo particolare, e benedico tutti i sacerdoti qui presenti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, cari amici, abbiamo assistito, direi con l'animo sospeso, all'apparizione della Madonna, per chi ci crede ovviamente, all'apparizione della Madonna a Zaro, nell'isola di Ischia, a Angela e Simona. E noi ancora abbiamo in studio sempre Anna Maria Baratto e do il benvenuto a Liliana, la quale ha qualche forte testimonianza da darci, ne parleremo dopo. Vorrei soltanto chiedere, siccome abbiamo ascoltato il messaggio, questo è uno dei messaggi, no? Ma ormai da 21 anni, quante centinaia, migliaia forse di messaggi. Sono tantissimi, però noi Ma potremmo racchiudere, ecco, come si può, la Madonna, come in ogni luogo dove appare, lei chiede la conversione. Il messaggio è un accorato appello a cambiare la nostra vita. Quindi conversione e cambiare. Cambiamento. Cambiamento, l'uomo ha intrapreso una strada che, anche se è piena di luci abbaglianti e sembra apparire il bene immediato, è invece una strada di distruzione, è una strada di non amore, è una strada dove non c'è pace. Cioè, molti si lasciano abbagliare da luci false, insomma. Da tante false illusioni. E la Madonna ci chiede di ritornare a Dio con un cuore semplice. La Madonna ci invita a pregare per trovare un'unione con Dio. Ma qualcuno dice, ma c'è bisogno che appare la Madonna? Sono cose che già sappiamo dal Vangelo. Sì, ma la Madonna è madre. Ai piedi della croce a lei è stata affidata l'umanità intera e non si dà pace se non vede il bene dei figli, che i figli possano essere salvi. Questi sono tutti messaggi accorati di amore, perché la mamma ci vuole tutti salvi. E certo, cari amici in ascolto, tutti i figli sanno quello che devono fare, però la mamma
no? Un po' li assilla qualche volta. La Madonna non ci assilla perché è dolcissima. Dicono i veggenti che quando la Madonna parla è di una dolcezza unica. Sembra bussare alla porta, sembra parlare chiedendo il permesso di parlare. E poi quando ha finito di parlare dice grazie. È incredibile che la regina del cielo e della terra dica grazie a dei veggenti, anzi a tutte le persone che sono grazie che siete intervenute. Quindi la Madonna è contenta che noi andiamo, che noi partecipiamo. Certo, ma ancora di più vorrei dire, la Madonna non aggiunge nulla alla rivelazione. Abbiamo la Sacra Scrittura. Ma ce lo ripete, ce lo ricorda. Lo sbriciola, perché lei sa che noi siamo in anoressia spirituale e abbiamo bisogno che lei ci sbricioli questo pane di vita. E noi possiamo, attraverso questo nutrimento costante e continuo che lei ci dona, possiamo riprendere il nostro vigore. Però Anna, ecco. scusami se dico una cosa, tu organizzi tanti pellegrinaggi e vorrei non chiedere... Tanti. Io non tanti. soltanto il 26, ogni mese ho messo a disposizione questa giornata della mia vita ogni mese per le intenzioni della Madonna e accompagno i pellegrini. Quindi sono delle persone che ti telefonano perché trovo che se esiste una sorgente dalla quale possiamo attingere quindi tu faciliti di acqua pura. Faciliti un po' il Io cerco di essere un po' un traghettatore. Ecco. Senti, ma qualcuno potrebbe dire sì, va bene, ma lì ci vanno quelli che già ci credono. Non è così. Non è vero che sia sempre così, anzi la Molte si maggior convertono. parte vengono anche per curiosità, però noi non possiamo mai sapere il tocco di Dio nel cuore di ognuno, che cosa può produrre. E ci sono queste cose, l'ha detto anche Stefano Ci nella sono prima tantissimi parte, frutti di che si conversione. convertono, sì. Quello che mi piace dire in poco tempo, perché Sì, è importante, certo. è importante dire che i frutti della Mamma Celeste sono sicuramente i cenacoli di preghiera. Uno dei frutti sono i cenacoli di preghiera. Lei dal 2011 ha chiesto ardentemente che si tornasse alla preghiera, che i mariti potessero pregare con le mogli, che i genitori pregassero con i figli, perché lei dice che nelle famiglie dove si prega c'è odore di Dio, c'è profumo di Dio. Abbiamo ancora qualche minuto e lo lasciamo alla nostra Liliana, la quale ha qualcosa di importante da raccontarci. Si parla spesso, no? E purtroppo se ne parla perché si parla di miracoli, è vero, di conversioni, sono cose importanti di cui vale anche la pena parlarne, anche se le cose più importanti, cari amici in ascolto, restano queste della conversione, della preghiera, e i miracoli e tutto il resto devono servire per aiutarci a credere e a convertirci e a pregare di più. Sono stata rapita dalla Madonna a Medjugorje, è iniziato tutto a Medjugorje. Non lo so neanche io come, mi sono trovata lì, è stato bellissimo, meraviglioso. Quindi c'è un legame anche con Liliana, con Anna, è vero? Continuo con la Madonna Medjugorje. di Zaro, mi chiama, mi spinge, io mi trovo a Zaro, non lo so come, non lo so perché. Così anche quel giorno del 26 settembre di 3 anni fa, dove io volevo andare, però avevo 1000 problemi che si risolsero in un lampo, non so come, sempre con l'aiuto della Madonna. Si risolse tutto in mattinata, io mi trovai ad andare a piedi fino al bosco benedetto della Madonna di Zaro e volevo pregare per me, poiché mi avevano diagnosticato un glaucoma all'occhio, quindi con relativa perdita della vista, un noto professore di Napoli. Però in quel luogo lì, dopo la visione mi trovai in un momento di estasi, un torpore, avevo un torpore, non riuscivo a tenere gli occhi aperti e decisi di pregare per il mio amico di famiglia, tanto caro, una persona buonissima, amica, la moglie, che aveva avuto una emorragia cerebrale, quindi problemi grossi, operato, ricoverato in ospedale al Cardarelli e ormai combatteva ma non riusciva più a dare segni di vita, aveva avuto 2 arresti cardiaci, è tutto documentato. Era ormai, i figli l'avevano salutato, i medici salutate papà, sarà l'ultima volta. E io ho pregato e ho pianto per lui tanto. E ho chiesto aiuta perché lui ha bisogno ancora di guardare i suoi figli. Io in un modo o in un altro imparerò a camminare
anche senza occhi, con un cane, non pensavo più a me stessa, ma pensavo solo a lui. Quindi come è andata a finire? È andata a finire che il giorno dopo io ho portato l'immaginetta alla moglie, che ha messo sotto al lettino suo, sotto alle lenzuola, e lui ha cominciato a muovere le dita dei piedi, della mano, tra lo stupore dei medici, perché ormai lui non dava più segni di vita. Invece da quel momento, perché io oltretutto prego per gli ammalati. Quindi tu generosamente, Sì, invece di sì, pregare no, per ho pregato te, per lui. hai pregato La cosa per lui bella è stata e si è risvegliato. Sì, E a te com'è andata la cosa? A me è andata stranamente, tra lo stupore del professore, l'oculista, che mi ha fatto un'ulteriore visita a ottobre. Dice il signore: perché ha fatto quest'altro controllo, il figlio del professore? Dico: perché ho un serio problema. Dice: ma lei non ha una vista buona? Sì, lo so, ma ce l'ha ottima, ottima, perché ha fatto questo controllo. Quindi, bene, allora cari amici, concludiamo ringraziando Liliana di questa testimonianza, però spero in qualche prossima trasmissione di farvi conoscere anche questo amico di cui parla Liliana. Però vorrei sottolineare questa cosina che ha detto, che non è una cosina, è una cosona, cioè una cosa grandissima. Lei era ammalata, ma non pregò per lei, pregò per l'amico che era in coma, che ormai era spazzato. Conclusione: questo ha commosso il cuore del Padre Celeste, di Dio, che ha guarito tutte e due. Meraviglioso. Di questi casi ce ne sono tanti, cioè di persone che invece di pregare per se stesse pregano per gli altri e poi il Signore guarisce tutte e due. Rapidissimamente, avete accennato spesso a Medjugorje, ci sono dei rapporti tra i messaggi di Medjugorje? C'è una continuità, Medjugorje, Zaro, Fatima? Sicuramente l'appello è forte a ritornare alla preghiera con cuore puro, a ritornare ai sacramenti. La Madonna ci invita alla partecipazione alla messa e anche a ritrovare la grande consapevolezza di essere figli di Dio, il grande significato di essere figli di Dio, la grande dignità. E ancora la Madonna ci invita ad amare tutti, non amare solo quelli che ci amano, ma amare soprattutto quelli che non ci amano, e di perdonare. Negli ultimi tempi ci invita fortemente a pregare per l'Italia, a pregare per il Papa, a pregare per la Chiesa. Cari amici in ascolto, facciamo Amici ascoltatori, bentrovati, benvenuti al Diavolo e l'Esorcista. Sempre più assistiamo a notizie di cronaca in cui è protagonista il diavolo e soprattutto sono implicati dei giovani che commettono delle violenze e qualche volta anche degli omicidi. E sempre si parla di bestie di Satana, di satanismo, di occulto, di sette, di sedute spiritiche. C'è bisogno anche nel nostro mondo cristiano di chiarirci forse le idee, che cosa si può fare, come comportarsi, come affrontare questi fenomeni e che soprattutto c'è bisogno di capire che cosa significa Satana per noi cristiani. L'orizzonte nel quale ci muoviamo noi al Diavolo e l'Esorcista è quello cristiano, cioè alla fine noi crediamo che Cristo ha vinto il male, ha vinto il peccato, che in un atteggiamento di fede cristiana Satana non ha l'ultima parola perché Cristo lo ha sconfitto con la sua morte e risurrezione. E al Diavolo e l'Esorcista, con questo programma, noi vogliamo affrontare queste tematiche con l'aiuto di Don Gabriele Amort, sacerdote paolino, ottantenne, quindi con una grande esperienza nel campo degli esorcismi, che ci aiuta a capire queste tematiche, ci aiuta a discernere come comportarci di fronte ai fenomeni dell'occulto. Partiremo perciò
da quello che possiamo dire da Adamo ed Eva, dal peccato originale, per affrontare poi le tematiche del male, le tematiche del peccato, che cos'è un esorcismo per la Chiesa Cattolica, ma punteremo soprattutto l'orizzonte, il nostro sguardo verso quella che è la meta finale, cioè di Cristo che vince il male, che vince Satana, grazie anche all'aiuto, all'assistenza e alla protezione della Vergine Maria. E questo è il cammino che faremo al Diavolo e l'esorcista. E partiamo proprio con Don Gabriele Amorto con la prima domanda, che riguarda proprio perché Don Gabriele, Dio ha creato il mondo, ha creato gli angeli, perché Dio ha permesso anche l'esistenza del diavolo e perché Dio ha creato gli uomini. Dio, già felice in se stesso, già autosufficiente, con un dinamismo che è dato dall'amore che intercorre tra le tre persone divine, ha voluto anche comunicare il suo amore creando quello che noi chiamiamo il mondo esterno, angeli, demoni, gli uomini, angeli, uomini, i demoni sono venuti dopo, scusate, angeli, uomini e tutto il mondo creato. È tutto un oggetto dell'amore di Dio per estendere il suo amore anche a creature create. Don Amorto, però se l'uomo commette il male, partiamo proprio da Adamo ed Eva che hanno peccato, si parla di peccato originale, la colpa di chi è? È di Adamo, di Eva? O forse non è come si ritiene, insomma, che dal momento che Dio ha creato l'uomo era inevitabile che l'uomo peccasse, perché lo ha creato peccatore. No, Dio non ha creato l'uomo peccatore, ha creato l'uomo libero, come ha creato l'angelo libero, il puro spirito libero. Ha dato il dono della libertà, che è il dono più grande che potesse dare, perché è la loro grandezza. Naturalmente uno della libertà può fare buon uso, può fare cattivo uso, ed è il cattivo uso della libertà quello che ha creato gli inconvenienti, i mali che ci sono nel mondo. E un'altra cosa che viene subito spontaneo da chiedere, ma se un uomo commette uno sbaglio, fa un peccato, fa una violenza, un crimine, perché Dio non punisce subito chi fa il male, non lo elimina subito dalla faccia della terra? Perché eliminerebbe la libertà. Dio ci ha creati liberi, poi tira le somme alla fine, ma lì per lì non interviene. Non interviene perché sennò bloccherebbe la nostra libertà. Ecco perché avvengono, non so, io penso a un caro amico che avevo, Vittorio Bachelet, l'uccisione di un uomo così retto, così buono, tante vittime delle ingiustizie, perché Dio non è intervenuto? Perché Dio non è intervenuto a salvare San Giovanni Battista, ad esempio, quando è stato arrestato, quando gli hanno tagliato la testa, non è intervenuto. Poi ne ha fatto un grande martire, l'uomo più grande che esista, il più grande dei nati di donna. Quindi, però lì per lì non è intervenuto. Don Amorto, quindi in qualche modo nella storia, nella vita quotidiana coesistono il bene e il male, le persone buone e le persone cattive, un po' come il grano e la zizzania, no? Esatto. Della parabola evangelica. Esatto, la parabola del buon grano e della zizzania è quello che meglio ci illustra e ci fa capire come il bene e il male vivono insieme, crescono insieme fino al tempo della mietitura. Però mi permette, a questo punto sorge un'altra difficoltà, perché se noi parliamo di un Dio che deve essere giusto, che punisce il colpevole, questo non contrasta un po' con quanto ci viene predicato su Dio che è bontà, che è misericordia? Non dobbiamo dimenticare che la misericordia e la giustizia coesistono, sono interdipendenti, anche la giustizia è una virtù, come è una virtù la misericordia, per cui coabitano, convivono, si completano a vicenda. Dio non sarebbe misericordioso se non fosse anche giusto e non sarebbe giusto se non fosse misericordioso. Forse però nel corso della storia dei secoli si è un po' accentuato qualche volta di più la giustizia a scapito della misericordia. Si è visto un Dio troppo punitivo, troppo duro, troppo violento anche. Il dies irae dies illa ci fa vedere un Dio quasi vendicativo, esatto, quasi un Dio che è pronto alla punizione. Oggi però direi che si esagera piuttosto nel senso opposto, si esagera sulla misericordia di Dio al punto di negare la sua giustizia e quindi da negare l'esistenza delle punizioni che Dio dà a coloro che se le sono meritate.
E qui però subentra il problema: se Dio è buono, se Dio è misericordioso, vuole la salvezza di tutti, allora secondo, o almeno stando dalla parte di Dio, l'inferno dovrebbe essere vuoto. Diciamo chiaro, Dio ha creato solo le cose buone, solo le cose sane, solo le cose belle. Quindi nei piani di Dio non esisteva né il male, né la malattia, né la sofferenza, né la fatica, né tantomeno l'inferno. A questo punto vorrei raccontare un episodietto. Quando padre Candido stava per cacciare via un demonio da una persona posseduta, con la sua ironia gli diceva: vai, vai a Satana, vai, Dio te l'ha creata per te una casetta ben riscaldata, bella calda, in cui non soffrirai il freddo. E il diavolo a un certo punto gli ha detto: tu non sai niente. Quando il diavolo ha delle uscite così, vuol dire che Dio gli comanda di dire una verità. Non è stato lui, Dio, a crearlo l'inferno, siamo stati noi. Lui non ci aveva neppure pensato. Non era nei piani di Dio l'esistenza dell'inferno. E quando io ho interrogato i demoni per dire: anche tu hai contribuito alla creazione dell'inferno, sempre mi hanno risposto: tutti noi abbiamo contribuito. L'inferno non è stato creato da Dio, e che ci va non è Dio che ce lo manda, è Lui che ci va con le sue gambe. Quindi l'inferno in qualche modo è una conseguenza della libertà dell'uomo. Esatto, è una conseguenza della libertà male usata, dell'abuso della libertà usata contro Dio, contro le disposizioni di Dio, contro la legge di Dio, in ribellione a Dio. Per cui viene punito in maniera da distanziare la creatura, puro spirito se si tratta di un demonio, uomo se si tratta di un uomo, distanziarlo definitivamente da Dio. Don Gabriele, non le chiediamo di mettersi dalla parte di Dio, di fare così il veggente, ma secondo lei l'inferno è vuoto o è pieno? Purtroppo l'inferno è pieno, e tutte le visioni che hanno avuto i santi dell'inferno vedono le anime precipitare nell'inferno, e noi basta che ci guardiamo intorno e vediamo quanta perfidia c'è nell'uomo, in certi uomini, quanta perfidia c'è. Pensiamo alle sette sataniche, ad esempio. Pensiamo, tanto per fare dei nomi concreti di persone viventi, a tipi come un Marilyn Manson, ad esempio, un satanista numero 1, come LaVey, come Crowley. Pensiamo a persone che sono veramente possedute dal demonio, che si sono consacrate a Satana, e quindi non possiamo pensarle altro che all'inferno. E in questo caso il purgatorio, che cosa sarebbe? Che cosa è? Il purgatorio è un ritrovato della misericordia di Dio per dare la possibilità a quelle anime che sono morte in grazia di Dio, non in peccato mortale, ma che non hanno completato sulla terra la loro purificazione, per cui non possono entrare in paradiso. Ecco che Dio ha dato loro questa possibilità di completare nell'altra vita la loro purificazione. Quindi è un atto della misericordia di Dio aver dato questa possibilità alle anime di completare la loro purificazione. E immagino che il purgatorio sia molto pieno, perché tutto sommato, insomma, se ci guardiamo bene, tutti abbiamo bisogno di purificarci, o no? Sì, è vero. E non posso dimenticare una delle frasi della Madonna di Medjugorje, a cui io credo, della Madonna di Medjugorje, che diceva: le anime muoiono, quando muoiono non sono pronte, non sono preparate, per cui sono poche quelle che vanno direttamente in paradiso. Molti purtroppo hanno bisogno di questo passaggio nel purgatorio, in cui le sofferenze sono grandissime, tanto che una grande carità, quella di suffragare le anime dei defunti. Ecco, però la differenza tra l'inferno e il purgatorio qual è? La differenza è nettissima, perché le anime del purgatorio le chiamiamo sante anime del purgatorio, sono in grazia di Dio, hanno la certezza del paradiso, hanno la certezza della salvezza eterna, mentre i dannati sono dei disperati, per i quali non esiste più nessuna possibilità di salvezza. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth, ci fermiamo per questa puntata qui e ci rivediamo alla prossima puntata. Non perdetevi Il diavolo e l'esorcista su Telenova. Grazie e alla prossima.
Amici ascoltatori, bentrovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo di nuovo con Don Gabriele Amort che ci insegna, ci dà dei consigli su come vincere il male e Satana. E nella prima puntata, Don Gabriele, abbiamo affrontato il discorso sulla creazione. Adesso vorremmo puntare un po' su quello che è il diavolo e la sua attività, andare nello specifico. Questo diavolo è una persona reale oppure un'allegoria che indica il male così in modo simbolico, metaforico? È un puro spirito, un essere personale, intelligentissimo, di una grande potenza. Da notare che la sua intelligenza, la sua potenza, che già aveva quando era stato creato da Dio come il più bello e il più maestoso di tutti gli angeli, l'ha conservata. Ha ancora la stessa potenza, la stessa intelligenza, solo che la usa adesso contro Dio. Quando si parla di intelligenza del diavolo, vuol dire che può fare tutto, può fare anche delle cose eccezionali, può cambiare le leggi della natura? Non può cambiare le leggi della natura, però può conoscere tantissime cose che noi non conosciamo e dedurre dal presente anche fatti futuri. Lui non sa il futuro, ma dai fatti presenti può dedurre i fatti futuri. Ad esempio, io non so di avere un tumore, lui lo sa che itinerario a questo tumore può prevedere il giorno della mia morte, perché da un fatto presente può ricavare un fatto futuro, se no di per sé il futuro non lo conosce. Don Amort, in questo caso lei ha detto che il diavolo è un essere spirituale, ma si può toccare, si può fare esperienza di un essere così? Non si può fare un'esperienza sensibile, perché proprio perché è uno puro spirito, ecco che non può essere rappresentato, ad esempio. Quando noi lo rappresentiamo con le corna, con le ali da pipistrello, con gli zoccoli, lui ci gode immensamente, perché il demonio fa di tutto per rendere non credibile la sua presenza, fa di tutto perché non si creda alla sua esistenza, così può agire liberamente. E a proposito di presenza, il diavolo è solo una figura della religione cristiano-giudaica oppure è presente anche in altre religioni? Il diavolo è presente in tutte le religioni, in tutti i popoli, in tutte le razze, anche nelle civiltà più antiche. C'è sempre la percezione di uno spirito maligno da cui bisogna difendersi o da cui bisogna chiedere la protezione, magari con sacrifici di animali, di frutti, purtroppo anche con sacrifici umani, magari con riti praticati dallo stregone, secondo quello che è la cultura dei vari popoli. Ma tutti i popoli di tutti i tempi e tutte le religioni hanno la percezione dell'esistenza di uno spirito malefico. E veniamo un po' più a noi. Secondo la Bibbia, che poi è il libro ispiratore del cristianesimo, come è concepito nella scrittura il diavolo? Ecco, la Bibbia ci dà l'esatta descrizione, l'esatta conoscenza del demonio. Ossia ci dice come Dio ha creato i puri spiriti, li ha creati tutti belli, buoni, intelligenti, santi. Però ha dato loro il dono del libero arbitrio, il dono della libertà. Ed ecco che Satana, che era il più splendente, il più bello di tutti gli esseri, si è arrogato il titolo di essere come Dio, anzi ha voluto essere lui Dio. E allora si è ribellato a Dio, trascinando nella sua ribellione uno stuolo di altri demoni. E allora, ribellatosi a Dio, diventato nemico di Dio, è diventato colui che cerca di allontanare da Dio tutte le altre creature. Quindi è un'azione abbastanza concreta quella che il demonio fa. Un'azione estremamente concreta, un'azione estremamente intelligente. Il demonio è attivissimo e siamo noi stolti a non renderci conto della sua presenza e della sua azione. Da notare che il demonio ha due azioni. Ha un'azione ordinaria, che è quella a cui lui tiene di più, il tentatore, tentare l'uomo al male per farlo cadere nel peccato, è quella a cui lui tiene di più. Tutti noi, dalla nascita alla morte, siamo soggetti alle tentazioni del demonio e Gesù, facendosi uomo, ha accettato anche lui di sottostare all'azione del demonio. Ecco, tra l'altro nella Bibbia, nel Vangelo, assistiamo anche alle tentazioni di Gesù. Anche Gesù
fu tentato dal demonio nel deserto. Fu tentato non solo nel deserto, durante tutta la sua vita, come in un discorso ci ha detto Giovanni Paolo II, durante tutta la sua vita fu sempre tentato dal demonio, anche la Madonna fu sempre tentata dal demonio. Perché... Questo, Don Amato, mi perdoni, questo vuol dire che anche Gesù sottostà al male, al demonio? Anche Gesù era sottoposto alle tentazioni di Satana, però le ha sempre vinte, come l'uomo può sempre vincere le tentazioni di Satana. In che modo? Con la vigilanza e la preghiera. Senza vigilanza e preghiera è impossibile resistere alle tentazioni di Satana. Non basta la vigilanza, è fondamentale fuggire le occasioni, stare attenti alla nostra natura ferita, stare attenti alle tentazioni che il mondo ci presenta, non basta. Ecco, torniamo un po' al diavolo come ci viene presentato nella Bibbia, no? Che poi è la fonte della nostra ispirazione, della nostra teologia e anche della nostra vita cristiana. E ci sono delle figure bibliche di diavolo che possono paragonarsi in qualche modo agli dei pagani? No, non ci sono, non è paragonabile agli dei Quindi pagani. Quindi è un frutto della mitologia, diciamo, ecco, no, tanto per fare un esempio. La mitologia porta lontano da quella che è la realtà biblica, che è la realtà vera, perché noi per rivelazione sappiamo con esattezza chi è il demonio, che è un puro spirito, che è intelligentissimo, che è fortissimo, che ha una grandissima potenza e che ci tenta continuamente e che oltre all'azione ordinaria di dare le tentazioni al male, al peccato, può anche agire con un'azione straordinaria che è quella di dare dei mali malefici particolari. Potrebbe a un certo punto il demonio pentirsi e tornare un angelo buono? Non è possibile, perché la sua scelta è una scelta irreversibile. Tante volte io ho chiesto al demonio, tra parentesi, quando ho a che fare con persone possedute dal demonio, sì, ho dialogo diretto col demonio. Che poi, mi perdoni Don Gabriele, affronteremo anche il discorso dell'esorcismo, l'esperienza di Don Gabriele fatta appunto con delle persone che sono possedute dal demonio. Adesso però stiamo affrontando il discorso a monte e quindi sulla figura del diavolo, perché è importante capire, prima di arrivare all'esorcismo, che cos'è e come agisce il demonio. Quindi dicevamo, il diavolo non può pentirsi. Non può pentirsi. Quando ho chiesto al demonio se tu potessi tornare indietro, tu che con tutta la tua intelligenza, io lo prendo in giro, sei il più imbecille di tutte le creature, con tutta la tua immensa intelligenza eri in paradiso e adesso sei all'inferno. Se tu potessi tornare indietro, sempre mi hanno risposto, farei la stessa scelta, perché loro ritengono di avere compiuto un atto di superiorità a Dio per essersi ribellati a Dio. Io mi sono ribellato anche a Lui. Questo lo dicono esplicitamente? Lo dicono esplicitamente. Io ho avuto il coraggio e la forza di ribellarmi anche a Lui. Se ne fanno un vanto, mentre è stata la loro condanna. E questo quindi non c'è ritorno da questa strada? Non c'è ritorno, è una strada senza ritorno. E allora la domanda che viene spontanea, sempre in successione, se il diavolo ha scelto il male e ha imboccato una strada senza ritorno, la persona che si danna, la persona che commette peccato mortale, che quindi va all'inferno, secondo la tradizione cristiana, potrebbe pentirsi, potrebbe essere perdonata? No, perché la persona che va all'inferno vuol dire che si è così incallita nel male che è impossibile che retroceda. Anche qui un episodio da Medjugorje mi viene spontaneo ricordarlo, quando una volta Miriana, la prima che non ebbe più le apparizioni quotidiane della Madonna, chiese alla Madonna: Madonna cara, non potrebbe un dannato pentirsi e il Signore non potrebbe dall'inferno metterlo in paradiso? La Madonna sorridendo ha risposto: oh sì, Dio potrebbe, ma sono loro che non vogliono, perché quando uno si incancrenisce nel male ne resta così soggiogato che è impossibile che retroceda. E fa senso però sentire che ci sono degli esseri umani o degli esseri spirituali che sono così, come dire, impietriti, induriti nel male. È possibile anche a livello di una persona umana che cada in un baratro così profondo da non riuscire più a volere il bene? La persona umana, finché è in questa vita,
può sempre pentirsi, può sempre ricredersi, può sempre ritornare al bene, però alle volte si incancrenisce talmente nel male che non è più possibile un suo ritorno. Tipica la figura di Giuda, quando all'ultima cena a un certo punto Gesù gli dà un boccone da mangiare e Giovanni l'Evangelista ci dice: da quel momento Satana entrò in lui. Basta, era finito, era diventato un possesso di Satana, come persona umana aveva già fatto una scelta definitiva. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth per questa puntata, ci fermiamo qui, ci rivediamo alla prossima, al Diavolo e l'Esorcista. Amici ascoltatori, rieccoci al Diavolo e l'Esorcista in compagnia di Don Gabriele Amorth che ci insegna come vincere il male. E oggi parliamo di satanismo. Don Gabriele, come si presenta oggi il satanismo? Con quale volto? Con quali eventi? Il satanismo purtroppo oggi si presenta in una maniera estremamente invadente. Diciamo subito che ci sono due forme di satanismo, il satanismo personale e quello impersonale. Parliamo soprattutto del satanismo personale, quello che rende un culto a Satana al posto che un culto dato a Dio. Un culto a Satana che è basato sul vizio, che è basato sulle tre grandi passioni dell'ambizione, del piacere, del successo. E il satanismo da un culto a Satana come se fosse Dio, per cui ha i suoi riti, ha i suoi sacerdoti, una sua gerarchia. Tutti abbiamo sentito parlare di Messe Nere, che è il culto culminante a Satana. Tutti abbiamo sentito parlare di profanazioni di cimiteri, abbiamo sentito parlare di profanazioni di tabernacoli. Sì. E il culto a Satana è proprio un sostituire Satana a Dio, per cui chi si dà al culto a Satana adora Satana, si consacra a Satana. Ho bruciato varie consacrazioni a Satana scritte col sangue per ottenere dei vantaggi materiali. Quindi in qualche modo si contrappone, si mette al posto di Dio la figura di Satana. Esatto, si mette al posto di Dio la figura di Satana, allo scopo di averne dei vantaggi che corrispondono alle tre grandi passioni, ossia di avere successo, di avere quattrini, soldi e di avere i piaceri, specie i piaceri del sesso. Ecco, ma come si divulga questo satanismo? Chi è che se ne fa portatore? Il satanismo purtroppo è divulgato sia da tanti libri, sia oggi da tante musiche, in particolare dal rock satanico. Ci sono i più famosi complessi rock che sono tutti dedicati al satanismo, in cui ci sono dei messaggi subliminali, sublimina, sotto i limiti, che si recepiscono girando i dischi alla rovescia, che inneggiano a Satana, inneggiano alla libertà sfrenata, inneggiano a non avere nessuna autorità sopra di noi. Tu sei Dio, fai quello che vuoi, se vuoi uccidere uccidi, se vuoi ucciderti ucciditi, e ci sono molti esempi concreti di persone che si sono suicidate dopo aver ascoltato uno di questi dischi. Aggiungo anche, senza generalizzare, che ci sono varie discoteche, ma proprio varie discoteche in cui l'itinerario è pressoché obbligato. Prima l'alcol, poi la droga, poi il sesso e poi l'ingresso in una setta satanica. Ma
queste cose sono così affermate, così numerose, oppure certe cose si fermano così a una moda superficiale? Cosa c'è di veramente serio? Oggi purtroppo il satanismo si è veramente affermato. Perché? Perché i giovani non hanno più valori, non sono più abituati al sacrificio, non sono più abituati alle mortificazioni, non sono più abituati ad apprezzare i veri valori della vita, i veri valori della famiglia, i veri valori del vero amore. È comune al giorno d'oggi coabitare, è diventato un disastro. I giovani purtroppo mi fanno tanto pena perché non avendo valori, ecco che vanno in cerca dei falsi valori e basta che si incontrino con compagnie non buone perché purtroppo acquistino immediatamente un cambiamento di rotta, mentre magari prima erano praticanti religiosi, poi non lo sono più, già incominciano a 13-14 anni a scantinare, mentre prima non ubbidivano ai genitori, non ubbidiscono più, mentre prima non avevano una disciplina di orario di famiglia, rientrano a casa alle 2, alle 3, alle 5 di notte senza che i genitori sappiano dove si trovano e coi genitori che restano svegli tutta notte in attesa dei figli. Mi perdoni, Don Gabriele, però c'è una differenza, almeno nella gravità delle cose, per esempio tra un sentire una canzone che può essere anche volgare, dove ci sono anche delle parolacce, dove magari si parla di Satana e il commettere poi un atto criminoso. Cioè, c'è una scala, una gradualità in queste cose, esatto, nella gravità dei fatti. Cioè, esatto. Io non me la sento di condannare un giovane perché porta una maglietta con una scritta un po' balorda rispetto poi a un giovane che invece commette un crimine. D'accordo, c'è una scaletta, però purtroppo è una scaletta in ascesa, è una scaletta in crescendo, un po' come un incomincia con lo spinello e poi va a finire nelle droghe pesanti, un po' allo stesso modo, un incomincia con soltanto una moda esterna. Non so, diamo un esempio banalissimo che tutti sanno, oggi le ragazze si vestono di nero. Perché tutte si vestono di nero? Perché si danno al satanismo? No, ci mancherebbe anche i altro. Sacerdoti, tra l'altro, no? Anche i sacerdoti, ma i sacerdoti è un altro motivo. Direi che oggi è diventata una moda però che ha un fondamento sbagliato. Non vuol dire però che chi si veste di nero si dia satanismo, intendiamoci bene. Si veste di nero soltanto perché è di moda vestirsi di nero. Però è un fatto che nelle sette sataniche si va vestiti di nero e i riti satanici si fanno incappucciati con mantelli neri. Ecco perché il nero acquista tanta forza e tanta importanza nella mente dei giovani. Non dimentichiamo che i giovani hanno bisogno di novità, hanno bisogno di trovarsi tra di loro, hanno bisogno, non avendo valori reali, hanno bisogno di crearsi dei valori fasulli. Ecco a loro un Mary Mason che riempie le piazze, che riempie i teatri di giovani entusiasti, di giovani che diventano veramente scalmanati di fronte a lui. Don Amorth, al di là di questi raduni così di piazza, diciamo, di giovani, e per i concerti, sono molte le sette sataniche, purtroppo, concretamente come numero, come consistenza? Purtroppo sono molte. Non si può fare dei calcoli esatti perché molti gruppi si riuniscono con facilità e si suddividono. Poi bisogna tenere anche conto che molte volte la setta satanica è una maschera per nascondere altro. Ad esempio, alcuni anni fa era di moda tacciare i dintorni di Roma come luoghi di messe sataniche e di riti satanici e invece poi si vedeva che erano soltanto dei bordelli, ossia molte volte si maschera lo spaccio di droga o la prostituzione come satanismo. E quindi in questo caso più che un vero culto satanico c'è un interesse o uno scopo, diciamo, sempre criminoso
ma che non ha niente a che fare con Satana. No, però dove c'è del vizio c'è sempre la zampa di Satana, perché dove c'è della esclusione dalla legge di Dio, dove si va contro la legge di Dio, sempre c'è il suggerimento di Satana, che è quello che ci allontana da Dio ed è quello che dice, come già i progenitori, non è vero che se mangerete morirete, anzi sarete simili a Dio. Per cui i giovani oggi, quelli che noi chiamavamo peccati, li chiamano esperienze. Don Gabriele, dalla sua esperienza, quali sono le città dove ci sono più sette sataniche, almeno in Italia? Sono tutte allo stesso piano. Torino si è fatta una fama ingiustificata. Io credo che la città in cui c'è più satanismo sia Roma per un motivo demografico, perché ci sono più abitanti. Però oggi non c'è differenza. Anche non c'è differenza, c'è grande città e piccolo paese. Una volta si diceva la città è corrotta, i paesi sono ancora sani. Non è più così. Oggi il satanismo si è sparso ovunque. Come si entra e come si esce da queste sette, se si può uscire? È molto difficile uscire, anche perché si ha paura delle vendette della setta, per cui si fa fatica a uscirne. E come si entra? Come si entra? Sempre guidati da degli amici satanisti che introducono dentro la setta satanica. In genere con la curiosità di assistere a riti satanici, in genere con l'uso dell'alcol e della droga, per cui la persona viene, per così dire, quasi ipnotizzata, spersonalizzata e si lascia condurre dove si vuole. Un esempio, una mamma mi diceva in questi giorni: ho letto il diario segreto di mia figlia, 16 anni, io la credevo pulita, anche se di notte arrivava a casa tardi. Nel suo diario c'era scritto: io ho dato la mia anima agli altri e ho dato agli altri anche il mio corpo. Voi capite cosa vuol dire in una ragazza di 16 anni? Mettiamoci, Don Amato, nei panni di un genitore. Come si può combattere? Che cosa si può fare contro il satanismo? Un genitore si trova proprio veramente nei pasticci, perché il satanismo porta prima di tutto lontano da Dio. Quindi io dico sempre, è un problema innanzitutto di conversione, di ritornare a Dio, di ritornare alle leggi di Dio, di ritornare alla fede. Oggi non c'è fede e quando manca la fede cresce la superstizione e cresce la ricerca anche di queste evasioni, se vogliamo chiamarle evasioni, come sono le sette sataniche. Non c'è fede e allora ci si dà ai culti idolatrici. Un genitore cosa può fare? Può cercare di pregare, può cercare di far ritornare il figlio a Dio, può cercare di portare il figlio a un qualche cosa che lo scuota, come ad esempio un pellegrinaggio a Lourdes, un pellegrinaggio a un santuario mariano, un'esperienza sacra, un'esperienza religiosa che possa smuoverlo. E daremo altre soluzioni nelle prossime puntate. Per oggi ci fermiamo qui, grazie per averci ascoltati, arrivederci alla prossima puntata. Amici ascoltatori, ben trovati al Diavolo e l'Esorcista con Don Gabriele Amato che ci insegna come vincere il male. E oggi parliamo, nella puntata di quest'oggi, parliamo di sedute spiritiche, questo fenomeno così diffuso, così divulgato anche nella pubblicistica nazionale sui quotidiani. Don Gabriele, cosa sono le sedute spiritiche? Le sedute spiritiche sono interrogazioni che si fanno
per evocare un defunto, interrogarlo e ottenere delle risposte. Per cui sempre la seduta spiritica è evocare un defunto, fargli delle domande per ottenere delle risposte. E perché si fanno le sedute spiritiche? Che bisogno c'è? Beh, i motivi sono tanti. C'è un motivo di affetto, per esempio uno che vuol parlare con un defunto, una persona cara defunta, non so, un marito, gli muore la moglie o viceversa e vuole parlare con la persona defunta. Può esserci un motivo di curiosità, può esserci un motivo di interesse per avere dei consigli, per sapere cosa fare. Ci possono essere motivi anche soltanto di voglia, di curiosità per vedere se per caso un defunto si presenta e che cosa per caso vuole dire. E in che modo si fanno le sedute spiritiche? C'è tutta una trafila, una pratica da fare? Le sedute spiritiche una volta si facevano chiamando un medium che andava in trance e il medium evocava la persona che si indicava che venisse evocata. Oggi non è più necessario fare così e non si fa più così. Oggi è di comune anche nelle sedute spiritiche il self-service, il fare da soli, il fare da sé. I giovani che amano fare le cose insieme usano quello che è chiamato il gioco, lo chiamano il gioco del cartellone o del bicchierino o della moneta, un cartellone con le lettere dell'alfabeto, una moneta, un bicchierino, un oggetto su cui tutti mettono un dito, i presenti che si mettono intorno, 4, 5, 6 persone che si mettono intorno, mettono il dito sopra, l'oggetto che si muove va nelle varie lettere e forma delle parole e con questo sistema si calcola che il 37% dei giovani delle scuole superiori abbiano fatto almeno qualche volta il cosiddetto gioco del cartellone. Quindi mi perdoni, sono i giovani soprattutto che fanno queste cose oppure si ritrova questo fenomeno in tutti i tipi di categorie sociali o di persone? Si trova in tutte le categorie di persone. Direi che i giovani lo fanno soprattutto per curiosità, lo fanno soprattutto per vedere se per caso si mettono in comunicazione con un qualche defunto. Aggiungo però che sono giochi estremamente pericolosi perché può entrarci la coda del diavolo e può entrare veramente che qualcuno, dopo aver assistito a una seduta spiritica, resti colpito da una presenza malefica. E quindi qui arriviamo a quella che è la posizione della Chiesa. Perché la Chiesa dice non fate sedute spiritiche? Perché sono false, perché non sono vere, perché sono pericolose, perché? La Chiesa proibisce sempre le sedute spiritiche, prima di tutto perché vanno contro la fede in Dio. Il Dio ci ha creati, ci ha dato la libertà, ci ha dato un tempo in cui vivere, è scaduto questo tempo in cui viviamo, basta, la vita umana è finita e c'è una parabola così bella del Vangelo del ricco Epulone e del povero Lazzaro, c'è un baratro tra noi e il mondo dell'aldilà, un baratro insuperabile. Anche se c'è comunicazione di preghiera, di suffragio per i defunti, i giusti che intercedono per noi, però non c'è un dialogo diretto, c'è una barriera. E la Chiesa li proibisce anche perché ci può essere la coda del demonio, per cui uno può ricevere degli inconvenienti. La Chiesa vuole che noi viviamo di fede, che crediamo in Dio, che seguiamo Dio e i Suoi insegnamenti e quindi, scaduta la vita terrena, non vuole che cerchiamo di evocare i defunti che non hanno nessun interesse ad essere di nuovo coinvolti nelle vicende umane. Quindi la curiosità su ciò che sarà di noi, su ciò che avviene nell'aldilà, in qualche modo è bandita dalla nostra fede. È bandita perché ci debbono bastare le parole di fede. Molte volte proprio uno fa le sedute spiritiche per la curiosità di conoscere il futuro, di conoscere che cosa gli capiterà, di conoscere magari nella sua salute se c'è qualche male che lui non conosce, ma soprattutto per conoscere il futuro, per conoscere com'è la vita dell'aldilà.
E sono tutte cose che la Chiesa insegna con la fede, ci insegna con la parola di Dio, e quindi che non hanno nessun bisogno di ricerche umane che sono basate sull'errore e sulla menzogna. Sì, legato a questa curiosità per il futuro ci sono anche altre cose come l'oroscopo, l'astrologia. Qual è la differenza tra una seduta spiritica e la lettura o l'ascolto di un oroscopo? Direi che sempre sono forme di superstizione, sono sempre forme di superstizione che denotano una mancanza di fede, denotano un calo di fede, denotano un non fidarsi di Dio e nel volere chiedere a chi non è in grado di rispondere o oggetti che non sono in grado di rispondere, come l'oroscopo, volere chiedere cose che non è in grado di dire. Però ci sono anche personaggi influenti, potenti della storia che non dovrebbero aver bisogno di queste cose, eppure lo fanno. Cos'è Certo. una moda o è un bisogno tipico dell'uomo andare a cercare cosa succederà? Essere sicuro anche per ciò che succederà nel futuro. È una curiosità che tutti possono avere come curiosità, però se uno è di fede si fida solo della parola di Dio e si accontenta di quella. Se uno non ha fede, ecco che allora lei ha uomini politici, uomini sportivi, industriali, che hanno bisogno, prima di prendere delle decisioni, di consultare l'oroscopo, ad esempio, per vedere se la loro decisione è buona o cattiva, se il tempo è giusto o non è giusto per prendere questa decisione. C'è un personaggio anche biblico famoso che ha fatto qualcosa di simile e che corrisponde al nome di Saul, re Saul. Che cosa è successo, Don Amorth, in quell'episodio? Ecco, in quell'episodio è successo che realmente la medium ha evocato l'anima di un defunto, l'anima di Saul. Dio ha permesso che ciò avvenisse. Da notare però l'urlo della medium quando è comparso Saul, perché è successo un qualche cosa che a lei non era mai capitato. Quindi un urlo che ha fatto vedere l'assoluta novità della cosa. E poi le profezie di Samuele, evocato da Saul, le profezie di Samuele, tu oggi stesso, tu e i tuoi figli verrete con me, ossia profetizza loro la morte. Quindi direi che non avevano molto gusto a sentirsi profetizzare queste cose. Quindi anche nella Bibbia troviamo un episodio, diciamo una seduta spiritica molto concreta che è un insegnamento anche della pericolosità di questo fenomeno, di questa pratica. Esatto. Perché è un insegnamento... a fronte dei tanti maghi, indovini che sono nella Bibbia sono considerati degli imbroglioni, in questo caso invece si dice che è un fatto vero. Esatto, questo caso è un fatto vero che ci deve tenere proprio lontano da questi esperimenti, da queste prove. Don Gabriele, parliamo di quello che è il movimento della speranza. Che cos'è? Proprio legato a questo fenomeno. Proprio, è un movimento sorto soprattutto che ha la sua sede tra Rimini, Riccione, Cattolica, e si sta spargendo purtroppo anche all'estero. Purtroppo ne fanno parte anche sacerdoti noti. È un movimento che vuole insegnare ai genitori come parlare ai loro figli defunti. Da notare è come colgono i genitori in un momento di estrema debolezza. Un genitore che resta scioccato per la morte, mettiamo per un incidente stradale, la morte di un figlio di 18-20 anni. Ecco, insegnano come comunicare. E allora voi capite che la curiosità da parte del genitore, l'attrattiva è grandissima. E come insegnano a comunicare? Soprattutto con due sistemi, col sistema della scrittura automatica e col sistema del registratore. Da notare che sono tutti sistemi fasulli. Ad esempio, una volta si è riunito una quindicina di persone solite ad usare il sistema del registratore.
Si è messo sul tavolo un registratore, lo si è fatto girare a vuoto, poi quando lo si è fatto girare di nuovo per l'ascolto, ecco che tutti hanno scritto perché tutti hanno sentito qualcosa, ma sono uscite 15 versioni completamente diverse. Quindi vuol dire che non c'è una scrittura automatica che permetta di metterci in comunicazione non esiste. con i nostri cari. È tutta creazione Don Gabriele, del subconscio. Qual è il modo migliore per metterci in comunicazione con i nostri cari defunti allora? Il metodo migliore, unico, è la preghiera. Noi ci possiamo mettere in comunicazione con i nostri cari attraverso Dio, solo attraverso Dio. Anche qui ritorna la parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro. Il ricco Epulone, parlando dall'inferno, non si rivolge a Lazzaro, si rivolge ad Abramo che rappresenta Dio. Dì a Lazzaro per favore, ossia usa il tramite di Dio. Solo attraverso Dio noi possiamo comunicare con i nostri defunti e il Signore qualche volta, qualche rara volta, può permettere anche che un defunto si presenti o si faccia udire, ma sono casi rarissimi, casi voluti da Dio, da non ricercarsi e non sono frutto della nostra abilità. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Amici ascoltatori, bentrovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo in compagnia di Don Gabriele Amorth che ci insegna come vincere il male. E oggi parliamo di un argomento specifico che è la magia. Don Gabriele, che cos'è la magia? Non è facile darne una definizione, perché la magia si basa sul credere che ci siano delle persone che abbiano dei poteri particolari, sia di influire sugli uomini, sia di influire sugli eventi, che abbiano dei poteri particolari di fare del bene o di fare del male, che abbiano dei poteri particolari di indovinare il futuro, di predire quelli che saranno gli avvenimenti della nostra vita e di influire su questi avvenimenti. Per cui la magia è la forma più diffusa di occultismo, le tre grandi forme di occultismo: magia, sedute spiritiche, sette sataniche. La magia è la forma più diffusa. Quindi quando uno fa il mago in qualche modo pretende di mettersi al posto di Dio. Pretende di mettersi al posto perlomeno di uno che ha dei poteri straordinari. Da notare che oltre il 99%, direi 99,9% dei maghi sono soltanto degli imbroglioni, che tutt'al più hanno una certa capacità intuitiva sulle persone, hanno un'influenza non dico ipnotica, ma un'influenza una capacità di influire sulle debolezze di una persona, per cui una persona resta colpita da quello che il mago gli dice e molte volte ne resta completamente soggiogata. Il mago cosa fa? Cosa dice? Ci sono tante forme di magia. In genere uno va dal mago per sapere il proprio futuro, oppure uno va dal mago perché ha un bisogno particolare. La grande maggioranza delle magie sono a scopo amorose. Per esempio, uno si innamora di una ragazza, va dal mago perché la ragazza si innamori di lui. Uno si innamora del fidanzato di una sua amica, va dal mago perché il fidanzato lasci la sua amica e si unisca a lui.
Quindi si va dal mago perché si vuole cambiare l'evento naturale delle cose. Esatto, si vuole cambiare l'evento naturale delle cose. Oppure si va dal mago per spirito di vendetta, perché faccia del male a una persona, perché faccia del male a una famiglia, perché faccia del male a un'abitazione. Ecco, in proposito si parla di magia bianca e magia nera. Che Esatto. differenza c'è? La differenza è una sola. È tutta magia, perché la magia è sempre, quando non è puro imbroglio, il che avviene il più delle volte, quando non è puro imbroglio, la magia è sempre un ricorso a Satana, per cui sia che si tratti di magia bianca, che sarebbe togliere il male, sia che si tratti di magia nera, che è dare il male, è sempre fatto attraverso l'intervento di Satana, per cui è sempre proibita, è sempre un ricorso al demonio. Sono molti i cosiddetti maghi o gli operatori dell'occulto? Gli operatori dell'occulto sono proprio molti, sono più del doppio dei sacerdoti che ci sono in Italia. Addirittura? Più del doppio dei sacerdoti, e in Italia si calcolo i ragionamenti fatti di Cecilia Trocchi, Cecilia Gatto Trocchi, Cecilia Gatto Trocchi, che ha studiato, per esempio, è arrivata a dire che 13 milioni di italiani vanno dai maghi. E io le ho chiesto, ma come hai fatto ad arrivare a questa cifra? Perché non è una cifra inventata, sballata, è una cifra frutto di studio. Dice, ci ho impiegato 4 anni di ricerche e 4 anni di indagini. O pensiamo, 13 milioni di italiani che frequentano i maghi, e aggiungo anche di tutte le categorie. Non è che vada dal mago la vecchietta sprovveduta o il ragazzo sprovveduto, ci va dal mago anche qui l'industriale, lo sportivo, l'uomo politico, il ricco, il povero, tutti vanno dal mago. Don Amorto, si va dal mago perché si è persone deboli, facilmente influenzabili, o perché si è persone senza fede? Sempre direi c'è una scarsità di fede, su questo non c'è dubbio, perché rivolgersi ai maghi significa proprio un abdicare il rivolgersi a Dio e rivolgersi al rivale di Dio, perché come dicevo i maghi, se non sono imbroglioni, sono legati a Satana, o sono legati a Satana o sono semplici imbroglioni. Poi uno deve distinguere il mago e comprendere se un mago fa delle sciocchezze da come agisce. Uno va da un mago che prende dell'acqua. Ecco, che cosa fa in concreto un mago? Fa tante cose diverse, proprio dipende da mago e mago. C'è il mago che solo ascolta e dà delle risposte. C'è il mago che benedice dell'acqua, la dà da bere e dice che quell'acqua ha dei poteri particolari. C'è il mago che dà dei talismani in genere costosissimi, che dovrebbero proteggere la persona e invece la caricano di negatività. C'è il mago che si dà le arie del profeta e quindi che predice eventi futuri, che poi avvengono o non avvengono, questo è un altro paio di maniche, e predice eventi futuri e predice la possibilità di influire su questi eventi secondo i suoi poteri, secondo la sua volontà. Ecco, nell'armamentario dei maghi ci sono anche i simboli religiosi cristiani? No. Però i maghi in genere si circondano nei loro studi di immagini sacre, crocifissi, madonne, ritratti di Padre Pio, per darla da bere, per ingannare, per dare l'impressione di essere persone che agiscono in buona fede, che agiscono con spirito religioso, ma quello è solo un inganno. In realtà poi a cosa mirano? Ai soldi? Il mago lo fanno mira soprattutto solo ai per soldi. guadagno. Il mago mira solo i soldi, unicamente ai soldi, e la sua grande abilità è quella di sapere vuotare il portafoglio. Possibile, Don Gabriele, che nel mondo, nel terzo millennio, con tutto il progresso scientifico che c'è, con tutte le conoscenze anche a livello più basso della popolazione, l'istruzione che c'è, ma possibile che si vada ancora dal mago? Purtroppo è possibile. Da notare che il ricorso al mago è un fenomeno di tutti i tempi, di tutte le epoche, di tutte le razze umane, che convivono con tutte le religioni. Quindi uno può andare a messa la mattina e al pomeriggio andare dal mago,
ossia non guarda in faccia il ricorso al mago, non guarda in faccia né il grado di cultura della persona, né il grado di civiltà dell'ambiente in cui la persona vive, né il grado di raggiunta intelligenza di una persona. Anche le persone più intelligenti, più istruite, si vede che vanno dal mago. Perché? È curiosità, è debolezza, è bisogno, non so, un industriale, un commerciante che a un certo punto vede che il suo negozio viene completamente disertato, nessuno mette più piede nel suo negozio e allora va dal mago sperando che il mago trovi la soluzione per far sì che dei nuovi clienti tornino a frequentare il suo negozio. E ahimè non arrivano lo stesso. E i clienti non arrivano lo stesso. In compenso, quei pochi quattrini che ha li sborsa dandoli al mago. Dandoli al mago. Don Gabriele, che cos'è la divinazione? La divinazione è indovinare il futuro, è predire il futuro. Anche questa è una forma molto usata dai maghi, per cui si confonde la divinazione con la magia, è quella forma di magia che predice le cose future. Anche qui o è solo imbroglio o c'è un intervento demoniaco. Ecco perché la Chiesa mette in guardia anche dal ricorso ai maghi, come mette in guardia da tutte le forme di superstizione, perché sono un abdicare dall'autorità di Dio e dal ricorso a Dio. Quindi tutti quei personaggi che nelle TV private locali fanno la lettura dei tarocchi, delle carte, i pendolini, tutte queste cose qua, possiamo dire chiaramente e tranquillamente, fatene a meno. E fatene a meno, sono tutte falsità, però purtroppo sono tutti metodi che hanno divulgato enormemente il ricorso ai maghi e tante persone che poi sono venute da me mi dicevano sono andato dal mago tale, dalla maga tale, perché l'ho vista in televisione, ho preso contatto con lei, eccetera, perché molte volte queste produzioni, queste visioni in televisione divulgano purtroppo l'errore e divulgano il ricorso a queste forme di superstizione. Quindi niente magie, niente sedute spiritiche, niente letture delle carte. Amici ascoltatori, seguite Don Amorth che di queste cose se ne intende e ci rivediamo nella prossima puntata. Grazie per l'ascolto. Amici ascoltatori, ben trovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo sempre con Don Gabriele Amorth e oggi entriamo più nel dettaglio in quello che è il fenomeno degli esorcismi, di cui Don Gabriele Amorth è un esperto da lunga data. E parliamo oggi dei disturbi provocati dal demonio. Don Gabriele, quali disturbi può dare il demonio? Il demonio può dare 4 tipi di disturbi. Il più grave, la possessione diabolica. La vessazione, l'ossessione, l'infestazione. La possessione è quando si ha l'impressione che il demonio sia dentro una persona, parli con la bocca della persona, agisce con le membra della persona, la persona va in trance. La persona va in trance, il più delle volte non ricorda niente di ciò che ha detto, di ciò che ha fatto durante l'esorcismo. E è la forma più grave, la forma più forte e diciamo anche subito che quando uno è posseduto dal demonio, per liberarlo dal demonio occorrono molti esorcismi, molta preghiera.
La vessazione è quando non c'è una presenza del demonio, ma il demonio dà dei disturbi, per così dire, dall'esterno. Ad esempio, prendiamo un Padre Pio che veniva battuto, colpito dal demonio, veniva percosso dal demonio. E era indemoniato? No, non era indemoniato, però il demonio gli dava dei disturbi fortissimi, esterni, lo faceva sanguinare, una volta gli ha sbattuto la testa per terra, hanno dovuto dargli dei punti nell'arco sopraccigliare. Ecco, la vessazione diabolica. E la terza? La terza forma è l'ossessione. L'ossessione diabolica è quando il demonio dà dei pensieri ossessivi, invincibili, che portano alla disperazione e che portano il più delle volte ai tentativi di suicidio. Pensieri ossessivi, invincibili, che portano alla persona alla totale disperazione, oltre alla totale incapacità di compiere qualsiasi attività. E sono casi che lei ha potuto constatare di persona? Sono tutte nelle casi, 3 forme? Sì, tutti i casi che ho potuto constatare di persona, e molte volte, dal momento che di esorcismi ne ho fatti proprio tanti in questi anni. L'ultima forma, la infestazione diabolica, io riservo questo linguaggio, questo termine, non per le persone, ma per i luoghi, per gli oggetti, per gli animali. È possibile che anche una casa venga infestata dal demonio, che si sentono porte che sbattono, finestre che si aprono e si chiudono, luci che si spengono o si accendono da soli, botti, fenomeni vari che purtroppo qualche volta avvengono. Da notare che sono tutti fenomeni rari, tutte e 4 queste forme sono fenomeni rari. Ecco, non facciamo appunto allarmismo, non è che queste cose succedono tutti i giorni in tutte le case con tutte le persone. Sono casi molto specifici che possono succedere, ma non è detto che succedano, vero? Esatto, e il più delle volte le persone che vengono da noi esorcisti vengono per farsi fare un esorcismo accusando qualcuno di questi disturbi e in realtà non hanno nessuno di questi disturbi. Don Gabriele, però in che modo si può essere colpiti dal demonio? Perché si fa fatica a credere che ci possa essere qualcuno al di fuori di noi che abbia un'influenza così, che può avere un'influenza così forte nella nostra vita. Purtroppo questo è possibile. Anche qui io uso elencare 4 forme per cui uno può essere colpito dal demonio. Una prima forma, se uno si indurisce fortemente nel peccato, come è il caso di Giuda, quando il Vangelo ci dice Satana entrò in lui. Anch'io ho avuto un caso di un giovanotto di 35 anni che era veramente posseduto dal demonio perché aveva un complesso che non le sto a elencare di vizi, tanto che quando gli ho detto tu c'hai un demonio grande e grosso, mi ha risposto sì, lo voglio, ci sto bene, sto volentieri con lui. Ecco la volontà di dare se stesso al demonio. Una seconda forma, qui è una forma colpevole, uno è colpevole della possessione diabolica. Un'altra forma che è incolpevole è quando uno, ed è purtroppo la più comune, quando uno viene colpito da un maleficio. Maleficio è fare del male per mezzo del demonio. Purtroppo è possibile che ci siano persone collegate a Satana, anche qui caso rarissimo, e che possano fare del male per mezzo del demonio. È un caso purtroppo che sempre nella rarità dei casi che si presentano di influenze demoniache è un caso che purtroppo si dimostra reale, si dimostra abbastanza frequente. Non so, faccio un esempio. Ecco, qual è la forma più diffusa e pericolosa di questi disturbi? È questa qui proprio, la forma più pericolosa, più comune, è che uno resti colpito da un maleficio. Maleficio fatto da un'altra persona che si rivolge a un mago, a un vero mago collegato con Satana, per fare del male a questa persona. Purtroppo questa forma è possibile
È possibile, ci si difende, diciamo anche subito, chi è in grazia di Dio, chi prega, chi vive unito al Signore è corazzato, per cui anche se gli viene fatto un maleficio è difficilissimo che il maleficio attecchisca, in genere non attecchisce. Ma chi è che può fare del male a un'altra persona? Cioè, esistono veramente questi personaggi dediti al male? Purtroppo esistono. Purtroppo esistono. Ci sono persone dedite Ma sono al male. persone che possiamo incontrare, sono persone normali o hanno qualcosa che noi possiamo individuare in loro, per cui possiamo dire quello è una persona malefica? No, in genere non hanno niente di particolare, per cui non sono individuabili. Non sono individuabili. Però è individuabile magari la persona che ha fatto il maleficio, che l'ha commissionato. Non so, mettiamo una ragazza è fidanzata, il fidanzato a un certo momento la pianta. In genere è la madre della ragazza che si vendica, vuole vendicare la figlia e dice: ah sì, tu non ti sposerai mai. Ed è un fatto che questo giovane, per quanto faccia tentativi, non riesce più a trovare una ragazza. Perché? Perché gli è stato fatto un maleficio che gli impedisce il legame con una ragazza. Sono casi rari, ripeto, molto rari, ma possibili. E la soluzione, diciamo, lo strumento di difesa è evitare il peccato? Esatto, evitare il peccato, pregare, ricevere anche semplici benedizioni di un sacerdote. Le benedizioni sono efficacissime, uno si libera dai malefici, ci si libera soprattutto col ricorso a Dio, ci si libera con la preghiera, ci si libera anche ricevendo preghiere di guarigione e liberazione come vengono fatte comunemente nei gruppi del rinnovamento. Ecco, c'è il problema poi però di chi convive con queste persone che hanno problemi, che sono stati colpiti dal male. C'è contagio? No, non c'è contagio. O come dobbiamo comportarci con queste persone che magari ci capitano anche nell'ambito delle nostre conoscenze? Diciamo subito che non c'è contagio. Questo ci tengo bene a dirlo, per cui anche quelle persone che ad esempio assistono, aiutano una persona posseduta dal demonio, aiutandola a pregare, aiutandola a venire dall'esorcista, aiutandola a tenerla stretta se durante l'esorcismo diventa furiosa, non hanno nessun danno, nessuna conseguenza. Sono mali che non hanno contagio, non sono contagiosi. E nel caso invece che si presupponga una certa, come dire, una predisposizione ereditaria a queste cose, è possibile? Ma questa è una questione discussa. Da quando un medico inglese, Kenneth McCall, ha scritto un libro in cui Fino alle radici e poi altri libri in cui ha studiato l'albero genealogico e fa risalire i mali all'albero genealogico, ecco, è venuto un po' di moda pensare che uno possa ricevere ereditariamente questi mali. Io non ci credo, perché il mio grande maestro, il compianto padre Candido Mantini, non ci credeva, diceva: ereditiamo già tante cose dai nostri antenati, i mali malefici non si ereditano. Quindi la Bibbia le colpe dei padri non possono ricadere sui figli. Esatto, la Bibbia dice chiaramente che ognuno paga per sé, i padri non pagano per le colpe dei figli e i figli non pagano per le colpe dei padri. Che possa rimanere un po' di dubbio che ci sia un qualche maleficio fatto proprio perché ricada su una persona, su un figlio, su un nipote, ecco, un po' di dubbio può rimanere. La lascio come questione dubbia, come questione aperta. In linea generale però direi di scartarla. E comunque, Don Gabriele, alla fine del discorso prevale sempre quello che abbiamo detto sin dall'inizio delle nostre trasmissioni, cioè che chi è con Dio, chi è con Cristo, non deve temere nessun male, vero? Esatto, non deve temere Dobbiamo nessun male. sempre lasciar passare questo messaggio positivo. Certo, San Giacomo ci dice: resistete al diavolo e lui fuggirà da voi. È il diavolo che ha paura di noi, perché noi siamo con Cristo che ha sconfitto Satana, per cui non dobbiamo avere nessuna paura del demonio, nessuna paura di ricevere dei malefici, nessuna paura dobbiamo temere solo una cosa, ecco sì, dobbiamo temere il peccato.
Dobbiamo temere il peccato perché questo sì che dà la nostra anima a Satana. Tra l'altro vorrei dire, i mali che il demonio può dare sono solo mali fisici che colpiscono il corpo, mai il demonio può arrivare a toccare l'anima. Solo il peccato fa sì che la nostra anima venga toccata dal demonio. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amort, grazie anche a voi amici ascoltatori che ci avete seguiti, arrivederci alla prossima puntata. Amici ascoltatori, ben trovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo sempre con Don Gabriele Amort e oggi parliamo di come distinguere un malato da un posseduto dal demonio. Don Gabriele, non c'è il rischio di confondere una malattia fisica con una possessione diabolica? Il rischio c'è e direi che è uno dei casi limite più difficili da parte dell'esorcista riuscire a fare questa distinzione. Dico anche subito che la certezza che un male sia di carattere malefico sia soltanto facendo l'esorcismo. Prima però bisogna vedere se ci sono motivi di sospetto per dover procedere all'esorcismo. Quindi come si fa? Intanto chi viene dall'esorcista è già sempre stato prima curato da psichiatri, se no non vengono. Se uno non ha fatto visite psichiatriche gliele facciamo fare, perché quando uno ha un male, la normalità è che il male sia un male di carattere naturale, è un'eccezione che il male sia un male malefico, per cui se viene da me una persona che non è ancora stata visitata da uno psichiatra, da uno psicologo, allora lo mando, dico, non la prendo in considerazione. Quindi l'unico preliminare all'esorcismo è la visita psichiatrica, non ci sono altri tipi di esami che si fanno? Visita psichiatrica. Poi dipende dai tipi di mali che uno ha. Se uno ha dei mali naturali allo stomaco, alla testa, allora possono esserci altri specialisti medici che hanno provato a curare senza ottenere nessun effetto. Anche questo è un caso che molte volte a noi si presenta. Ma stiamo al tema principale, distinguere un male malefico da un male psichico, che è la cosa più difficile. Si incomincia col chiedere se una persona ha dell'opposizione al sacro, perché l'opposizione al sacro è il sintomo più forte di differenza. Per esempio, se prima pregava e poi non prega più, se prima andava a messa e poi non ci va più, se quando viene benedetta si arrabbia, si rotola per terra, se bestemmia, se non può vedere immagini sacre. Ecco, questi sono sintomi di sospetto, non certi però, solo sintomi di sospetto. La certezza, ripeto, sia solo con l'esorcismo. Lei lo fa questo in una sorta di interrogatorio che fa l'individuo che si presenta da lei? Esatto. Prima di tutto si fa un interrogatorio all'individuo, possibilmente anche presente i genitori, i suoi parenti, i suoi cari, perché è anche importante sentire il loro parere. L'individuo molte volte non è un buon giudice di se stesso perché non si rende conto dei suoi comportamenti. Per esempio, ho a che fare adesso con un giovane che non è indemoniato, però bestemmia, si arrabbia, dice parolacce contro i genitori e poi non ricorda niente di tutto questo. Qui si tratta di un male di carattere naturale, non è un male di carattere malefico. Ecco,
Don Gabriele, alla fine non è che tutti quelli che magari bestemmiano o fanno qualche azione cattiva sono posseduti dal demonio. No, è raro. La possessione del demonio, diciamo pur sempre, è rarissima. Però qualche volta c'è. Non so, un caso pratico. Un papà dubita che un suo figlio abbia la possessione diabolica perché bestemmia, perché si arrabbia se sente pregare, perché hanno provato a farlo benedire e si rotolava per terra. Un giorno a tavola, mentre mangiano, il papà interiormente, senza aprire bocca, incomincia Ave Maria. Questo giovane di scatto s'alza in piedi, papà smettila. Ecco, un segno così è un sintomo di sospetto. Poi si procede, in caso simile, si procede all'esorcismo. Sì. Ecco, lei dalla sua esperienza, avendo praticato molti di questi casi, riesce a percepire subito o ha bisogno di molto tempo per capire se una persona ha solo un problema fisico, psicologico oppure un problema di tipo più complicato? In genere ci riesco subito a capirlo. Non occorre neanche fare un esorcismo di prova, in genere riesco a capirlo già dal discorso, tutt'al più do una benedizione e vedo se alla mia benedizione ha un minimo di reazioni. Se non ha nessuna reazione vuol dire proprio che non c'è niente. Ecco, e proprio stando alla sua esperienza, sono molti i casi di possessione diabolica effettiva oppure sono soltanto non so, casi rarissimi nella sua esperienza? I casi di possessione vera e propria sono rari, sono più frequenti i casi di disturbi di carattere malefico. Da notare che ci possono essere disturbi di carattere malefico senza che ci sia la possessione diabolica e anche in questo caso, il nuovo catechismo lo dice espressamente, si possono praticare esorcismi. Perché noi in una precedente puntata abbiamo detto che ci possono essere tante cause, no? Sì. Di possessione o che si arriva alla possessione diabolica proprio perché ci sono fenomeni appunto di magia, di occultismo. L'occultismo è tanto pericoloso. Uno che si dà ai maghi, si dà sedute spiritiche, si dà sette sataniche, è molto facile che resti colpito dal demonio, almeno con disturbi di carattere malefico. Più raramente può portare, questi fenomeni possono portare almeno o perlomeno al disturbo, ma non alla possessione diabolica vera e propria. Esatto, al disturbo, ma non alla possessione. Però anche nel caso di disturbo si fanno esorcismi. Sì. Don Gabriele, ci sono dei casi citati anche nel Vangelo, come il giovane guarito da Gesù ai piedi del Tabor. In quel caso si trattava di una malattia, di epilessia, come molte volte si accenna, oppure di una possessione diabolica effettiva? Ecco, lì il Vangelo è chiarissimo, si tratta di possessione diabolica. Perché allora viene chiamato da alcuni evangelisti epilettico? Perché ci dà l'occasione di toccare, di mettere il dito su un altro trucco del demonio. Il demonio fa di tutto per nascondersi, perché se si manifesta la sua presenza allora viene sfrattato. Fa di tutto per nascondersi e alle volte si nasconde assumendo degli atteggiamenti di una malattia. Quindi in questo caso, nel caso dei giovani al piedi del Tabor, il demonio si nascondeva dando dei disturbi che erano identici ai disturbi dell'epilessia, per cui questo cadeva per terra, si muoveva e allora uno avrebbe detto è epilettico. Invece era il demonio che si nascondeva sperando di non essere scoperto, ma sperando che le persone pensassero solo un'epilessia. Perché poi nel Vangelo ci sono tanti altri casi invece che vengono citati molto chiaramente di possessione diabolica. Sì, ci sono tanti casi. Gesù ha esercitato spessissimo questo ministero e agli apostoli ha detto di esercitarlo e ha dato il mandato di esercitarlo anche a tutti i suoi seguaci. Coloro che credono in me, nel mio nome cacceranno i demoni, dice il Vangelo di Marco al capitolo 16, versetto 17. Quindi tutti possono fare preghiere di liberazione. Ecco, sempre rimanendo alla distinzione tra malattia e possessione, è possibile però il caso
in cui uno presenti dei sintomi sia di malattia psichica come pure di possessione diabolica, cioè che ci siano purtroppo tutti e due i mali? È possibile, sono i casi più difficili e sono i casi in cui uno ha bisogno sia delle cure dello psichiatra sia degli esorcismi da parte dell'esorcista. Però il caso rarissimo, ma è un caso possibile. Ne ho avuto anch'io alcuni esempi, un esempio tipico, questo ve lo racconto perché è bello dirlo. Padre Candido sospettava che una sua paziente di cui era sicuro che aveva una possessione diabolica, sospettava che avesse anche mali di carattere malefico. E allora ha telefonato a un suo amico psichiatra, ha preso appuntamento, gli ha mandato sta ragazza. Lo psichiatra, un bel tavolo grande, l'ha fatta sedere, gli ha fatto l'interrogatorio che fanno sempre gli psichiatri all'inizio e poi gli ha detto: guardi signorina, lei intanto prenda queste medicine. Gli ha incominciato a scrivere nel suo prontuario, ha visto immediatamente una mano che è arrivata sul suo prontuario, gli ha strappato il foglio, l'ha buttato nel cestino dicendo con una voce rauca maschile: questa non è roba per me. Ha guardato sta ragazza, era distante, immobile, seduta sulla sedia, non è che si sporgesse in avanti, ha calcolato che il braccio le si sia allungato di 2 metri. Ha avuto una tale paura questo medico che non ne ha più voluto sapere né di sta ragazza né di un paziente di Padre Candido. E l'ha mandata dall'esorcista? L'ha mandata dall'esorcista. Ecco, allora quindi che consiglio dare a chi si ritiene colpito da un maleficio? Andare dall'esorcista o andare dallo psichiatra o da tutte e due? Andare prima di tutto a pregare, in ogni caso pregare, poi prima di tutto uno va dal medico. Perché è molto più facile, la normalità dei casi è che i mali siano di carattere naturale, è rarissimo il caso, è un'eccezione che il male sia di origine malefica. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amott, grazie anche a voi amici ascoltatori, arrivederci alla prossima puntata. Amici ascoltatori, rieccoci all'appuntamento con il diavolo e l'esorcista. Siamo sempre in compagnia di Don Gabriele Amott e oggi affronteremo proprio nel dettaglio che cos'è l'esorcismo. Appunto, Don Gabriele, perché la Chiesa pratica e che cos'è la pratica dell'esorcismo? La pratica dell'esorcismo è una pratica istituita da Gesù Cristo, un potere che Gesù ha dato agli apostoli e poi l'ha esteso ai discepoli e alla fine l'ha esteso anche a tutti i credenti in Lui, il potere di cacciare i demoni. Abbiamo detto in un'altra puntata che tutti i popoli di tutte le nazioni, di tutte le razze hanno il senso della presenza di un male malefico, lo combattono come possono conforme la loro cultura. Ecco, sappiamo dal Vangelo, dalla Bibbia esattamente chi è Satana, sappiamo esattamente che persona è, sappiamo esattamente che Cristo lo ha vinto e Cristo ha dato il potere di cacciarlo via. Quindi diciamo che l'esorcismo si fa non in presenza di malattie o in presenza di turbe psichiche, ma si fa soltanto quando ci si è accertati che c'è la possessione diabolica. Esatto, quando c'è o la possessione o un male di carattere malefico, allora si procede all'esorcismo, negli altri casi no. Quando è che si può e si deve fare un esorcismo allora?
Si deve fare un esorcismo. Cioè quando è che l'esorcista prende la decisione, dice qui bisogna intervenire? Quando vede dall'interrogatorio e dai segni preliminari che io chiamo sintomi di sospetto, vede che c'è da pensare alla possibilità della presenza del demonio o dell'influenza del demonio. Allora procede all'esorcismo e con l'esorcismo ci si accerta se questa presenza, se questa influenza c'è o non c'è. Varie volte mi è capitato di fare un esorcismo preliminare su una persona per cui mi sembrava che ci fossero sintomi di sospetto e già facendo questo esorcismo preliminare ho visto che non c'era niente. E allora basta. Don Gabriele, dalla sua esperienza, le è rimasto qualche volta qualche dubbio se procedere o meno? Qualche volta sì. E in genere io sono favorevole, quando ho il dubbio, sono favorevole a procedere, perché mi sono capitati dei casi in cui il demonio si è manifestato dopo una serie di esorcismi, non durante i primi esorcismi. Se avessi smesso non mi sarei accorto di questa presenza del demonio. E adesso veniamo a chi può fare. Lei ha accennato in precedenza al fatto che Gesù ha dato un certo mandato ai suoi discepoli. Gesù ha praticato gli esorcismi, ha dato il mandato ai suoi discepoli di fare esorcismi e di scacciare il male. Quindi oggi chi può fare l'esorcista? Ecco, diciamo subito che nei primi 4 secoli della Chiesa tutti i cristiani facevano esorcismi, ossia cacciavano i demoni. Poi nel IV secolo la Chiesa ha istituito, per dare più forza, più valore, più importanza, più efficacia all'esorcismo, ha istituito il sacramentale dell'esorcismo, che è riservato ai sacerdoti autorizzati dal loro vescovo. Per cui l'esorcismo può essere fatto soltanto da sacerdoti autorizzati dal vescovo. Ecco, noi parliamo, Don Gabriele, che cos'è un sacramentale? Un sacramentale è un rito istituito dalla Chiesa, i sacramenti sono istituiti da Gesù Cristo, è un rito istituito dalla Chiesa, un po' con delle similitudini con i sacramenti, che hanno degli scopi altamente spirituali. Quindi diciamo che è un qualcosa che si avvicina a un sacramento. Che si avvicina, molte volte lo completa, molte volte i sacramenti comprendono anche dei sacramentali, per esempio l'uso d'acqua benedetta. L'acqua benedetta è un sacramentale, nell'amministrazione di vari sacramenti si usa l'acqua benedetta. Che doti deve avere un esorcista? Un esorcista, direi le doti comuni che dovrebbe avere qualunque sacerdote. Il diritto canonico elenca che sia uno di preghiera, che sia uno di scienza, per dire insomma di una certa cultura, che sia uno di buona fama. E può farlo qualunque sacerdote oppure c'è un incarico da parte della Chiesa locale per procedere agli esorcismi? È il vescovo che a suo arbitrio dà l'incarico a un sacerdote di fare l'esorcista, ossia lo autorizza a usare quelle preghiere particolari riservate all'esorcista e a fare quelle preghiere, appunto gli esorcismi, che sono preghiere ufficiali della Chiesa, ossia fatte in nome della Chiesa. Ecco, nella Chiesa locale, in una parrocchia, in una diocesi, una persona che ha di questi problemi o perlomeno ha di questi dubbi, come fa? Come si muove? A chi deve rivolgersi? Io consiglio sempre di rivolgersi alle curie vescovili. Non occorre la persona del vescovo, basta il suo segretario, il vicario generale. Siccome sono i vescovi che nominano gli esorcisti, nelle curie vescovili sono informati di chi sono gli esorcisti della diocesi. A Roma, ad esempio, siamo in 9 esorcisti. Se uno va all'ufficio del vicariato, c'è un ufficio apposito per la pastorale degli esorcisti, danno l'elenco dei 9 esorcisti della diocesi di Roma. Quindi non affidarsi al primo venuto, ma andare nelle strutture della Chiesa. Esatto, andare nelle strutture della Chiesa per avere l'esorcismo. Perché purtroppo ci sono anche dei casi di persone che si sono affidate a degli imbroglioni. Esatto, purtroppo è vero che si sono affidati ad imbroglioni e
io dico sempre, se la persona a cui voi vi rivolgete è un laico, senz'altro non può fare esorcismi, perché l'esorcismo lo può fare solo un sacerdote autorizzato dal vescovo. Se è un sacerdote e dubitate che sia esorcista, telefonate alla curia vescovile e vi rispondono se quello è veramente esorcista o no. Quali sono gli effetti di questa pratica dell'esorcismo? Si arriva subito alla liberazione oppure è un processo lungo? In genere il processo è lungo, dipende dalla profondità del male, direi, e anche se il male si è molto radicato. Ad esempio viene da me un uomo di 50 anni e facendo l'itinerario della sua vita si vede che il male ce l'ha avuto da quando aveva 10 anni e il male ha avuto tempo di mettere radici e allora ci vuole più tempo. In genere per liberare una persona posseduta ci vogliono mesi di esorcismi o anche anni di esorcismi. E aggiungo anche una frase di Sant'Alfonso de Liguori tanto vera, che dice che non sempre con gli esorcismi si arriva alla totale liberazione, sempre si arriva a dare beneficio, per cui la persona ha beneficio e in genere può condurre una vita normale, anche se non si arriva alla totale liberazione. Il caso più lungo che le è capitato per le mani? Ce ne sono alcuni casi che li ho da quando sono stato nominato esorcista nell'86 e ancora adesso perdurano. Quindi ancora dopo 18 anni? Dopo 18 anni, però come dicevo hanno avuto grandi miglioramenti, prima si agitavano, prima si arrabbiavano, si infuriavano durante gli esorcismi, adesso no, l'esorcismo è diventato una benedizione calma, tranquilla, la ricevono una volta ogni 3-4 mesi, ossia rare volte, quando sentono il bisogno di ricevere una benedizione d'esorcismo, vengono, ritornano, per cui una liberazione totale non c'è, ma conducono una vita normale. Sono in via di guarigione, si può dire. Sì, sono in via di guarigione. Don Gabriele, accanto a quella che è la pratica dell'esorcismo, c'è anche la preghiera di liberazione. Sì. Che cos'è? Ecco, la preghiera di liberazione è molto importante ricordarla, perché le parole di Gesù, coloro che credono in me, nel mio nome cacceranno i demoni, per cui tutti coloro che credono in Gesù, uomini, donne, adulti, bambini, possono cacciare demoni con la preghiera di liberazione, che è una preghiera privata, mentre l'esorcismo è una preghiera pubblica fatta in nome della Chiesa, con l'autorità della Chiesa, quindi a maggior forza. Però anche la preghiera privata, se fatta con fede, ha forza, tanto che ci sono molti santi che senza essere esorcisti cacciavano i demoni per la forza della loro fede. Erano preghiere di liberazione. In cosa consiste? Una preghiera che si trova facilmente nei manuali di preghiera, nei libri, dove? Esatto, si trova facilmente, per esempio anche nell'ultimo rituale pubblicato ci sono alla fine, c'è una seconda appendice con preghiere che tutti i fedeli possono fare. Uno può anche inventarle le parole, perché la base della preghiera di liberazione o dell'esorcismo è sempre in nome di Gesù, Satana vattene. Quindi uno la preghiera di liberazione la può anche inventare, lì per lì. Ecco, quindi diciamo che c'è una preghiera ufficiale della Chiesa e una pratica come quella dell'esorcismo che la Chiesa affida a dei sacerdoti, delle persone incaricate dalla Chiesa locale, mentre tutti possiamo contribuire alla liberazione dal demonio attraverso la nostra preghiera, attraverso le nostre pratiche di pietà normali. Esatto. Quelle quotidiane che facciamo sempre. Esatto, le preghiere quotidiane sono sempre validissime. In più uno può aggiungere anche vere e proprie preghiere di liberazione. Nei gruppi del rinnovamento è diventato usuale fare preghiere di guarigione e liberazione. Magari imponendo, chi guida la preghiera pone la mano sul capo della persona e tutti pregano con parole loro perché la persona sia liberata. D'altronde anche nel Padre Nostro c'è anche questa invocazione, certamente, no? Liberaci dal male. L'ultima invocazione, liberaci dal male, che il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega con molta esattezza, non significa liberaci dal male in generale, ma significa liberaci dal maligno, ossia liberaci dalla persona di Satana. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amort per la consulenza che ci ha dato, la sua competenza
e noi ci rivediamo, cari amici ascoltatori, alla prossima puntata. Amici che siete all'ascolto, ben trovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo sempre in compagnia di Don Gabriele Amorth e dopo tutto quello che abbiamo spiegato a proposito delle possessioni diaboliche, della magia, dell'occultismo, veniamo al punto centrale, cioè all'esorcismo. Come si fa? In quali casi si fa? Come si procede? Don Gabriele Amorth ci farà vedere oggi come si fa un esorcismo. Abbiamo detto, Don Gabriele, quindi che si arriva alla persona da esorcizzare dopo aver fatto tutta una serie di preliminari. Quali sono? L'interrogatorio e vedere se ci sono sintomi tali da dover procedere all'esorcismo. Se si vede che questi sintomi ci sono, allora si procede all'esorcismo. Si fa venire la persona, ho sempre con me almeno 4 persone che mi aiutano e che si mettono in cerchio di fronte alla persona che siede su una poltrona. Se sappiamo già che la persona, o se già accorgiamo durante l'esorcismo che la persona si infuria, allora anziché sulla poltrona la mettiamo su un lettino. Abbiamo sempre anche un lettino e eventualmente ci aiutiamo anche con delle cinghie per tenerla stretta, perché l'importante è che la persona non si faccia male. Quindi, Don Gabriele, il luogo dove si procede all'esorcismo è una chiesa oppure può essere un luogo qualsiasi? Può essere un luogo qualsiasi. Di per sé sarebbe meglio se fosse la chiesa. In genere è la sagrestia o un luogo adiacente alla chiesa, una stanza adiacente alla chiesa. Certo che bisogna sceglierla in modo che sia una stanza, un posto che non desti dei sospetti. Ad esempio è possibile che la persona esorcizzata urli, e quindi è importante che non sia, per esempio, una stanza che dà sulla strada, perché si sentirebbe urli sulla strada e la gente si potrebbe allarmare. Cioè anche l'indemoniato ha diritto alla sua privacy. Esatto, anche l'indemoniato. Anche perché sono delle cose delicate queste. Sì, ha diritto, assolutamente ha diritto, e ci tengono a non essere conosciuti, a non essere riconosciuti. Quando tante volte mi è stato chiesto per delle interviste televisive se c'era qualcuno disposto a intervenire, mai ho trovato nessuno disposto a intervenire. Anche di quelle persone che sono state liberate non vogliono intervenire. Perché? Perché hanno poi l'idea che se le persone, gli amici, conoscenti, vengono a sapere che loro erano state possedute dal demonio, nutrono poi dei sospetti nei loro riguardi. Quindi mi tolgo una curiosità, non ci sono filmati di scene di esorcismo, filmati veri? Nel mondo cattolico no, ce n'era una sola che ho visto venuta dall'America, un filmato, proprio una via di eccezione, fatto da un esorcista americano col permesso del suo vescovo, un filmato che ha avuto anche qui da parte di alcune reti televisive, è stato riprodotto. Poi varie reti televisive hanno riprodotto degli esorcismi di un sacerdote gallicano, lì non c'è nessuna proibizione e c'è un sacerdote gallicano che filma gli esorcismi che lui fa. Quindi fatti tutti i preliminari si arriva al momento in cui il sacerdote o l'esorcista procede al rito. Procedo al rito. Si fa sedere la persona e io mi metto la stola.
la stola viola, che è il colore della penitenza. Io uso le stole lunghe, ossia le stole che si usano per le casule quando si dice la messa. Uso la stola lunga perché un lembo della stola viene messo sulla spalla della persona che viene esorcizzata. Poi io gli tengo la mano sul capo e prima gli faccio baciare il crocifisso. Io uso un crocifisso che ha una particolarità, è un crocifisso che ha innestata la medaglia di San Benedetto. Adesso sono molto comuni questi crocifissi grandi e piccoli di varie dimensioni. Ecco, perché San Benedetto? Perché San Benedetto era considerato un potente esorcista. Notate che non era esorcista, San Benedetto era monaco, probabilmente non era neppure sacerdote, però era santo e come tutti i santi aveva una forza grandissima contro il demonio. Faccio il segno della croce, alle volte lo faccio baciare e poi procedo nell'esorcismo. Come procedo? Procedo così. Prima faccio dire un Pater Ave Gloria anche perché le persone presenti possano collaborare anche loro. Da notare l'importanza grandissima della preghiera. Io dico sempre alle persone che vengono esorcizzate, ricordati che ti liberi, sei tu che ti liberi, io ti aiuto, ma chi si libera sei tu. Ecco, quindi le preghiere che vengono recitate da lei, dall'esorcista, cosa sono? Sono delle preghiere bibliche, delle preghiere della Chiesa, della tradizione? Dopo aver detto un Pater Ave Gloria, incomincio le preghiere del rituale, ossia c'è un rituale emanato dalla congregazione del culto, un rituale con delle preghiere d'esorcismo che sono riservate all'esorcista, ossia solo gli esorcisti possono recitare quelle preghiere lì. Incomincio con queste preghiere. Se la persona è posseduta, va in trance, io me ne accorgo subito. E ho anche l'interrogatorio col demonio. A un certo punto, dopo aver fatto i primi esorcismi, interrogo il demonio. Che domande gli faccio? Da notare che il demonio fa molta fatica a parlare, perché il demonio vorrebbe più che può stare nascosto. Fa molta fatica a parlare. La prima cosa che gli chiedo è il nome. Come ti chiami? Chi sei? E devo ripeterlo molte volte. Perché si chiede il nome? Si chiede il nome perché per il demonio dire il nome è già una mezza sconfitta, è già uno smascherarsi, è già un uscire allo scoperto. Per cui chiedo il nome. E che nomi vengono fuori? Mi perdoni la curiosità. Quando sono demoni robusti vengono fuori i nomi biblici. Il più frequente è Satana, Lucifero, Asmodeo, frequentissimo Asmodeo, Zabulon, Meridiano. Ecco, sono nomi di carattere biblico. Altri nomi vengono fuori, alle volte sono l'ira, sono la discordia. Nomi di vizi, diciamo. Ossia nomi astratti di disturbi che il male dà alla persona. Ma è raro, il più delle volte dicono uno di questi nomi comuni o alle volte dei nomi strani che io non li ricordo neppure, non li ricordo. Astaroth, anche Astaroth è un nome abbastanza comune. Ecco, Don Gabriele, proprio in questo momento cruciale dell'esorcismo si parla di reazioni che l'esorcizzato ha, ma reazioni anche molto forti, molto violente a volte. Se ha delle reazioni violente, alle volte lo passiamo dalla poltrona al lettino. Lo mettiamo steso sul lettino e lo teniamo ben stretto perché dobbiamo fare in modo che la persona non si faccia male. Quando una persona va in trance è sotto la nostra responsabilità, per cui se sbattesse le mani, la testa contro i muri si farebbe male e sarebbe colpa nostra. Per cui noi lo teniamo ben stretto in maniera che non si faccia male e proseguiamo l'interrogatorio. Quanti siete? In genere dicono sei solo, in genere dicono no. Quanti siete? 3, 7, una legione, 1000 legioni, eccetera. Dicono da notare che il demonio è bugiardo, per cui non c'è da credere a quello che dicono. Non c'è da credere a quello che dicono. Poi chiediamo come sei entrato qui, quando sei entrato qui.
E poi chiediamo quando uscirai, la data, in che mese, in che giorno, a che ora. Anche qui si fa molta fatica a farli parlare, alle volte dicono non lo so, alle volte rispondono con una data e viene quella Don data. Gabriele, l'uscita del demonio dal corpo del posseduto, da chi dipende? Dipende dalla volontà del diavolo, dalla volontà del posseduto? Dipende dalla volontà di Dio, diciamo schietto, chi è che guida le cose è sempre il Signore, però dato che il Signore rispetta la libertà delle persone e anche la libertà dei demoni, dipende anche il quando, con quale forza la persona è stata posseduta. Ecco, allora, quindi l'esorcizzato può anche collaborare alla sua liberazione? Deve collaborare, è indispensabile che collabori. Durante l'esorcismo no, durante l'esorcismo alle volte quando arrivano da essere abbastanza coscienti capita che anche durante l'esorcismo riescono mentalmente a pregare, anche a dire per esempio soltanto Satana vattene, oppure a invocare Gesù Maria, ci riescono e me lo dicono dopo che durante l'esorcismo sono riusciti a pregare. In genere durante l'esorcismo no, non riescono a pregare, ma sono completamente in trance, ossia sono completamente assenti e non ricordano niente di quello che è avvenuto durante l'esorcismo. Ma è molto importante che preghino prima, dopo, quindi noi li mettiamo sotto cura, la messa possibilmente quotidiana, il rosario possibilmente quotidiano, che dicano tutte le preghiere che possono. Quindi che si comportino da bravi cristiani nella loro vita normale. Senz'altro che si confessino spesso. Naturalmente se una persona è in peccato io non procedo neppure all'esorcismo. Mettiamo, viene da me uno che convive. Viene da me un divorziato che convive con un'altra persona. Dico, figliolo caro, io non incomincio neppure. Prima mettiti in grazia di Dio, vivi in grazia di Dio, se no è inutile che io proceda all'esorcismo, perché è molto più importante vivere in grazia di Dio che ricevere l'esorcismo. Uno può anche liberarsi da solo, con le sue preghiere e con i suoi sacrifici, col digiuno. Il Vangelo insiste, certi generi di demoni si caccia via solo con la preghiera e col digiuno. Uno può anche arrivare a liberarsi da solo senza esorcismi, mai uno può arrivare a liberarsi con gli esorcismi se non prega. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth per averci raccontato la sua esperienza e ci rivediamo alla prossima puntata. Amici che siete all'ascolto, ben trovati al Diavolo e l'Esorcista. Con Don Gabriele Amorth abbiamo ripercorso tutto quello che si fa per arrivare a un esorcismo. Vogliamo concludere questo percorso richiamando una figura che per i cristiani è importantissima. Abbiamo detto all'inizio che noi cristiani crediamo che solo Cristo ci salva, ma accanto a Cristo, che è il nostro Salvatore, che è morto ed è risorto per noi, c'è una persona importantissima. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, dietro a Cristo c'è sua madre Maria. E vogliamo parlare in quest'ultima puntata appunto della figura di Maria nel discorso di lotta contro il male. Per combattere il male oggi abbiamo bisogno anche dell'aiuto materno di Maria. Ecco, partiamo, Don Gabriele, da quello che si considera il protovangelo. Sì. Cosa dice di Maria? Il protovangelo, ossia quando Dio, dopo il peccato di Adamo ed Eva, condanna il serpente,
dice: porrò inimicizia tra te, tra il serpente, tra Satana e la donna. C'è l'articolo determinativo, una donna ben determinata. Il suo seme, il tuo seme, il seme di lei, il figlio di lei. Esso ti schiaccerà il capo. Quindi direttamente è Gesù, il figlio di Maria, che schiaccia il capo a Satana. Ma dal momento che Maria è associata a tutta l'opera della redenzione, ecco che è legittimo rappresentare anche Maria nell'atto di schiacciare il capo a Satana, e tante volte il demonio ha detto e ripetuto che Maria Santissima gli schiaccia la testa. Quindi una lotta che parte da lontano, questa tra la donna e il serpente, tra Maria e Satana. Esatto, è una lotta che parte proprio dai progenitori, da Adamo ed Eva, dal primo peccato. Ed ecco che Maria è la nemica di Satana. Sappiamo che il male maggiore che Satana cerca di darci è quello di farci cadere nel peccato. Maria è quella che ci salva dal peccato, che ci aiuta a vincere il peccato, a vincere Satana. Diceva Paolo VI: tutto ciò che combatte il peccato combatte Satana, e Maria ci aiuta in questo. Don Gabriele, ma perché la Madonna è così potente contro il demonio? Perché la Madonna e non gli altri santi? La Madonna ha una potenza straordinaria, intanto perché è Madre di Dio, quindi ha un'autorità e ha una forza che nessun altro ha in maniera assoluta. Ma poi ci sono anche altri motivi, e io qui li ripeterei prendendo lezioni proprio dal demonio, perché alle volte il demonio insegna delle verità. Quando Ci sta il Signore... dicendo che il demonio fa catechismo? Il demonio fa catechismo. Alle volte il demonio viene obbligato da Dio a dire delle verità. A un esorcista, Don Negrini, deceduto, era un esorcista del bresciano, Faustino Negrini, una volta che gli ha chiesto: come mai tu hai tanta paura del demonio, tu hai tanta paura di Maria, il demonio gli ha risposto: perché sono più umiliato a essere vinto da una semplice creatura che essere vinto da Lui, da Dio, dal Creatore. Un'altra volta, sempre lo stesso esorcista ha chiesto al demonio: quali sono le cose in Maria che più ti fanno rabbia e che più ti fanno paura e più ti vincono? E ha risposto: perché Maria è la più umile di tutte le creature, io sono il più superbo. È la più ubbidiente di tutte le creature, io sono il più ribelle. È la più pura di tutte le creature, io sono il più sozzo. Ecco allora la paura, il terrore che ha il demonio di Maria, perché ubbidiente, perché umile, perché pura. Quindi ritroviamo in Maria le caratteristiche che possono andare bene anche per ogni cristiano per vincere il male. Esatto, troviamo queste tre caratteristiche che sono fondamentali per vincere il male: l'umiltà, la purezza, l'obbedienza a Dio. Ho aggiunto anche una cosa: una volta ho voluto fare io un interrogativo al demonio. Dopo avergli ricordato queste tre risposte, ho aggiunto: quale altra virtù c'è in Maria che ti fa tremare? E mi ha risposto così: mi vince sempre perché non è mai stata toccata da nessuna colpa, da nessun peccato. Non è mai stata toccata da nessun'ombra di peccato, per cui mi vince sempre. Ecco Maria, anche Maria è stata tentata dal demonio durante la sua vita e ha sempre vinto e stravinto, e continua a vincerla anche adesso, aiutando tutti i cristiani nella lotta contro il demonio e aiutando particolarmente noi esorcisti. Quindi si può dire che se un cristiano è devoto della Madonna, in qualche modo ha una speciale protezione?
certamente ha una speciale protezione, mentre il Cardinal Poletti mi scriveva la facoltà d'esorcista contro la mia volontà, contro la mia voglia, che libri battevo, lei mi conosce, sa che io sono solo buono a contare barzellette e a contare scherzi, lui imperterrito andava avanti, mi sono raccomandato a Maria, gli ho detto avvolgimi nel tuo manto, avvolto nel tuo manto mi sento sicuro, e tante volte il demonio mi ha fatto delle minacce che hanno mai avuto seguito, e altre volte mi ha detto tante volte a te non possiamo fare niente perché sei troppo protetto. Il manto della Madonna, che avvolge tutti i cristiani, tutti coloro che si consacrano a lei, tutti coloro che onorano Maria. Ecco, Don Gabriele, arriviamo un po' all'estremo, facciamo una domanda, ecco, potrebbe la Madonna salvare un dannato? Visto che si parla tanto della protezione di Maria sulle anime. La Madonna potrebbe? Io credo di poter rispondere con certezza. Dio potrebbe. La Madonna potrebbe ottenere da Dio questa grazia, ma è il dannato che non vuole. È il dannato che è persistente nella sua colpa, che non vuole umiliarsi a chiedere perdono, che non vuole umiliarsi a chiedere scusa. Per cui anche l'intervento di Maria resta bloccato dalla cattiva volontà del dannato. Ed è per questo che il dannato è dannato per sempre. Don Gabriele, parliamo di quello che è il fenomeno più discusso anche per quanto riguarda la figura di Maria, perché finché si parla degli episodi del Vangelo, della tradizione, dei dogmi che riguardano Maria, si può essere d'accordo o non d'accordo, si è credenti o non credenti, però ci sono quei fenomeni legati a episodi storici come le apparizioni. Ecco, che valore hanno? Che significato hanno per noi cristiani? Le apparizioni hanno un valore immenso. Che significato hanno? Sono l'attuazione, anche se non solo le apparizioni, ma anche le apparizioni sono l'attuazione di quella missione che Gesù ha dato a Maria quando dalla croce le ha detto: ecco tuo figlio, ecco la madre tua. È la maternità di Maria verso tutti noi che si manifesta anche e che diventa efficace anche ricorrendo alle apparizioni. Non esito anche a dire che l'apparizione più importante nella storia della Chiesa, io non esito a dirlo, sono le apparizioni di Guadalupe. Pensare che il continente americano si è convertito al cristianesimo grazie a questa apparizione della Madonna che sotto forma di una ragazza azteca, gli c'erano gli aztechi nel Messico, è apparsa e per cui hanno sentito il cristianesimo non come l'imposizione di questa gente venuta da oltreoceano che oltre al resto si sono spesso comportati malissimo con gli indigeni, ma l'hanno sentita come un qualche cosa di loro. Le apparizioni di Guadalupe credo che siano le apparizioni più importanti della storia della Chiesa. E proprio fermo restando che il giudizio sulle apparizioni spetta al Magistero della Chiesa, qual è secondo lei, proprio inerente al nostro argomento, il messaggio principale che ci viene dalle apparizioni? Il messaggio principale è che le apparizioni ci richiamano a Dio. Le apparizioni insistono sulla preghiera e sulla conversione. E chi va nei santuari mariani molte volte, specie pensiamo a Lourdes, pensiamo a Fatima, tanto per citare due santuari mariani ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa, tante volte non torna guarito ma torna convertito, perché la Madonna ha questa missione di portarci a Gesù. Lei non tiene niente per sé. Noi esaltiamo Maria, Maria, l'anima mia, esulta in Dio mio Salvatore. Noi preghiamo Maria, Maria prega Gesù. Noi andiamo a Maria e Maria ci porta a Gesù. Una domanda mi permette di fargliela un po' più personale. Lei fa l'esorcista, sono 18 anni, mi diceva, sì, che fa l'esorcista, ma nella vita normale un esorcista cosa fa? Oltre che fare gli esorcismi, come si comporta? È una persona normale o deve osservare delle particolari precauzioni? Beh, certamente l'esorcista deve cercare di essere pulito, anche perché qualche volta il demonio si prende il gusto di dire i peccati dell'esorcista. Quindi l'esorcista cerca prima di tutto di essere pulito, di vivere in grazia di Dio.
Poi sono sacerdoti, gli esorcisti sono sacerdoti, è raro che un esorcista come il sottoscritto faccia a tempo pieno l'esorcista. In genere o sono parroci o sono professori di seminario, hanno altre mansioni sacerdotali e la loro giornata si svolge con le comuni mansioni sacerdotali. In genere gli esorcisti riservano 1 o 2 giorni alla settimana per fare gli esorcismi e gli altri giorni invece li usano per compiere le mansioni sacerdotali normali. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth per la sua competenza ed esperienza, per averci aiutati a capire che cosa vuol dire combattere il male, che cosa vuol dire un esorcismo, e soprattutto ringraziamolo per averci dato una parola di speranza, di fiducia, perché sappiamolo, ricordiamocelo sempre, come dice Giovanni Paolo II, il male si vince con il bene. Facendo il bene e comportandoci da cristiani non possiamo e non dobbiamo avere paura di nessun male, forse anche quello di Satana. Grazie e arrivederci. Da quasi 2 anni a quest'ora, come sapete bene, va in onda il racconto di una realtà parrocchiale o quello di un santuario della nostra bella Italia, espressione della fede e della devozione di una determinata comunità cristiana. Da oggi e per 5 puntate proveremo a fare di più. Seguiremo 5 giovani ragazzi di una parrocchia di Udine, mentre, accompagnati dal loro sacerdote, andranno alla scoperta di alcuni tra i principali santuari mariani del Friuli Venezia Giulia. Ma prima di partire, conosciamoli un po' meglio. Ciao ragazzi, com'è? Bene. Tutto a posto? Sì. Batti un 5, sì, già. Ha dormito Maggie? Con quell'altra? Con questa, sì, fagli vedere come Sono Maggie, ho 15 anni e frequento l'istituto Zanon, una scuola di economia e lingue. Materie che mi piacciono molto e frequento da questa parrocchia fin da quando sono piccola. Maggie ha un'esperienza di fede tutta particolare, è stata battezzata, si è avvicinata alla religione cristiana prima dei suoi genitori, lo ha fatto insieme ai suoi fratelli, è una persona molto profonda. I miei genitori hanno avuto il sacramento del battesimo quest'anno, a maggio, e quindi loro, essendo albanesi e avendo vissuto un'epoca in cui la religione non era diffusa, anzi era praticamente vietata, e per loro era una libertà individuale che avrei dovuto scegliere io e non che mi sarebbe stata imposta da loro. Gabriele è una di quelle persone che mi dà una grossa mano anche in parrocchia, una persona per me di fiducia, è una persona alla quale se affido un incarico so che me lo porta avanti. Mi chiamo Gabriele, ho 16 anni, vengo da Udine, conosco Don Beppe da circa 8 anni, abbiamo una bella amicizia insieme, mi piace suonare, suono la batteria e faccio una scuola di meccanica, sono motorista. Quindi aggiusto la macchina in futuro. Mi chiamo Beppe, ho 53 anni, sono prete da 27, mi ritrovo in questa parrocchia del Buon Pastore che insieme ad altre 2 parrocchie costituisce una unità pastorale, sono qui da 8 anni. Faremo un pellegrinaggio in 3 santuari. Oggi cominciamo da quello più basso, poi ci sarà quello in mezzo, poi ci sarà quello più alto, 1700 metri, vedrete che cosa bella che sarà. E che senso ha fare un pellegrinaggio? Allora, la parola pellegrinaggio ha dentro 2 parole, diciamo così, la parola pellegrino e la parola viaggio. Il pellegrino è uno che gira, che parte, che non sa poi neanche dove troverà una locanda per riposarsi, dove troverà qualcosa da mangiare, eccetera, no? La bellezza del viaggio è qualcosa che ti fa mettere in cammino, ti fa mettere in movimento,
come dirti, è qualcosa che ti fa scoprire cose che non ti aspettavi, no? E noi questo lo facciamo andando in 3 santuari e vedremo che cosa ci arriva in dono. Ragazzi, guardate laggiù il santuario, il primo santuario che raggiungeremo, il santuario della Madonna di Barbana, lì sull'isola. Vedete la chiesa? Sono Giovanna, ho 15 anni, frequento la parrocchia da quando avevo 6 anni. Ho finito la prima superiore, vado al Copernico, liceo scientifico, e come sport, diciamo, sono un'acrobata del circo, se si può dire. Giovanna è una ragazza veramente speciale, una ragazza particolare, che però magari ha bisogno proprio, no, di relazionarsi con gli altri, di prendere fiducia negli altri, perché lei ha tantissimo da dare. Io sono convinto che Giovanna sia ricchissima e se vince un po' di paura, ecco, riesce veramente a donare perle preziose. Mi chiamo Sistus, ho 13 anni e sono nata a Udine, vengo dal Ghana. I miei genitori sono originari del Ghana e quest'anno ho fatto la terza media e il prossimo anno faccio la prima superiore, farò la prima superiore. Sistus è allegro, mette allegria, è contento. Lui, diciamo, quando si muove balla, quando parla balla, è una persona così, serena, allegra. Allora, io mi chiamo Leonardo, ho 15 anni, andrò il prossimo anno in prima superiore. Leonardo è una persona piuttosto taciturna, piuttosto silenzioso, però è capacissimo di cogliere le cose più profonde delle relazioni umane. Magari lui non te lo dimostra, non te lo dice, no? Però ha questa capacità. Ho un fratello che si chiama Lorenzo. Frequento la parrocchia da 6 anni e qua svolgo quasi tutte le attività che vengono proposte. Allora ragazzi, siamo arrivati a Grado, adesso tra poco dovremmo trovare la barca per andare verso Barbana, verso Santuario. Un po' camminiamo, un po' in barca, un po' in macchina, però comunque ci stiamo muovendo, no? Io sono convinto che il movimento esteriore poi comunque, inevitabilmente, per fortuna dico io, fa fare un movimento anche interiore. Quando uno si sposta, vede situazioni, prova emozioni, comunque dentro succede qualcosa di bello, sempre. Allora ogni tanto è bene raggiungere questi luoghi, no? Che ci riportano dentro, ci riportano alla sostanza anche della nostra fede. E quindi siamo venuti qui per questo. Siamo qui in una zona di mare, sappiamo anche nel Vangelo quanti discorsi sono stati fatti su una barca o in riva al mare. Siamo qui in un santuario. Dicevo, è bello andare in un santuario, ogni tanto è bello incontrare altri cristiani, qua vengono persone da ogni parte del mondo. Però è bello ricordarsi una cosa, ragazzi, secondo me, che alla fin fine ognuno di noi è un santuario. Nel santuario del tuo cuore tu puoi incontrare Dio. It's all right. Cantiamo alla bianca soave Signora, che pace ci dona da Fatima ancora. Ave,
Buongiorno e ben ritrovati cari amici. Sono contento oggi, siamo verso la metà del mese di marzo, durante questo tempo della Quaresima. Ogni tanto vengo a fare una visita partendo dal santuario della Madonna Missionaria. Ecco, faccio il mio giretto per vedere, per conoscere questi bei paesi, queste frazioni. Ecco, siamo nel comune di Nimis e vedete proprio questa frazione che si chiama Torlano, ed è bello proprio in questo momento stanno suonando le campane, il suono melodioso delle campane. Siamo qui proprio davanti alla chiesa e davanti al grande campanile. Ed ecco il suono melodioso delle campane che ci invitano alla preghiera. Questa è la chiesa di Torlano. Ecco qui la chiesa e il suo grande campanile. Ascoltiamo il suono delle campane, questo alto campanile slanciato verso il cielo azzurro con qualche nube, ma oggi la giornata è gradevole. E ci soffermiamo magari per la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E mentre sfuma il suono delle campane, ecco, siamo qui davanti al monumento dei caduti di tutte le guerre. È bello in questo momento ricordare l'importanza di ritrovare la pace, di vivere nella pace. Le guerre non sono altro che provocano altre guerre, provocano altro dolore, altra sofferenza. Ascoltiamo l'invito di Papa Francesco che ci chiede di ritrovare la strada della pace. Ed ecco una targa qui proprio sul campanile, dove è scritto Torlano ringrazia e non dimentica i tecnici veneziani. Certamente riguarda il discorso della ricostruzione del campanile e poi anche della chiesa. E qui, come vedete, sentiamo già profumo di primavera. Le piante sono state potate e ora sbocciano i primi fiori. Guardate che meraviglia della natura. Fra qualche settimana, oppure fra qualche mese, certo, anche la montagna si riempirà di verde, gli alberi acquisteranno
il loro colore più naturale. E a proposito di primavera, guardate la meraviglia di questi fiori, di questo cespuglio con questi fiori splendidi. E come vedete dal campanile siamo ancora qui proprio nei pressi della chiesa di Torlano, frazione di Nimis. Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti. Per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno. Perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria, Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso in questo momento mentre preghiamo e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen. Benvenuti nella Grecia meno conosciuta. Ci addentreremo nei sentieri meno battuti qui a Corfù e nelle montagne di Zagori, esplorando un lato meno noto del paese, fatto di agriturismo e sostenibilità. Corfù è conosciuta come l'isola di smeraldo della Grecia.
ricca di flora e fauna, è una delle isole greche più verdi. Ilari Paipeti è la fondatrice del Corfu Trail, un sentiero che attraversa tutta l'isola, tra paesaggi mozzafiato e villaggi rustici. Sembra un luogo di 30 o 40 anni fa, fuori dalle rotte più turistiche. È incontaminato, con una natura bellissima e varia. Si può andare in diverse parti di Corfù e il paesaggio cambia completamente. Il Corfu Trail collega tutte queste aree. Lungo il cammino sembra davvero di fare un salto indietro nel tempo. Qui è possibile incontrare compagni di viaggio inaspettati. You love your donkey. What's the donkey? Come si chiama? Lina. Calimera Lina. Bye bye. L'inizio della primavera, quando le piante cominciano a fiorire, è il momento ideale per un'escursione nel paese. Per gli amanti degli sport più estremi, nel sentiero si svolge ogni anno una Ultra Trail Run. A Corfù ci sono più di 4 milioni di ulivi e alcuni degli uliveti più antichi ed alti del mondo, molti dei quali ai bordi del sentiero che attraversa l'isola. La famiglia Daphnis produce olio d'oliva da oltre 100 anni. Lavoriamo con alberi che per noi sono monumenti naturali. Avete un modo particolare di coltivarli? Non continuiamo solo l'attività di famiglia, ma sviluppiamo l'intero modello di produzione. Seguiamo l'agricoltura biologica, rispettiamo la natura e l'ambiente. Il risultato è un olio d'oliva pluripremiato, noto per i suoi benefici sulla salute. Lo beva. Tutto? Yamas, come diciamo in Grecia. Ora un respiro profondo. È un'esplosione. Sì, è frizzante. È anche piccante. Decisamente. È considerato uno degli oli d'oliva più piccanti del mondo. Non me l'aspettavo. Il gusto, soprattutto l'amaro e il piccante, non è legato solo alla qualità, ma anche alla nostra salute. Lasciamo il sentiero di Corfù per spostarci nelle montagne di Zagori, nella Grecia settentrionale. Questa regione incontaminata, con i suoi pittoreschi villaggi in pietra, è uno dei segreti meglio custoditi della Grecia. Qui si trova la gola di Vikos, il canyon più stretto del mondo, e il fiume Voidomatis, considerato il più pulito d'Europa. Fino agli anni 50 non c'erano strade, ma solo ponti secolari e sentieri acciottolati che collegavano i 46 villaggi di pietra. Per gli escursionisti ci sono infiniti sentieri da esplorare. Lena e la sua famiglia sono all'avanguardia nel settore dell'agriturismo sostenibile. Invitano i visitatori a sperimentare l'autentica vita zagoriana e ad entrare in contatto con la terra. Tutto ciò che offriamo è la nostra vita quotidiana. La condividiamo con loro, dal prendersi cura degli animali al cucinare insieme, alle ricette tradizionali o alla tessitura. È bello per loro e anche per noi poter condividere. Stiamo per scoprire come cucinare una torta tradizionale, ma prima dobbiamo raccogliere gli ingredienti. Le donne si tramandano la ricetta di generazione in generazione. Katina, la suocera di Lena, ci mostra come stendere la sfoglia. Non sto premendo, lo sto facendo molto delicatamente. Poi la rotolo, quindi faccio questo movimento. Potrei essere una donna di Zagori?
Nipoti in cattedra e nonni sui banchi. Succede al centro di formazione moneta della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone vicino Milano, dove studenti dell'Istituto Scolastico Falcone Righi di Corsico, nell'ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro, insegnano agli over 60 a usare internet, le email, i social media. Gli alunni nonostante siano molto più grandi di me, e la cosa mi faceva anche un po' strano, ho tenuto comunque la prima lezione, quindi devo dire che sono abbastanza bravi, comunque se la cavano bene. Non ci sono particolari problemi, poi è ovvio che comunque noi dobbiamo essere bravi a spiegare loro. Entusiastica l'adesione dei senior al corso, che si svolge ogni giovedì pomeriggio fino al 20 aprile. Per molti dei corsisti si tratta di apprendere proprio l'ABC del digitale. I ragazzi bravi, pazienti, proprio bravi, perché io non sono proprio a zero come computer, però... Sì, io sono un allievo per questo nuovo corso di internet, difficoltà che per me è un po' tutto arabo, perché essendo un po' anziano tutte queste nuove tecnologie mi hanno un po' preso, diciamo, in contropiede. I ragazzi sono stati adeguatamente preparati a svolgere le funzioni dei maestri. I ragazzi rispondono bene, c'è molto entusiasmo, ovviamente sono un po' a digiuno di quelli che sono un po' le tecniche e le basi per svolgere un progetto, quindi noi cerchiamo di passargli anche delle informazioni più aziendali, più vicine al mondo del lavoro, per permettergli ovviamente come PCTO, come alternanza scuola-lavoro, di avvicinarsi un pochino a quelli che sono i concetti anche del mondo del lavoro. La vostra visita, che avete definito un pellegrinaggio educativo, rappresenta un'occasione privilegiata per far progredire la cultura dell'incontro. La cultura dell'incontro, quella che abbatte i muri dell'indifferenza, per intenderci, e che permette di aprirci agli altri facendoci scoprire fratelli, fa da filo rosso all'udienza di Papa Francesco alla delegazione dei monaci buddisti di Taiwan, ricevuti per il loro pellegrinaggio educativo interreligioso nei luoghi sacri della Chiesa Cattolica. Un pellegrinaggio educativo nei luoghi sacri di una religione, come quello che voi state avvolgendo, può anche arricchire il nostro apprezzamento circa la peculiarità del suo approccio al divino. Nel suo discorso il pontefice ricorda la recente scomparsa del maestro Xing Yun, noto per il suo contributo al buddismo umanistico e maestro dell'ospitalità interreligiosa, per poi sottolineare l'importanza dell'educazione per far crescere nel mondo la fratellanza universale. I capolavori dell'arte religiosa che ci circondano in Vaticano e in tutta Roma riflettono la convinzione che in Gesù Cristo Dio stesso si è fatto pellegrino in questo mondo per amore della nostra famiglia umana. È un'emergenza umanitaria continua in Siria. A 12 anni dall'inizio del conflitto civile i numeri sono impressionanti. Stiamo parlando di persone, ovviamente. 11 milioni non hanno accesso all'acqua pulita corrente. Il 90% della popolazione vive sotto la soglia della povertà. 2 siriani su 3 dipendono dagli aiuti umanitari. I dati sono stati diffusi da Oxfam, la quale ha anche denunciato che la situazione più grave è ad Aleppo, dove 3 abitanti su 4 sono letteralmente senza cibo e molti si indebitano per sopravvivere. Aleppo è in quell'area della Siria colpita dal devastante terremoto del 6 febbraio scorso che ha aggravato la situazione di 9 milioni di persone. Secondo le Nazioni Unite, la Siria, a causa della guerra e del sisma, rimane una delle più grandi crisi di sfollamento al mondo, con 6,8 milioni di persone sfollate all'interno del paese e almeno 6,8 milioni che vivono come rifugiati al di fuori della Siria. La pandemia di Covid, iniziata nel 2020, inoltre ha aggravato l'inflazione e la svalutazione monetaria, mettendo in crisi l'approvvigionamento di carburante e facendo aumentare di 13 volte i prezzi del cibo negli ultimi 3 anni. Non si prevedono segnali di ribasso, ha segnalato con preoccupazione il Programma Alimentare Mondiale dell'ONU, il quale ha avvertito che la malnutrizione è in aumento con tassi mai visti prima di deficit di sviluppo e malnutrizione materna. Come se non bastasse, è in corso un'epidemia di colera. Il sistema scolastico è tracollato a tal punto da abbassare sensibilmente il livello di alfabetizzazione. La Siria, come si legge in un comunicato diffuso ieri dall'ONU in occasione del 12° anniversario dell'inizio della crisi, è una delle emergenze umanitarie e di protezione più complesse al mondo. Ci andavamo tutte le mattine
L'ultima è stata questa, l'hanno trasformata in un negozio non sappiamo di che e adesso abbiamo un abbonamento online. È la crisi delle edicole, i giornali che diventano digitali e i chioschi che chiudono. Una passeggiata al centro di Roma dà forma ai risultati dell'ultima indagine della Confcommercio. Dalla capitale nel 2022 sono sparite 54 edicole, il numero più alto di tutta Italia. A Milano e Napoli 34, a Firenze 28. In tutto il paese nell'ultimo anno si è registrata una contrazione del 3,5%. C'è stato un calo fortemente avvertito, diciamo di un bel 60. Molte edicole a Roma stanno chiudendo, se uno si fa un giro per le strade di Roma, io che sto qua vicino lo vedo. Noi, grazie diciamo ai sacrifici, alla tradizione, ma anche a dove stiamo, diciamo viviamo una crisi un po' meno crisi. Più di un italiano su 3 va in edicola abitualmente, la maggior parte ha un punto vendita di fiducia. Per quasi la totalità dei clienti le edicole rappresentano un presidio sociale. Soprattutto nei piccoli quartieri si crea quel rapporto fra edicolante e cliente che va quasi oltre. Come potrebbero rinnovarsi in qualche modo? E come rinnovarsi? Abolendo il cellulare. Quando non si confessa Gesù Cristo, mi viene quello di Léon Blois. Chi non prega il Signore prega il diavolo. Quando non si confessa Gesù Cristo, si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio. Ben trovato al pubblico di Valereto, al nostro ormai consueto appuntamento con il nostro settimanale di approfondimento giornalistico su satanismo e esorcismo. Quella di oggi è una storia che ci è particolarmente a cuore, visto che è ospite in questo studio una donna che è in cura da un esorcista e che non è stata ancora definitivamente liberata. È stato quindi anche un grande stress, perché quando c'è il diavolo niente va mai come dovrebbe andare. Comunque siamo qui e vogliamo raccontarvi la sua storia. La presento, ovviamente ha il volto oscurato, semplicemente perché vogliamo mantenerne la privacy, soprattutto perché magari spesso amici, conoscenti e quant'altro non sanno che può esserci una persona che ha disturbi di questo genere, anche se, lo ripetiamo sempre, un disturbo diabolico come la possessione o come la vessazione e quant'altro non si trasmette mai, ovviamente, né con il tocco né in altro modo. Io do il benvenuto a Caterina, grazie Caterina per essere qui. Caterina, ecco, la tua storia è una storia venuta ancora in corso, l'abbiamo detto, no? Sì. E tu sei in cura per un disturbo forte di natura diabolica da ben 26 anni, cioè la tua vita per 26 anni è stata segnata ed è ancora
in corso, quindi è ancora segnata da questo disturbo. Come inizia la tua storia? Perché hai questo problema di possessione diabolica? Il motivo, ahimè, non lo conosco. Si suppone che sia stato un maleficio che mi è stato fatto. All'inizio io ho cominciato a star male dall'età di 12 anni. Quali erano i sintomi di questo? I sintomi erano che da un giorno all'altro ho incominciato a non voler più mangiare, quindi a dimagrire, a non voler più uscire, aver paura di tutto, dell'aria, dell'acqua, delle persone. Quindi ho passato un periodo barricata in casa, dove gli unici momenti in cui uscivo erano quando i miei genitori disperati, poverini, mi portavano da dei medici, da degli psichiatri, neurologi, per cercare di capire cosa avesse scatenato questa cosa. E ovviamente, dato che comunque di salute stavo bene, alla fine mi hanno diagnosticato un problema psicologico. Quindi è cominciato la trafila tra medici, psicologi, psichiatri, psicologi, ipnosi, ricoveri in ospedale. Finché? Finché io a questo punto, dopo questa diagnosi, ho continuato a fare la mia vita, ovviamente una vita estremamente limitata rispetto alla normalità. Infatti poi entreremo che cosa vuol dire vivere con un problema di questo tipo. Finché quindi? Finché un giorno, 10 anni fa, diciamo quasi per caso, mi sono trovata all'interno di un gruppo di preghiera tenuto da un esorcista. Ci sono andata incredula perché mi avevano consigliato di andare e quindi sono andata veramente come fonte, come ultima speranza. Sono andata lì e ho incominciato a star male. A star male. E l'esorcista che comunque ti ha in cura, perché ricordiamo sempre che la diagnosi su un fenomeno di possessione o disturbo diabolico la fa l'esorcista, non è che possiamo autofarcela da soli, no? È sempre l'esorcista che decide, in base appunto a quelli che sono la sua esperienza, i suoi elementi, chi è la persona che veramente ha disturbi di possessione diabolica e chi invece ha problemi di natura diversa. Ti fermo un secondo perché volevo trovare un esorcista non è mai semplice, questo anche non so se nel tuo caso è stato anche per te così. Io mi reputo fortunata, ma conosco molti casi dove c'è estrema difficoltà a riuscire a trovare un esorcista, ma perché esorcisti, ahimè, non ce ne sono. Non ce ne sono, però è anche vero che a Roma si è concluso da poco un corso proprio per formare i nuovi esorcisti. È un corso a cui hanno partecipato centinaia di persone da tutto il mondo e saranno loro i preti che poi andranno in giro per il mondo, cioè torneranno nelle proprie diocesi, per appunto esercitare il ministero dell'esorcismo. Guardate cosa abbiamo trovato. La situazione è critica, mancano esorcisti nelle diocesi. La Chiesa Cattolica corre ai ripari. Alla Regina Apostolorum si è appena concluso un corso internazionale di esorcismo e di preghiere di liberazione. Sì, perché non si improvvisa la lotta contro Satana e oggi sono pochissimi i sacerdoti che esercitano il ministero dell'esorcismo. È indubbio che la Chiesa necessiti di nuove forze per dominare il maligno. Solo con il rito dell'esorcismo, con un ordine contro lo spirito immondo, si può ottenere la liberazione dall'influenza malefica del diavolo. Questa forma di comando può essere esercitata solo da preti autorizzati dal vescovo e adeguatamente formati. Ma esistono preghiere di liberazione che possono essere recitate anche da laici. Il laico può intercedere tramite un'invocazione che ha lo scopo di liberare dall'influenza di Satana. Ma questa formula non è quella di un vero e proprio esorcismo. È una supplica a Dio perché il diavolo desista dalla sua tremenda azione sugli uomini. La terribile potenza del maligno è una realtà davvero presente che occorre non solo arginare, ma combattere con una forza altrettanto distruttiva. L'urgenza è per i vescovi, c'è il bisogno di nuove nomine. Ma come agisce l'esorcista e chi è il posseduto? Esistono segni ben distinti per individuare un indemoniato: l'avversione al sacro, l'aver intrapreso pratiche occulte ed esoteriche, l'essere stato oggetto di malefici o fatture, il parlare lingue sconosciute. Individuati questi segni, chi deve intervenire è proprio l'esorcista. Non bastano psicoterapeuti né psichiatri, ci sono disturbi psichici incurabili con i farmaci. Riconosciuto questo, si è a metà del lavoro.
L'unica medicina è la formula imperativa contenuta nel rituale esorcistico con la quale si scaccia Satana. Vade retro Satana, queste le parole pronunciate dal sacerdote. Dopo l'imposizione delle mani sul posseduto, finalmente potrebbe arrivare la liberazione. Al diavolo viene ordinato di abbandonare il corpo tormentato. Il vessato torna libero. Il potere di Cristo scioglie le catene. Qui a Roma si formano i nuovi esorcisti, magari è un problema anche abbastanza diffuso, questo lo sappiamo perché riceviamo centinaia di mail di persone che chiedono appunto esorcisti nelle diocesi dove mancano o nelle diocesi dove gli esorcisti sono pochi o troppo anziani per poter continuare ad esercitare. Ora, Caterina, io la domanda che voglio farti è questa: vivere con un problema di possessione diabolica deve essere veramente un inferno, no? Nel senso che viene meno tutto, cioè vengono meno i rapporti sociali, i rapporti affettivi, i rapporti professionali. Insomma, è una vita veramente passata, trascorsa da soli con questa entità, no? Che poi ha un nome e sappiamo bene chi è. È così anche per te, è stato ed è ancora così per te? È stato ed è tuttora così. Ce lo racconti perché è così devastante? Perché è una continua lotta contro un qualcosa che è dentro, un qualcosa che ti vuole distruggere la tua vita e tutto ciò che di buono vorresti costruire nella tua vita. Ti fa perdere la speranza, ti fa perdere ogni certezza, ti toglie la fede, perché ovviamente quello che vuole è che tu non creda in nulla, non creda in Gesù, non creda che tu possa avere una vita normale. Qual è la vita normale? Ecco, sogni mai di avere una vita normale, che ti possa alzare la mattina e non avere un problema come questo? Lo sogno tutti i giorni, mi chiedo tutti i giorni come potrebbe essere la normalità. Senza avere questo senso di morte, di oppressione e di rabbia che continua a vivere dentro. Perché rabbia? Perché rabbia? Rabbia non sembri una persona rabbiosa. Il problema è che quando c'è questa entità, questo spirito, esce fuori quella parte cattiva, una parte violenta, una parte che disprezza tutto, disprezza tutti, soprattutto disprezza la Chiesa, disprezza Gesù. Tu ricordi cosa succede durante gli esorcismi a cui sei sottoposta? Lucida durante gli esorcismi. E cosa ricordi? C'è veramente questa rabbia che si traduce poi in aggressioni? In cosa si traduce? Si traduce in violenza, in bestemmie, in aggressione nei confronti dell'esorcista in quel momento, nei confronti della Chiesa e anche nei miei confronti, perché io divento violenta anche contro me stessa. Quali sono i sintomi che precedono o possono essere indizi, campanelli di allarme per sapere, per immaginare, anche con un senso critico ovviamente, se si ha un disturbo come questo? Prima però di farti rispondere, Caterina, l'abbiamo chiesto a chi fa questo di mestiere, cioè a uno psichiatra, a un medico, se i sintomi che una persona può avere rientrano nel naturale o nel preternaturale. Sentiamo come ci ha risposto. Si tratta infatti di sintomi che riguardano la sfera psichica, è una sintomatologia, una fenomenologia psichiatrica. Sono gli stessi sintomi, per dirlo in modo più chiaro, che noi vediamo in tanti pazienti psichiatrici, in tante persone che hanno dei disturbi di ordine naturale, non preternaturale come lei mi ha chiesto. Pertanto si impone una diagnosi differenziale proprio per discriminare, discernere, distinguere ciò che è di origine naturale da ciò che è di origine preternaturale. Se per avversione al sacro intendiamo un'indifferenza o il fatto di non credere in Dio, di non frequentare i luoghi di culto o di non avere una vita di fede, beh, questo sicuramente non ci interessa e né ci riguarda come specialisti. Se invece si tratta di manifestazioni plateali di avversione al sacro, a volte in modo anche ingiustificato, gratuito, che si accompagnano parimenti a una fenomenologia
preternaturale da un lato e psichiatrica dall'altro, allora sì che da un semplice indizio, perché quello di cui lei mi sta parlando, preso a sé stante, è solo e soltanto un indizio. Dobbiamo stare molto attenti. L'indizio non è il sintomo che ci fa fare la diagnosi, ma ci aiuta a capire, e allora va preso nella sua interezza. Quindi sostanzialmente sembra che gli indizi che possono comunque fare venire il dubbio che siamo di fronte ad una persona che ha disturbi diabolici e non di fronte ad una persona che ha semplici, tra virgolette, semplici disturbi psichici, possa essere, tra questi indizi c'è l'avversione al sacro. Per te è stato così, Caterina? Avevi un'avversione al sacro? Hai un'avversione al sacro? Io entro in chiesa, io prendo la comunione tutte le domeniche, quindi non c'è una completa avversione al sacro. Mi permetto di dire che non è vero, può essere uno dei sintomi, ma non è detto che ci sia, infatti no, è spiegato, cioè è solo un indizio, non è ovviamente la prova decisiva, ecco, per intenderci. L'avversione al sacro ce l'ho durante l'esorcismo, questo sì, mi dà fastidio quando appoggiano la croce o mi avvicinano alla croce, ma io vado tranquillamente a messa tutte le domeniche e tranquillamente prendo la comunione. E quali sono stati allora i sintomi che ti hanno allarmata, no? Dicendo aspetta, forse non è solo un problema psicologico o quant'altro, ma forse c'è lo zampino di qualcos'altro. E lì è stato uno psicologo a dirmelo. Quindi hai avuto la fortuna di trovare uno psicologo di coscienza, per intenderci, che ha alzato le mani e ha detto guarda, il tuo caso non è di competenza mia, ma è di competenza magari di un esorcista. Così è andata? Che dopo anni di terapia mi ha detto guarda, secondo me c'è qualcos'altro, perché dopo anni di terapie comunque dovrebbe esserci un riscontro. Questo riscontro non c'è, quindi prova ad andare da un esorcista, perché probabilmente c'è qualcos'altro che va al di là dello psicologo. E com'è stato il primo esorcismo? Il primo esorcismo, la prima volta che sono andata dall'esorcista, parlo di quello attuale perché io ho cominciato 10 anni fa, poi ho incominciato a star bene, ho avuto la sciagurata idea di interrompere e poi ahimè ho dovuto riprendere perché il diavolo ritorna, ma ritorna con gli interessi, quindi peggio di come ero prima. La prima volta che sono andata all'esorcismo, l'esorcista mi ha dato la benedizione e ho pianto, mi sono semplicemente commossa, così anche le 2 volte successive. E non mi ricordo se poi la terza o la quarta volta poi è uscito fuori. È uscito fuori, poi... Ecco, il vero problema. Il vero problema, questa entità, no? Che insomma è il diavolo, no? Ed ha anche un nome, ricordi il nome che lui... Satana, si chiama... Cioè lo spirito ha detto che ti possiede in modo temporaneo, ha detto all'esorcista, sotto il comando dell'esorcista, qual è il tuo nome? Lui ha risposto Satana. Ok, senti, tu vedi e combatti il diavolo da ben appunto 26 anni. Chi è il diavolo? Pensaci un secondo, intanto vediamo per il mondo chi è il diavolo. Guardate. Il diavolo, a mio avviso, nell'ambito della storia della spiritualità cristiana, è un personaggio, è una persona della quale non si può fare a meno. Non si capirebbe la storia del cristianesimo finché il cristianesimo è stato, per dirla con Le Goff, sotto il tetto della Chiesa. Per tutta questa epoca il diavolo è un interlocutore fondamentale non solo per gli uomini, ma direi quasi in modo paradossale per Dio stesso. Il diavolo è il soggetto che opera nella storia, è il rector mundi. Non dimentichiamo questo attributo che gli dà Agostino. Rector mundi, cioè è quello che regge il mondo, come del resto dice il Vangelo di Giovanni, principe di questo mondo. Ma è principe di questo mondo non in modo metaforico,
perché ne ha il governo reale. Il governo reale non solo in quanto tenta ogni giorno, ogni momento gli uomini, più sono santi, più vengono tentati, ma in quanto governa il moto della storia. È la grande chiave di interpretazione delle persecuzioni contro i cristiani. È il diavolo che promuove le eresie, è il diavolo che porta i Mori a occupare le città cristiane, è il diavolo che infligge all'umanità le grandi pestilenze, le carestie, è il diavolo che alle origini della modernità scuote l'unità cristiana e porta alla grande divisione fra riformati e cattolici, entrambi visti, sentiti, ma sentiti realmente come espressioni dell'anticristo e quindi come precursori di Satana. Se noi dimentichiamo questa figura centrale di Satana nell'ambito della spiritualità cristiana, noi non capiamo questa spiritualità. Caterina, è così? Chi è il diavolo? Il diavolo è lo spirito del male, lo spirito della morte, della sofferenza, del dolore, della bestemmia e tutto ciò che è distruzione. E tu questo lo percepisci, lo senti? È quello che vivo io quotidianamente, è quello che io provo quotidianamente. E il diavolo è uno spirito, il problema è che nessuno può, a volte esiste la presunzione che qualcuno può essere indenne dal demonio, dal diavolo, non è così. Cioè nessuno sarà risparmiato? Nessuno può essere risparmiato, nel senso che comunque il diavolo è il tentatore per eccellenza, quindi tenta tutti noi, ognuno di noi è tentato, dal Papa a qualsiasi persona. Sì, però quella è l'azione ordinaria. Quella è l'azione ovviamente ordinaria e poi non si sa per quale motivo, tuttora me lo sto chiedendo, esistono anche queste azioni straordinarie. Ovviamente ci sono persone che magari le cercano. Aprono la porta, aprono la porta volontariamente e direttamente, altre invece si trovano vittime di questa cosa a proprio discapito. Appunto, no? 26 anni passati in questo modo, tu sei sposata, hai veri amici? Io sono riuscita a costruirmi qualche rapporto di amicizia che ovviamente riesci a mantenere con grosse difficoltà, perché uno dei grossi ostacoli che il demonio crea è proprio quello dell'affettività. La persona deve rimanere isolata. E al lavoro come vanno le cose? Al lavoro ci sono grosse difficoltà ovviamente, perché un altro degli ostacoli è il fatto che azzera memoria e intelligenza. Chi è che azzera memoria e intelligenza? Questo inquilino che ho dentro di me, chiamiamolo così. Senti, cioè, hai la percezione che chi come te può avere un disturbo del genere possa essere considerato nel parlare di tutti i giorni come un lebbroso di turno, cioè una persona che da evitare perché non solo non capirebbe che il mondo è un altro, che la vita ordinaria è un'altra, no? Ma può anche essere addirittura contagioso. La possessione non è contagiosa, come giustamente diceva lei, non può essere trasmessa tramite una stretta di mano, quindi no, non è, in questa maniera non è virale. Ahimè, uno si può sentire ovviamente un lebbroso per il semplice motivo che non c'è la giusta informazione su questo problema. Non viene data la giusta informazione. È un problema che comunque c'è, più di quanto si possa immaginare, ed è un problema grave. E chi sa della tua possessione, del tuo problema di possessione diabolica? Sanno i miei familiari stretti e poi ovviamente i sacerdoti che mi seguono. Tra i tanti esorcisti, no? Che magari hai avuto la fortuna di conoscere, no? Sia nella tua città, sia magari in giro per l'Italia, no? Ce n'è qualcuno in particolare che ti ha veramente aiutato, nel senso che il cui esorcismo, Soldoni,
è efficace, è forte? Sicuramente l'esorcista che mi sta seguendo, che è una persona di estrema carità, che sta dedicando buona parte del suo tempo a questo ministero. Quindi io di questo gli devo la vita, veramente. Chi è questa persona? E poi c'è anche Monsignor Gemma, che è una persona che ho conosciuto un anno fa, che è un vescovo emerito. Sedete su Camilla. Fondila, Signore, plasmala, riempila di te, usala, caccia via da lei tutte le forze del male, annientali, distruggile, perché Camilla possa stare bene e operare il bene. Caccia via da lei i malefici, le stregonerie, la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature, le maledizioni, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, i culti satanici,